È il day after, il Napoli esce sconfitto dallo stadio Diego Armando Maradona nella giornata di ieri contro l'Empoli, 1-0 Kovalenko gela un Maradona piovoso sotto un diluvio non soltanto per la pioggia ma anche per quello che stava accadendo all'interno dello spogliatoio, sulla panchina del Napoli. Rudi Garcia è vicino all'esonero, queste le notizie che ovviamente sono cominciate a circolare dal post partita della giornata di ieri. Siamo qui, un buongiorno da Ciro Novellino, lunga maratona di Calcio Napoli 24 per parlare ovviamente di quello che è il passato ormai con Rudi Garcia e quello che sarà il presente e il futuro con il nuovo allenatore. Tanti nomi che circolano, li andremo ovviamente ad analizzare nel corso di questa lunga diretta. Cominciamo col sottoscritto, con Ciro Novellino. Accanto a me c'è il mio compagno di viaggio, lo ritrovo, Riccardo Catapano. Ciao Ricky. Ci ritroviamo sempre in situazioni nefaste, caro Ciro, non so se sia un buono oppure no, però tant'è. Oggi sarà giornata maratona, come giustamente hai detto tu, sappiamo a che ora iniziamo, non sappiamo a che ora esatto. Finiremo. Ovviamente saremo anche in collegamento da Roma con il nostro Ilario Covino sotto la Filmauro, che ci andrà a raccontare tutto quello che sta succedendo nella capitale per questa giornata spartiacque per quanto riguarda il futuro del Napoli. Con l'esonero ormai prossimo di Garcia si attende di fatto l'annuncio di Aurelio De Laurentiis, che però prima sta sondando quelli che possono essere i possibili sostituti. Il nome in pole position è quello di Igor Tudor, che però ha chiesto delle garanzie dal punto di vista contrattuale. Non solo, ci sono poi anche i nomi di Fabio e Paolo Cannavaro, che tra l'altro ieri erano allo stadio proprio insieme ad Aurelio De Laurentiis, il sempreverde Walter Mazzarri, senza dimenticare poi anche la situazione Ciccio Calzona, tra l'altro riportato quest'oggi dal Corriere dello Sport. Insomma, tra un poco andremo a fare il punto della situazione in questa lunghissima maratona che come sempre potete seguire in diretta sul canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche e soprattutto sul nostro canale YouTube, dove ci aspetteremo lì di ascoltare i vostri commenti, le vostre domande, le vostre curiosità. Più tardi poi apriremo anche le linee per sentire proprio in diretta le vostre considerazioni. Sono già tantissimi messaggi che stanno arrivando sul nostro canale YouTube. Come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati, like alle nostre dirette e tanti messaggi che andremo a leggere nel corso di questa lunga maratona. Non possiamo però, Riccardo, non salutare colui che e al di là delle telecamere in cabina di regia, Emanuele Bernardo. Vittorio Bernardo in giro, è andato appunto in giro a sentire un po' la voce dei tifosi, così come Marco Lombardi, e poi abbiamo Ilario Covino che invece è in quel di Roma, pronto ad arrivare zona Filmauro per capire qualche cosa in più. Ovviamente ci collegheremo con lui anche da qui a breve, però andiamo a fare la ricostruzione, no Riccardo? Perché ieri c'era la gara con l'Empoli, nel prepartita parla Rudi Garcia, parlano anche altri calciatori, le parole sembravano tutte quante dette comunque da un'unica voce: vogliamo vincere questa partita, non ci interessa di giocare bene. Il Napoli sicuramente non gioca bene, ma la partita non la vince perché la perde con un gol di Kovalenko. All'intervallo i fischi dello stadio Diego Armando Maradona, che tra l'altro avevano già fischiato Rudi Garcia all'ingresso in campo, comunque alla lettura delle formazioni. Aurelio De Laurentiis scende negli spogliatoi, c'è chi dice è entrato all'interno dello spogliatoio, c'è chi dice no, non è entrato all'interno. Fatto sta che era davvero scuro in volto, l'abbiamo mostrato anche noi su calcionapoli24.it nel corso del match. Segna Kovalenko, sbaglia Kvaratskhelia, para Berisha, segna poi Kovalenko e lì insomma il resto è storia, con De Laurentiis che si alza furioso dalla tribuna autorità del Maradona per poi andare via dallo stadio, rintanarsi al Britannic, questa mattina poi partire per Roma, dove avrà una serie di appuntamenti non solo legati tra l'altro alla scelta del nuovo allenatore, ma anche degli appuntamenti insomma già in calendario, già in programma per Aurelio
De Laurentiis. Situazione assolutamente magmatica, tra l'altro come riportato da calcionapoli24.it, Garcia è già in volo per la Francia, con un volo EasyJet tornerà in quel di Nizza, mentre a Roma è atteso l'entourage di Igor Tudor, che non ci possiamo nascondere in questo momento è il profilo favorito per quanto riguarda il Napoli. Io inizio subito con una provocazione, secondo me colpevole ritardo di De Laurentiis. Sono d'accordo. Colpevole ritardo perché qualsiasi sarà l'allenatore nuovo del Napoli avrà un compito non facile, nel senso preparare una seconda parte di novembre e dicembre complicatissima per il calendario del Napoli, perché si riprende subito con la trasferta a Bergamo, poi c'è il Real Madrid, poi c'è l'Inter, poi c'è il Braga che potrebbe essere decisiva per la qualificazione, poi ci sarà anche la Juventus l'8 di dicembre, tutto questo con una squadra che di fatto, tu dici c'è la sosta, la puoi allenare, hai anche parecchi nazionali però infatti, che vanno via, quindi sì, praticamente tu non avrai a disposizione tempo per poter allenare. A questo punto io, mio modesto avviso, questa scelta che ormai era nell'aria già da diverso tempo, francamente l'avrei fatta nella prima sosta, perché poi avevi un calendario un po' più morbido, avevi il tempo per far inserire il nuovo allenatore, in particolare qualora dovesse essere Tudor. Stiamo parlando di un allenatore che tatticamente è molto diverso da Garcia, è molto diverso da Spalletti, è molto diverso da quello che sono le filosofie di gioco del Napoli di questi anni, senza parlare poi della preparazione dal punto di vista atletica. Quindi io credo che sia una scelta in questo momento fatta fuori tempo massimo per De Laurentiis, che sta facendo un all-in. È andato su Tudor, non giudico ovviamente quella che eventualmente sarà la scelta di De Laurentiis, ma sicuramente mi sorprende, perché è una scelta che di fatto va a spezzare quella che è la linea di continuità cercava il presidente De Laurentiis. Cerca un allenatore che conosce il campionato italiano e gioca col 4-3. Tudor conosce il campionato italiano? Assolutamente sì, ma ha una filosofia di gioco sicuramente diversa. Poi, essendo allenatore bravo, giovane, che comunque è al passo con i tempi, nulla vieta che possa adeguarsi a questo Napoli, a questa rosa e a questo modulo. Però sicuramente è una scelta che mi sa un pochino, non dico della disperazione, però è un all-in, quello di De Laurentiis. Le alternative quali sono? Cannavaro? Mazzarri? Calzona? Che nel mio piccolo resta il mio preferito, diciamo così, sulla panchina del Napoli. Sicuramente erano tutte scelte in questo momento abbastanza da scommessa. Poi siamo sicuri che Tudor accetti questi 7 mesi di contratto senza garanzie per il futuro? Io non lo vedo traghettatore, francamente, Tudor. Il rischio che possa ripetersi. Lui non vuole essere. Lui non vuole essere un traghettatore, tant'è che chiederà delle garanzie dal punto di vista poi del rinnovo di contratto, ovviamente legate a quelli che sono gli obiettivi. E vogliamo infatti far capire anche agli amici a casa quali sono, no, queste condizioni un po' che Igor Tudor sta dettando, perché l'accordo economico sembrerebbe anche quasi esserci sulla base di 2,5 milioni di euro. Però è la durata del contratto che non convince Igor Tudor. Perché? Perché il Napoli vorrebbe 7 mesi di contratto con un'opzione unilaterale da esercitare per la stagione successiva, quindi fino al 2025, mentre Igor Tudor vuole un biennale. Sostanzialmente è quello l'intoppo, no? L'intoppo è assolutamente quello, perché dal punto di vista delle cifre economiche l'accordo si trova. Tudor è molto anche galvanizzato dall'idea di allenare comunque la squadra campione d'Italia. Sarebbe un compito sicuramente non facile, però Tudor l'ha messo in chiaro anche quando già è stato contattato da De Laurentiis dopo Conte, perché ci furono i primi contatti. E ci arrivo perché c'è una provocazione per te. Tra l'altro, no, ma lo so già, io leggo la chat oggi è scatenata e mi piace, perché oggi sarà una lunga maratona, insomma, che faremo tutti quanti insieme. Dovete darci anche gli spunti giusti per andare a commentare. Sì, dicevi bene, perché in questo momento il dubbio di Tudor è: io non vengo a fare il traghettatore qui a Napoli per poi magari ottenere il risultato e a fine stagione ritrovarmi con un pugno di mosche in mano. Voglio la certezza che qualora io dovessi raggiungere dei determinati risultati, che in questo momento sono ovviamente la qualificazione alla prossima Champions, eccetera eccetera, resto io l'allenatore del Napoli anche per gli altri 2 anni, quindi l'attivazione di un biennale. Qual è l'inghippo? Che in questo momento l'opzione per il biennale De Laurentiis è disposto anche a metterla, ma in maniera unilaterale. Sì, esatto. Quindi a scelta della società, e questo non convince Tudor. Proprio per questo
stamattina, e tra un po' ce lo racconterà anche il nostro Ilario Covino da Roma, arriveranno molto probabilmente i membri dell'entourage di Tudor per cercare una quadra. Nel frattempo sullo sfondo ci sono ancora i vari Cannavaro, Mazzarri, Certo. Calzona bisognerà vedere anche se eventualmente c'è la quadra, perché lui allena la nazionale slovacca, quindi non è neanche detto Certo. che la nazionale slovacca sia disposta a dar via libera per questo doppio ruolo. Insomma, una situazione abbastanza magmatica che parte però da una certezza: mercoledì non rivedremo Rudy Garcia a Castelvolturno. Aurelio De Laurentiis aveva contattato Antonio Conte, ed ecco che arrivo alla provocazione, Sì. pur dichiarando no, non è vero, tutta la storiella che poi è stata raccontata in quel periodo prima del suo arrivo in pianta stabile a Castelvolturno, aveva ricevuto il no per questa stagione, per motivi ovviamente di vicinanza alla famiglia e la scelta di restare appunto con la famiglia fino alla fine di questa stagione. De Laurentiis, da quello che abbiamo capito anche dalla rassegna stampa che hai appunto analizzato tu questa mattina e che abbiamo riportato su calcionapoli24.it, Aurelio De Laurentiis ci ha riprovato a sentire Antonio Conte, ha risentito nuovamente quel no grazie. La provocazione che ti faccio, caro Riccardo, non è che Aurelio De Laurentiis vuole il traghettatore e quindi Tudor fino al termine di questa stagione perché magari nella sua testa c'è Antonio Conte dall'estate prossima? Potrebbe essere un'analisi corretta, potrebbe assolutamente essere corretta. Fatto sta, però ti vai a scontrare sempre con lo scoglio di cui parlavamo prima. Tudor vuole avere, poi magari lo fa il traghettatore perché magari i risultati poi non vanno bene, però lì dipende dai risultati che Tudor eventualmente otterrà a Napoli, non è un qualcosa già di preventivato, perché poi come fai ad avere il rendimento migliore da un allenatore che sa che a prescindere andrà via dopo 7 mesi? Tudor questo non lo accetta. Poi Conte sia nella testa di De Laurentiis è innegabile, ci ha provato più volte, ci ha provato nella prima sosta, ci ha riprovato adesso in maniera molto velleitaria, per così dire, perché ha ricevuto la stessa risposta che Conte aveva dato praticamente un mese fa. Ad agosto, cioè o meglio, a giugno può succedere di tutto, si è letto di Farioli, si è letto di Conte, si è letto ancora una volta di Italiano, lì poi si aprono scenari ovviamente diversi. In questo momento però hai una stagione da portare in porto, tu non puoi pensare a quello che succederà a giugno, perché poi se a giugno malaguratamente tu non arrivi in Champions, che fai? Conte accetta Napoli? Non penso proprio che Conte va a accettare Napoli o chi per lui, perché sarebbe un downgrade, ci sarebbero delle problematiche dal punto di vista economico, saresti costretto a vendere determinati calciatori, quindi io non credo che De Laurentiis stia facendo questo discorso, credo che stia cercando un allenatore da progetto. Tudor intriga De Laurentiis soprattutto per la personalità di questo allenatore, al netto delle grandi differenze tattiche comunque tra la filosofia di gioco di Tudor e quello che è stato lo storico recente del Napoli, e quindi De Laurentiis credo che sia combattuto per questo, altrimenti già lo avrebbe scelto. Rispondo anche a qualche, non so se già siamo pronti tra l'altro da poco per andare al telefono. Io continuo a dire quello che ho detto in passato. Io ho detto, per me sbagliato esonerare Garcia adesso. Garcia o lo esoneri prima, quindi nella prima sosta, e dai tempo al nuovo allenatore, perché adesso... E qualcuno l'ha evidenziato in chat. No, ma è giusto, ma io ho detto, per me o lo esoneri subito, e tant'è che io all'epoca già avevo fatto il nome di Calzona, quindi non è vero che avevo detto Garcia non va esonerato, avevo semplicemente detto Garcia o lo esoneri subito nella scorsa sosta. Esonerarlo adesso per me rende tutto ancora più complicato, cioè sono i tempi di De Laurentiis che sono stati totalmente sbagliati, perché adesso il nuovo allenatore, chiunque sarà, lo metterà in una condizione tale molto complicata, perché tu alla ripresa hai un calendario difficilissimo e tra l'altro il nuovo allenatore non potrà neanche allenare tutta la rosa perché ci sono i nazionali. Esattamente. A proposito di nuovo allenatore e quindi del nome di Igor Tudor, abbiamo pensato di cominciare la nostra carrellata di ospiti in questa lunga maratona fino alle ore 20, vi ricordo, di questa sera, con chi ha giocato con uno dei possibili allenatori del Napoli, o comunque chi è in pole position in questo momento per ricoprire quel ruolo. Igor Tudor. Al telefono abbiamo Felice Piccolo. Ciao Felice. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Felice, ecco il nome che circola con maggiore insistenza per la panchina del Napoli, alla luce appunto dell'esonero di Rudy Garcia, è quello di Igor Tudor, e tu lo conosci bene.
Sì, lo conosco umanamente, forse è quella figura in cui si ricerca l'autorità che è mancata in questi mesi dall'inizio del campionato, mandando via il mister Spalletti. Riccardo. Felice, mi hai detto lo conosco umanamente. Noi dal di fuori, insomma, per quello che abbiamo potuto vedere di Tudor, ovviamente calciatore ce lo ricordiamo tutti, è Sì. un calciatore anche passami il termine, abbastanza rude anche in mezzo al campo, uno che dava tutto. Come Con due allenatore... piedi da centrocampista però, Sì, assolutamente. Come allenatore abbiamo visto un allenatore che ha delle idee molto precise dal punto di vista del gioco. Il suo Verona ha fatto molto bene, ha fatto bene tra l'altro anche a Marsiglia prima di dissapori con la società. È uno che è molto diretto con i propri giocatori, era così anche con i compagni di squadra? Sì, Igor è molto diretto, provenienza anche dalla sua terra, però dietro questo omone di 2 metri si nasconde un'umanità giusta, precisa, e già quando si presenta vince perché voglia dire qualcosa e come dicevo prima è un po' quello che secondo me è mancato nel confronto con i calciatori. Ha una carriera importante e quindi quando si presenta un calciatore importante del Napoli fai fatica a poter ribattere qualcosa. Sì, è diretto, ha autorità, però nello stesso momento riesce a parlarti negli occhi, uno contro uno, ti tira fuori quelli che sono poi i tuoi sentimenti e quello di cui noi abbiamo bisogno. Felice, Igor Tudor era sulla panchina dell'Hellas Verona quando dichiarò in una conferenza stampa che Vlahovic era più forte di Victor Osimhen. Dovrà ricredersi però. Tanti a volte diciamo delle cose poi ci ritroviamo a doverle affrontare negli spogliatoi, quindi sì, credo che sia una cosa che vada poi a parlarne col calciatore. Credo che invece poi Tudor alla Juventus abbia avuto poca forza, anche se da un punto di vista tecnico di allenamenti aveva tante direttive, sto parlando quella di Pirlo. Certo. Invece nelle altre panchine dove è stato lui in primis ad essere l'allenatore e spero che questa cosa possa ricapitare a Napoli. Guardando quello che è il recente storico ovviamente del Napoli, Felice, Napoli che ormai è abituato a giocare con il 4-3, vedendo quelle che sono state le recenti esperienze di Tudor, ovviamente è un'idea di calcio secondo me differente, a parte il modulo che dico sempre lascia un po' il tempo che trova, l'importante è sempre l'interpretazione del modulo stesso, è uno che segue anche un po' la scuola gasperiniana, questi uno contro uno continui in mezzo al campo, chiede tanta gamba ai propri calciatori. Ecco, vedendo la rosa del Napoli, credi che possa essere l'allenatore giusto anche per rompere gli schemi del passato del Napoli? E se credi che la rosa del Napoli possa essere confacente a quella che è l'idea di calcio di Tudor? Sì, lui è un buon mix di tanti, ok? È un mix tra l'allenatore e il gestore, tra l'Allegri e il De Zerbi in questo. Si adatta molto alla rosa che poi gestisce, però come hai detto tu ha iniziato non copiando ma avendo un riferimento che è quello di Gasper, quindi sì, mandando tutti uno contro uno, e per come gioca il Napoli a trazione offensiva credo che sia una giusta soluzione. Poi siamo sempre in balia dei risultati, degli episodi e degli eventi, però credo che l'idea sia quella. Una costante per gli allenatori del Napoli che hanno avuto comunque successo e hanno ottenuto qualche risultato appunto in azzurro è stata quella di dirigere quasi come la PlayStation con un joystick i calciatori sul terreno di gioco. Per esempio Spalletti lo ha fatto e ci è riuscito bene, Maurizio Sarri lo ha fatto e ci è riuscito bene, in parte lo ha fatto anche Gennaro Gattuso con la sua garra, la sua grinta, ed ha ottenuto una Coppa Italia anche se non riuscì a vincere, ad ottenere il posto, la qualificazione in Champions League. Mentre altri, vedi per esempio Ancelotti oppure lo stesso Rudi Garcia in questo caso, non ci sono riusciti. Tudor appartiene al primo gruppo, quell'allenatore in grado di muovere le proprie pedine caricandole, indicando di continuo quello che appunto è il posto in campo. Può essere questo il punto di forza di Tudor sulla panchina eventuale del Napoli?
Sì, però ci rifacciamo a quello che ci siamo detti prima. Questo Napoli non può, secondo me, andare fuori da quello che poi è il gioco che passa da Lobotka per poi portarsi 1 contro 1 sulle nostre ali. Quindi faccio fatica a pensare a un Napoli diverso. Giustamente avevamo Kim, il pericolo lo annusavi prima e ti eliminava il 50% del pericolo. Adesso non ce l'abbiamo e di questo ne ha risentito sia la squadra che Garcia. Non siamo andati a sostituire, giustamente era difficilissimo trovarne uno così, ma Kim per me faceva quel 30-40% di forza del Napoli in fase difensiva. Però ripeto, lo stesso nuovo allenatore che verrà secondo me dovrà rifarsi su questi riferimenti. Oltre a Kim, secondo te quali sono le certezze che ha perso il Napoli con Garcia, Felice? Se guardiamo il Napoli di inizio anno sembrava molto spallettiano comunque nel suo modo di giocare. L'ultimo Napoli giusto che vado a vedere è quello di Salerno, dove comunque abbiamo rischiato tantissimo, ma la palla passava sempre da questo calciatore. Ogni volta che abbiamo perso quella luce siamo andati in difficoltà. Le certezze sono sempre quelle lì. Abbiamo dimostrato che nelle ultime giornate potevamo fare a meno anche di Osimhen, però quando dico annusare il pericolo, il gol preso con l'Union Berlino o 6-0-0, ma rischi su Cancellieri, rischi su alcune pericolosità dell'Empoli, questo annusare il pericolo si è un attimino perso, per non usare frasi un attimino più brutte. Grazie Felice. Buon lavoro a voi. Grazie Felice, grazie. Ringraziamo Felice Piccolo. Abbiamo aperto questa lunga maratona proprio con un ex compagno di squadra. Mi è piaciuta una cosa in particolare di Felice Piccolo, quando ha detto Riccardo noi, quindi fa ovviamente presagire il suo tifo partenopeo. ADL questa mattina, come ci ha raccontato su calcionapoli24.it Marco Lombardi, ha lasciato l'Hotel Britannique alle ore 8 di questa mattina, si è diretto ovviamente verso Roma, dove appunto continuerà a lavorare negli uffici della Filmauro. È prevista appunto in giornata questa riunione tra il presidente e tutta la dirigenza per decidere la strategia per Rudy Garcia e al contempo anche scegliere la nuova guida tecnica. Probabilmente ha viaggiato nello stesso treno del nostro Ilario Covino, che appunto è arrivato in quel di Roma. Nuova esclusiva di Calcio Napoli 24, ADL a Roma, nuovo allenatore, ma non solo. Oggi altri 2 impegni in programma, come dicevi giustamente tu anche in precedenza, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcio Napoli 24. De Laurentiis è andato a Roma questa mattina anche per altri 2 motivi, perché è in programma un incontro col suo team legale di avvocati per discutere la nuova legge sulla ristrutturazione e le vendite degli stadi italiani, e in programma anche altri impegni di lavoro legati alla serie TV Vita da Carlo prodotta dalla Filmauro. Esatto. Ecco Riccardo, sarà una giornata impegnativa per ADL. Io mi chiedo però, alla luce del fatto che deve esonerare Rudy Garcia perché non vuole accettare una transizione per quanto riguarda diciamo l'eventuale rinuncia al contratto, comunque risoluzione consensuale dell'accordo che ha con il Napoli, e direi anche 6 milioni di euro in 2 anni. Chi rinuncerebbe ad un contratto del genere? Quindi bisognerà trovare un accordo, ci sarà probabilmente l'esonero e Rudy Garcia sarà pagato dal Napoli nel corso del tempo. Ci sarà a breve l'incontro con la gente di Tudor, lo dice anche Sky. Mercoledì potrebbe dirigere il primo allenamento, perché lo abbiamo raccontato, no? Napoli non si allenerà fino a mercoledì. Mercoledì ricomincerà la ripresa dei lavori e di conseguenza il nuovo allenatore sarà sulla panchina del Napoli e comincerà a lavorare per il Napoli. Continuiamo però la carrellata e ragionando anche un po' su quello che è stato il discorso, no, della giornata di ieri. Nel
Nel post partita Sì. sono cominciate ovviamente a susseguirsi tante voci. Noi abbiamo raccontato ciò che accadeva anche con Pasquale Cacciola collegato durante la live reaction che abbiamo prolungato fino alle 17:30 nella giornata di ieri, attendendo novità. Siamo senza orari in questi No, giorni. noi l'abbiamo ormai. detto, sappiamo quando cominciamo, ma non sappiamo quando finiamo. Delle volte non sappiamo neanche quando cominciamo. Esatto. Però. È a Si sorpresa. anticipa anche lì. È a sorpresa delle volte, ma va bene così. Noi cerchiamo di dare ovviamente ai nostri amici a casa sempre un lavoro completo, cercando di raccontarvi tutto. Sì. Una chicca ieri è stata, ecco perché poi ricevo in diretta quella telefonata, ecco perché si susseguono le voci. Ieri in tribuna autorità, non in un settore a caso, ma in tribuna autorità c'erano seduti Paolo e Fabio Cannavaro. Ad un certo punto, almeno da quanto si è letto in giro, non sono stati invitati da De Laurentiis, erano lì ad assistere al match, però poi De Laurentiis li ha chiamati più vicini a sé. E noi abbiamo mostrato, e magari con Emanuele Bernardo possiamo anche recuperarlo quello scatto, con Ciro De Luca abbiamo mostrato, eccolo qui, c'è De Laurentiis, c'è Jacqueline, la signora Jacqueline, c'è De Laurentiis, Paolo e Fabio Cannavaro seduti accanto, alle loro spalle, perché noi ne abbiamo un altro di scatto dall'altro lato, c'era anche Victor Osimhen alle loro spalle. Ecco, è normale, no, Si è Riccardo? disperato al gol sfallito da Kvaratskhelia. Sì, Trovate il video sì. anche su calcionapoli24.it. Ecco Riccardo, è facile poi pensare, beh allora è fatta, Cannavaro è il prossimo allenatore del Napoli, però tanti amici lo scrivono anche sulla nostra bacheca, Fabio Cannavaro ci spera, come uomo, come calciatore, Fabio Cannavaro, eccola qua, la foto che dicevo, ringraziamo il sempre preciso e puntuale Emanuele Bernardo in cabina di regia, vedete Victor Osimhen 2 file dietro rispetto ai 4 seduti davanti. La domanda è: Cannavaro, Riccardo, potrebbe essere il traghettatore giusto alla luce dei risultati ultimi che ha ottenuti dopo il Guangzhou, perché col Benevento non è andata bene con Fabio Cannavaro. Potrebbe essere traghettatore, questo sì, potrebbe essere la figura che cerca De Laurentiis. Come stimolo. Come stimolo, certo, come lui ovviamente tifoso del Napoli, non ha mai nascosto il suo sogno di allenare la squadra della Ma tra l'altro della sua circolano città. dichiarazioni delle ultime ore tra Juventus e Napoli. Sì, sceglierei il Napoli, no? assolutamente. Ma sai, lui è sicuramente tifoso del Napoli, sapendo che Garcia è sulla graticola, è ovvio che le tue carte proprio a giocartele, perché quando ti ricapita di allenare il Napoli in una situazione del genere, quindi si gioca le sue chance. Non sto dicendo che sono dichiarazioni di facciata, però è ovvio che sono dichiarazioni che in un momento storico del genere possono portare un po' di acqua al tuo mulino. Il discorso su Cannavaro è la scommessa, perché Cannavaro ha esperienza, sì, ma non ai livelli che in questo momento competono il Napoli. Col Guangzhou ha fatto sicuramente bene, in Italia col Benevento in una situazione sicuramente complicatissima dal punto di vista societario e non solo, non è riuscito a mettere la propria mappa. Certo, una cosa è allenare il Napoli e i giocatori del Napoli, una cosa è allenare, con tutto il rispetto per gli amici beneventani, allenare il Benevento. È un'operazione secondo me intrigante, però va detto che ad oggi contatti concreti a noi non risultano. Tranne quello allo stadio. Ma non credo che lì si siano detti: senti, vuoi fare l'allenatore del Napoli? Al momento non ci risultano contatti concreti. È un allenatore comunque che è stato proposto a De Laurentiis, lui stesso si è proposto mediante le sue dichiarazioni, ad oggi però non ci risulta essere il favorito. Qualora Tudor non dovesse accettare, poi è ovvio che si aprono vari scenari, si apre lo scenario Mazzarri, lo stesso Cannavaro, ripeto, c'è Calzona, poco fa leggevo su Tutto Sport ancora una volta torna in auge anche Giampaolo, quindi tornano nomi di pseudo traghettatori. Per questo dico, Tudor secondo me non lo puoi prendere come traghettatore. Cioè Tudor vuole un progetto, quindi o decidi, se vai su Tudor, o decidi che il progetto Napoli riparte da Tudor per quest'anno e anche probabilmente per il prossimo, poi dipende dai risultati ovviamente che otterrà Tudor, ma di certo a novembre, seconda metà di novembre, dicembre, tu a Tudor non è che gli puoi chiedere 8 vittorie, visto il calendario che hai, visto che non c'è una preparazione, le prossime 4 gare sono proibitive, ovviamente. Sono assolutamente proibitive. Bisognerà là lavorare dal punto di vista mentale inizialmente per recuperare un pochino
questa squadra che mentalmente mi sembra quanto mai svuotata, tant'è che anche ieri insomma vedevo una squadra che puoi attaccare quanto vuoi. Per me il Napoli ieri non avrebbe segnato manco se fosse durata altri 180 minuti. Beriscia è diventato la Buffon. Sì, a parte la parata di Beriscia, ma per il resto no. Ma poi sono quelle partite che quando vedi così, cioè insomma, il gol dell'Empoli era proprio nell'aria, anche se l'Empoli aveva fatto poco e nulla. È vero. Di partite diciamo ne abbiamo viste, a un certo punto arrivato all'80°, dici qua secondo me la cosiddetta siringhina poi arriva. Noi effettivamente con un Eurogol di Kovalenko che se ci prova altre 10 volte lo spedisce 9 volte in curva A quella palla, però poi diciamo è stato l'epilogo di un momento totalmente negativo per il Napoli. Noi a breve andremo nuovamente al telefono, però prima di tornare al telefono andando avanti con la nostra scaletta e i nostri ospiti, ho una domanda per Riccardo Catapano. Vai. Che si rifà alla sosta precedente. Esatto, quando dovevi cambiare. Quando dovevi cambiare, quando De Laurentiis contatta Antonio Conte, Conte gli dice no grazie, quest'anno no, sappiamo tutti ovviamente come è andata a finire, e De Laurentiis non decide di prendere Igor Tudor, pur stimandolo, probabilmente pur avendolo contattato, ma decide di restare con Rudi Garcia e di andare avanti. Riccardo, perché secondo te De Laurentiis non cambia Garcia con Tudor in quel momento e lo fa soltanto a distanza di un mese? Perché Tudor voleva questo anno e mezzo di contratto e quindi lui non era disposto a farlo, o perché De Laurentiis non era convinto di Igor Tudor un mese fa? Ed eventualmente che cosa è cambiato nella testa di De Laurentiis? La disperazione che si è toccato il fondo? Sì, probabilmente è quello, per questo dico De Laurentiis, dispiace dirlo, ma quest'anno le colpe ricadono su De Laurentiis. D'accordissimo con te. Le scelte sono di De Laurentiis, quest'anno ha scelto tutto lui in autonomia. Se la situazione è questa è perché De Laurentiis ha peccato di superbia. Pensato che questo Napoli lo potesse allenare chiunque, così non era. Pensato che questo Napoli lo potesse dirigere chiunque, così non era. Questo fortifica ancora di più il lavoro fatto da Spalletti e Giuntoli nell'ultimo anno. E sei arrivato con presunzione alla scelta di Garcia, anche perché hai ricevuto tanti no nel frattempo, Sì. pensando che questo Napoli fosse talmente forte che bastava un allenatore che faceva il 4-3-3. Non è così. C'è bisogno di un allenatore che è perennemente sul pezzo, a partire dagli allenamenti. Cioè, Spalletti era maniacale negli allenamenti, ripetizioni, sedute video, analisi degli avversari. Questo non accadeva con Garcia, e la squadra, che ha le sue colpe, perché attenzione, poi Garcia paga per tutti, però molto spesso in campo ci vanno i giocatori, e me non è sembrato che questo Napoli fosse sempre sul pezzo, quindi molte colpe vanno anche alla squadra, ai calciatori, che adesso però non hanno più alibi. Cioè la scelta di cambiare, oltre per dare una scossa all'ambiente, è anche per non dare più alibi ai calciatori, perché prima qualsiasi partita si perdeva, ma Garcia, perfetto, io sono d'accordo, però adesso i calciatori sono con le spalle al muro, adesso sta a loro reagire, dimostrare che sono i campioni d'Italia, dimostrare che quello scudetto sulla maglia se lo sono guadagnato e proveranno a difenderlo, difficilissimo, fino alla fine. Garcia poi paga anche lui, secondo me, pochi aggiornamenti nel calcio moderno, perché è rimasta un'idea di calcio troppo vecchia. Il lancio lungo su Osimhen da brividi, calcio di 30 anni fa. Distanze tra reparti allucinanti, la squadra totalmente si diceva quando io sfilacciata. giocavo nei campetti intorno a casa mia a pallo fuos. Che tu la prendevi e la lanciavi nel fosso. Esattamente. E c'era Ciro Melli a fare la boa. E io facevo la boa, io facevo gol. Tu Facevo gol. gol sempre. A proposito di calciatori, il buon Riccardo Catapano tocca un altro tasto, perché probabilmente la pazienza dei tifosi del Napoli ieri è finita anche nei confronti della squadra, e allora si è sempre detto la colpa è di Garcia, i calciatori sono sempre stati difesi. Ieri però, e con Emanuele Bernardo andiamo al touch,
andate a lavorare. I tifosi contestano Garcia, ma anche la squadra dopo l'Empoli. Viene fatta una ricostruzione di quanto accaduto ieri, perché dalle tribune del Maradona sono ovviamente arrivati tanti sfottò nei confronti di Rudy Garcia dopo la sconfitta con l'Empoli. Incoraggiamento per tutti all'ingresso in campo, fischi per il tecnico francese durante la lettura delle formazioni. Però poi il gol di Kovalenko ha complicato tutto e da lì in poi si è cominciato a sentire anche il coro andate a lavorare, Riccardo, con la contestazione poi arrivata per tutti alla fine appunto del match. Insomma, dopo una prestazione del genere, a prescindere dalla sconfitta, insomma, i tifosi giustamente ne avevano le scatole piene, quindi hanno sfogato la loro frustrazione con i fischi, con i cori, senza salvare nessuno, perché in questo momento secondo me non si salva nessuno, ripeto, dalle scelte di De Laurentiis iniziali che hanno scaturito tutto, a Garcia che si è dimostrato non all'altezza di una piazza come Napoli, ai calciatori stessi che si sono secondo me rilassati un po' troppo, pensando che tutte le colpe andassero poi a ricadere su Garcia. In questo momento con il nuovo allenatore, chiunque sarà, lo ripeto, i calciatori sono chiamati a una reazione, a prescindere dal punto di vista anche delle intensità, perché poi perdere partite ci sta, ma dipende sempre come le perdi. Ieri è stato francamente inguardabile, sì. Il Napoli per atteggiamento, per voglia, poi sì è vero le scelte di Garcia eccetera eccetera, però chi lo dice che Kvaratskhelia e Zielinski dicevano all'inizio che la partita non finisce uguale? Non mi è sembrato che abbiano fatto tutta questa differenza quando entrati. Certo, Kvaratskhelia ha inventato qualcosina in più, però per il resto la squadra è rimasta piatta, cioè non ha prodotto praticamente nulla nella gara contro l'Empoli. Quindi per questo dico sì, Garcia assolutamente sarà colui che pagherà, però ciò non toglie che anche l'atteggiamento dei calciatori a me francamente in questi mesi non è piaciuto. Arriva tutto con colpevole ritardo e quindi persevera nell'errore De Laurentiis, perché lo ripeto ancora una volta, adesso esonerarlo lo fai perché sei spalle al muro, perché hai perso con l'Empoli, perché non dico che rischi l'accesso Champions agli ottavi di finale, perché comunque è tutto nelle tue mani, però sicuramente lo scudetto in questo momento, pensare che tu possa rimontare sull'Inter è francamente utopia, al netto di tutti gli scontri diretti che comunque ancora si devono giocare, e dietro comunque c'è una bella flotta che lotterà per la Champions. Per me questo cambio andava fatto prima, ricollegandomi anche a quello che diceva il nostro telespettatore, andava fatto prima perché in questo momento metterà il nuovo allenatore in una condizione secondo me di estrema difficoltà per il calendario e per il poco tempo a disposizione, perché uno dice c'è la sosta delle nazionali, benissimo, hai 14 giocatori fuori per le nazionali, certo potrei lavorare con Osimhen a Castelvolturno che dovrebbe recuperare, ci auguriamo, sicuramente fa tutta la differenza del mondo, però non sarà un compito facile per il nuovo allenatore entrare subito nella mentalità del Napoli. Riccardo, il Napoli doveva cambiare prima l'allenatore, ha tardato la scelta giusta o sbagliata? La andiamo a chiedere a Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, buongiorno. Ciao Maurizio. Ciao, buongiorno a tutti. Maurizio è arrivata, ormai ci siamo al capolinea, l'avventura di Rudy Garcia sulla panchina del Napoli. Parlavamo con Riccardo Catapano qui in studio, giro la domanda a te. De Laurentiis ha tardato di un mese l'allontanamento di Rudy Garcia, scelta sbagliata o giusta secondo te? Secondo me la scelta sbagliata è stata fatta in estate. D'accordo con te. Personalmente, basta vedere lo storico delle mie dichiarazioni, sono sempre stato molto perplesso perché Garcia veniva da un esonero in Arabia, certo non un campionato competitivo, ma soprattutto perché avevo visto il suo lavoro alla Roma e è un bravo allenatore, ma non è così accurato, così specifico come il Napoli, campione d'Italia, che ha vinto l'anno scorso lo scudetto con più 16 sulla seconda, più 18 su Inter e Juventus, più 20 sul Milan, avrebbe meritato. Adesso, dopo aver messo in grande difficoltà l'allenatore con la trattativa con Conte, e ovviamente nel momento in cui tutti i giocatori sanno che l'allenatore è appeso a un filo, che è praticamente sfiduciato, ovviamente lo seguono meno. Adesso mi dicono che De Laurentiis sembri deciso a cambiare tecnico.
Ho scritto sul mio account di Twitter, _gol, che è il compito più difficile che ci sia per un allenatore. Subentrare in corsa significa allenare una squadra che tu non hai preparato in estate, che tu non hai seguito particolarmente durante la settimana, e quindi in pochissimo tempo, perché nessuno darà del tempo all'eventuale subentrato, devi fare molto bene. Per fare questa scelta, se De Laurentiis la farà, io consiglio di seguire 2 criteri che a mio modo di vedere sono fondamentali. Il primo: l'allenatore che subentrasse dovrebbe avere delle idee di gioco aderenti alle qualità della rosa e dei giocatori. Il Napoli ha una rosa tecnica, non ha una squadra muscolare, quindi l'allenatore che viene deve sapere, se viene ovviamente, deve sapere e conoscere tutti i giocatori, possibilmente quindi deve essere un allenatore che ha allenato in Italia, deve conoscere le caratteristiche di gioco della squadra e deve lavorare su questi concetti, non su dei concetti diversi. Sento per esempio parlare di Tudor, Sì. il quale è un allenatore che fa un calcio di forza e di corsa, difesa 5, 3 centrocampisti, 2 punte. È un calcio nel quale gli esterni sono i terzini e quindi certo non Kvaratskhelia e Politano, quindi a mio modo di vedere non adatto alla rosa del Napoli. E altra eccezione: l'allenatore che subentra deve essere perlomeno abituato o aver dato già segnali di essere competente e bravo in queste situazioni, perché è difficilissimo, rarissime volte nella storia del calcio italiano l'allenatore subentrato ha fatto meglio del precedente, proprio per le difficoltà che vi avevo spiegato prima. È un'impresa, è una vera e propria impresa, quindi prima di fare questa scelta io mi auguro che De Laurentiis, se farà questa scelta, si consulti con gente del mestiere, magari chiedendo un parere al suo ex allenatore Spalletti. E chissà, non so in questo momento, visti i rapporti tra i due. Ecco, Maurizio, ascoltavo attentamente le tue considerazioni. Tra l'altro c'è anche un altro quesito che in questo momento secondo me balena nella mente di De Laurentiis. In questo momento scegliere l'allenatore vuol dire scegliere un traghettatore o provare a trovare un nuovo progetto per questo Napoli in vista di questa stagione e ovviamente anche la prossima, perché per esempio un allenatore come Tudor, seppur con caratteristiche ovviamente secondo me diverse da quella che è l'ossatura di questa squadra, non credo che andrebbe ad accettare un ruolo semplicemente per 7 mesi. Ed ecco che poi si fanno largo le varie ipotesi, dal ritorno di Mazzarri, si è parlato di Cannavaro, si parla di Giampaolo, si parla dell'eventualità di Calzona che pure allena la Slovacchia. Io denoto in questo momento in casa Napoli, ma già perdurante dalla scorsa estate, confusione. Ma non è che anche l'addio di un dirigente scaltro, scafato come Giuntoli, ha ingigantito ancora di più questa confusione nei vertici del Napoli? Quando parlo di vertici ovviamente mi parlo di Aurelio De Laurentiis. La confusione è la stessa confusione che si vede in campo, una squadra totalmente in confusione, che ha grandi difficoltà. E quindi, certo, per fare una scelta di questo tipo bisogna veramente essere molto lucidi. Io personalmente dico che Calzona sarebbe adatto, dico che Farioli del Milan sarebbe adatto e che Ballardini sarebbe adatto. Sì. Questi sono i miei 3 nomi. Poi ovviamente deciderà il presidente chi vuole prendere o no, però ripeto, questi sono 3 allenatori che seguono l'idea di calcio di Spalletti, che conoscono il campionato italiano, che conoscono i giocatori italiani e con un punto in più a vantaggio di Ballardini
che ha già dimostrato in queste situazioni di essere bravissimo. Maurizio, quello che abbiamo notato dall'arrivo di Rudi Garcia in poi, anche dalle prime giornate di campionato, è stata la mancanza di rapporto con i calciatori a disposizione. Sono evidenti, no? I casi di Kvaratskhelia, di Osimhen, dello stesso Matteo Politano, ieri anche Simeone ed Elmas all'uscita dal terreno di gioco non erano contenti. Ecco, quello che serve, Maurizio, a questo Napoli, al di là del nome dell'allenatore, è proprio il fatto che l'allenatore debba saper stringere i rapporti con i propri calciatori, così come era con Luciano Spalletti nello scorso anno. Ma guarda, l'allenatore viene rispettato dai giocatori in base al suo comportamento sul campo e fuori dal campo. Altri discorsi è inutile farli, cioè, noi non sappiamo quali sono i particolari del rapporto. È evidente che quello che si vede è una squadra scollegata, una squadra che ci dà l'impressione di non seguire il filo logico, una squadra che improvvisa, una squadra che ormai ti dà quell'impressione lì. Uno deve giocare a Napoli e dice: ma questi fanno anche delle cose belle, molto belle, poi fanno delle cose orribili. Prendono un gol contro la Union Berlino essendo in attacco su calcio d'angolo, quando c'è un solo giocatore che sta per partire disposto al contropiede e si deve fare una marcatura preventiva su quell'unico giocatore, ovviamente. Ieri prendono un gol contro l'Escupoli al 92esimo su una palla facile da leggere, nella quale la difesa non ha saputo posizionarsi. Queste sono mancanze tecniche, quindi il rispetto si guadagna con lavoro sul campo. Maurizio, Ti ringrazio. Sì. No, dicevo, al 13 novembre... Devo lasciarvi, ragazzi, perché ho impegni. Vai, Va bene, grazie mille, Maurizio, grazie, come sempre. Maurizio. Grazie, ringraziamo Maurizio Pistocchi. Tanto c'è tutta la lista dei convocati, vedi, del Sì. Napoli, quindi il nuovo allenatore del Vai, Napoli vai. dovrà, se mercoledì Parliamo dovesse anche al essere touch. poi a Castelvolturno, dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo, Politano e Raspadori, convocati da Spalletti in nazionale. Tra l'altro Meret infortunato. Se mi Quindi dici dov'è che... sul sito del Napoli. Sul sito del Napoli, che pensavo... poi lo riportiamo Anche noi. esattamente. Oltre a questi tre, io dico 4 perché Meret è infortunato e quindi comunque non sarà a disposizione, avremo Kajust in Azerbaijan, Svezia e Svezia, Estonia, Elmas in Italia, Macedonia e Macedonia, Inghilterra, Lobotka in Slovacchia, Islanda e Bosnia, Slovacchia, Ostigard, Norvegia, Faroe e Scozia, Norvegia, ovviamente Kvaratskhelia in Georgia, Scozia e Spagna, Georgia, Zielinski in Polonia, Repubblica Ceca e Polonia, Lettonia, Mati Olivera in Argentina, Uruguay e Argentina, Bolivia, Anghissà in Camerun, Mauritius e Libia, Camerun. Se a questi ci aggiungi che Demme si è fatto di nuovo male, Sì. Osimhen deve recuperare e quindi fare il suo lavoro Non c'è. personalizzato, mi sa che il nuovo allenatore con chi andrà a parlare in questi Ci giochi. portiamo Mario la Rui busta. anche se è infortunato Ma ieri, speriamo non sia nulla di grave, anche se... cioè restano Juan Jesus, Rachmani, facciamo i conti, i vari Gollini, Zanoli. A sinistra Mario Nessuno. Rui è infortunato, a centrocampo resta Gaetano perché tutti Sì. il resto sono in nazionale, davanti Lindstrom, che magari Che non- potrebbe anche andare però alla poi fine. se Simeone, Eh sì. sono questi, poi tutti i primi. Vabbè, con Tudor magari Simeone. Che tra l'altro già conosce, Esatto. quindi che Chissà già se conosce. poi riuscirà a trovare spazio. Però che cosa ha fatto Rudi Garcia stamattina? Caro Riccardo, ieri ha perso con l'Empoli. Sì. Tutto quello che abbiamo già raccontato e vi stiamo raccontando dalle ore 12 insieme a Riccardo Catapano, insieme ai nostri ospiti, con l'ausilio in cabina di regia di Emanuele Bernardo, e fino alle 20 di questa sera Rudi Garcia ha preso un aereo questa mattina e se n'è tornato a Nizza. Lascia Napoli, Rudi Garcia vola a Nizza e torna dalla sua famiglia in Francia. Eccolo qua, mentre sta mettendo la valigia all'interno dello scomparto, ha preso un volo diretto a Nizza in Francia, dove si riunirà la sua famiglia in attesa della comunicazione ufficiale del suo esonero. Sappiamo dirvi anche il volo preciso
che era la EEGU 04189 Napoli-Nizza, previsto inizialmente per le 10:10, è partito con un'ora di ritardo. Sì. Probabilmente anche Rudy Garcia aspettava il nostro Ilario Covino. Esatto. Stava andando, si stava un attimo dividendo tra l'aeroporto e Roma. Gli allenamenti del Napoli dovrebbero appunto riprendere tra domani e dopodomani, ma al momento sembra quasi certo che non sarà ovviamente Rudy Garcia a dirigere l'allenamento a Castelvolturno. Ma c'è anche un'altra notizia. Tu pensavi che Rudy Garcia, cioè ti rendi conto che De Laurentiis ha fatto perdere un record a Rudy Garcia? Perché se l'avesse esonerato un mese fa, lui avrebbe potuto stabilire un record. L'esonero di Garcia dopo 12 giornate non è un record per la squadra campione d'Italia. Prova, tu sei mente storica, hai sicuramente c'è un allenatore che ha fatto male con una squadra campione d'Italia, ti do anche l'indizio. Milan. Col Milan. Sì. Col Milan. Straniero. Ma epoca che E allora te lo dico, eccolo qua, l'esonero di Garcia dopo Tavares, 12 giornate, mantiene il record ancora in piedi in Serie A con i 3 punti, l'esonero più veloce per una squadra campione d'Italia è di Tabarez. Oscar Tabarez, che è esonerato dopo 11 partite soltanto per una, nella stagione. Per una, se no era ex ma un bel record avrebbe avuto Garcia. 96-97 se ne va Rudy Garcia senza il record, caro Riccardo. Peccato. Da dimenticare questa esperienza napoletana. Riccardo, però io non è che voglio essere l'uccello del malaugurio. Ma quando Rudy Garcia è stato annunciato come allenatore del Napoli, io ho subito detto no. Perché tu non puoi. Ma quest'estate pure lui era rimasto, non è che. No, quello era rimasto solo lui. Tu dopo tutti i no che aveva ricevuto Aurelio De Laurentiis. Però ci si poteva anche organizzare in maniera differente. Perché magari si è andato a prendere il 6° nome della lista. Sì, sesto, settimo. E oggi, stamattina, mentre arrivavo in redazione, ero ovviamente impegnato anche nella rassegna sito di questa mattina. Si parlava con Bruno Galvan anche della posizione di Micheli, perché Micheli è colui che a De Laurentiis ha consigliato il nome di Garcia. Tu che ne pensi? In realtà ne ha consigliati 8. Ne ha consigliati 8 nella lista, la però scelta sta De Laurentiis. No, io credo che Micheli, Micheli è per me un grandissimo professionista, per me un'eccellenza dal punto di vista dell'area scout del Napoli, in Italia in generale. Se chiedi però a Micheli poi di fare un lavoro diverso da quello che ha sempre fatto, non puoi aspettarti risultati immediati. Al Napoli è mancata una figura di raccordo, con buona pace per il buon Meluso, che resta secondo me un ottimo direttore sportivo, un'ottima persona, ma non ha avuto né il tempo né i poteri decisionali per dimostrare il suo lavoro. E quindi è anche questo. Lo stesso Micheli è uno che ti può proporre centinaia di nomi, però alla fine la scelta è di De Laurentiis, e De Laurentiis quest'anno non ha avuto chi consigliava, chi gli ha consigliato negli anni precedenti, quindi anche l'addio di Giuntoli è stato sottovalutato in casa Napoli. L'arrivo di un direttore sportivo, sapendo che Giuntoli andava via da febbraio, lo sapevi, il direttore sportivo doveva arrivare prima e doveva essere forse uno un po' più scafato da questo punto di vista, a questi livelli. Ripeto, per me Meluso è un ottimo direttore sportivo, ma in questo momento io il ruolo di Meluso non l'ho capito. Cosa fa Meluso in questo momento a Napoli? Se non ha potere decisionale? È perché comanda De Laurentiis, decide tutto lui. Per questo ti dico, quindi ecco perché secondo me arriva Meluso. Possiamo puntare il dito, però Meluso, però Micheli, tutto quello che volete, ma se la decisione quest'anno, e lo ripeto, è stato preso tutto da De Laurentiis, le scelte sono state fatte tutte da De Laurentiis. Nathan, che fortunatamente abbiamo scoperto essere un buon difensore. Caro Scatuozzo, così che ti chiami, visto che scrivi adesso escono tutti, io l'avevo detto con Ciro Novellino a guidare il gruppone, ti invito ad andare a riprendere le dirette dell'annuncio di Rudy Garcia, perché io lo dico, si vede che ultimamente non ci hai seguito abbastanza, perché io lo ripeto ogni volta che vado in diretta. Scusa se ti interrompo, vai. ma vuoi vedere la faccia di
Rudy Garcia. Ecco, un po' come la nostra in questo momento. La faccia di Rudy Garcia nel momento in cui ha capito. Ce l'hai alle tue spalle, alla tua sinistra. No, Non è no, ma te la quella, faccio, non è te la faccio vedere meglio. Guarda, te la faccio vedere eccolo qua. Ah. Quando Rudy Garcia ha capito che cosa stesse accadendo, questo è il volto di Rudy Garcia. Un po', cioè, come per dire, ma boh, cioè. Vabbè, però. No, lui era cosciente, Vabbè, secondo me. consapevole Era già cosciente e consapevole da già tempo. dalla prima sosta che Devo leggere anche un messaggio che mi è arrivato, tu lo sai che sono privato. sì, perché i club, gli amici dei club che chiamiamo durante le live salutiamoli, reaction, c'è salutiamoli. Enrico De Falco, che saluto, del club Napoli Nola, che mi dice: a noi non interessa vincere, ma le emozioni di partite emozionanti non ce le possono togliere. Napoli-Lecce Cavani, le sgroppate di Lavezzi, le rimonte folli. Chi sarà l'allenatore? Tudor può essere utile? Chiede Enrico De Falco. Se può essere utile o no, questo non lo sappiamo, ma di sicuro uno scossone doveva arrivare. Cioè, il cambio ormai era, ma te lo ripeto, è arrivato per me anche in ritardo. Ancora una volta questo cambio ormai era palese, anche perché lo scossone nel calcio a stagione in corso lo puoi dare solo in un modo, cambiando guida tecnica. È l'unico modo per farlo. Il problema di De Laurentiis è che non so cosa ha pensato dopo aver contattato inizialmente Conte nella sosta precedente, ricevendo no. Primi messaggi con Tudor che gli ha detto: voglio delle garanzie. Se tu lì hai deciso di mandarlo via, cosa ti aspetti nelle successive 6 partite da Garcia? Che ti fa un miracolo quando è stato sfiduciato ormai da tutti, te compreso che sei il presidente? Cioè, perché ha aspettato queste altre 6 partite? Cioè, per me De Laurentiis era preoccupato, ma già da settembre, perché il presidente De Laurentiis, che dopo Bologna-Napoli fa il tweet "Napoli riparte da qui", tu già sei consapevole delle difficoltà, dopo un pareggio tra l'altro, 0-0. Tu già sei consapevole che questa squadra è in difficoltà. Che ti aspetti? Che arriva la fata turchina e fa il miracolo? Nel calcio non è così. Il calcio, i miracoli si fanno con il lavoro, con dedizione, buttando il sangue sul campo, negli allenamenti, cosa che non è successa perché Garcia era sfiduciato e quindi è andato avanti a oltranza. La squadra si sentiva tranquilla perché tanto se noi sbagliamo la colpa è di Garcia. E questo è stato il problema che poi ha scaturito questa situazione del Napoli. Per questo dico, le scelte di De Laurentiis purtroppo quest'anno sono state fatte tutte con colpevolissimo ritardo. E infatti Gaetano Panico, per esempio, dice che Aurelio De Laurentiis è responsabile. Al tempo stesso Albert dice che è una società casinara, confusionaria, il problema è più complesso. Però prima di leggere questi messaggi, perché poi mi voglio intrattenere un pochettino e lo faremo dopo il nostro prossimo ospite, io sono contento di avere questo ospite in diretta perché innanzitutto, piccola parentesi che non interessa ovviamente al contesto Napoli, ma se io vado a raccogliere un premio così importante come quello che riceverò il 21 lo devo anche a colui che in questo momento è al telefono, perché il mio premio riguarda ovviamente la stagione passata e sulla panchina della Juve Stabia nella stagione passata c'era mister Walter Alfredo Novellino. Ciao mister! Buongiorno mister. Ciao Ciro, grazie dei complimenti, ma il merito è tutto tuo. grazie mister, qua non si capisce niente. De Laurentiis che manda via con un mese di ritardo Rudy Garcia, probabile che possa arrivare Igor Tudor. Che pensi mister? Ma io credo che il Napoli tutti ci aspettavano che si ripetesse, no? Sì. Ma scusa un attimo perché... Ciao, come stai? Puoi chiudere, grazie, per favore? Sì. Scusami, scusami. Sì, mister, tranquillo. Tutti si aspettavano che Napoli riuscisse a ripetersi, ma come tu sai meglio di me, ripetersi è sempre difficile. Forse Garcia non è entrato nelle grazie, tra virgolette, dei giocatori, non è saputo entrare nelle grazie, perché credo che era facile, no? Entrarci, perché il Napoli è una squadra che ha dei giocatori, anche in questo momento secondo me è una squadra fortissima, e anche non ha saputo forse entrare, non ha saputo dare quello che tutti si aspettavano. È ovvio che alla fine, come tu ben sai, pagano
pagano gli allenatori, ecco. Però mi aspettavo una formazione diversa, no? Perché Sì. forse l'Empoli è stato non tra virgolette, si pensava che l'Empoli fosse una squadraccia, invece è una squadra ben allenata, è una squadra che ha dei giovani importanti. Io come allenatore non voglio offendere nessuno, però avrei dato una conferma a Kvaratskhelia e Zelinski in panchina. Insomma, io avrei messo la formazione migliore. Mister, scusa se ti interrompo, ma a proposito di questo, dato che ieri io ho avuto l'impressione 4-2-3-1 che non aveva mai voluto utilizzare, fuori Kvaratskhelia e Zelinski, ma non è che è arrivato un po' alla sfida con De Laurentiis ieri, Rudy Garcia? Sì, secondo me sì, perché questo, il 4-2-3-1 è stato sempre il suo gioco, però bisogna dirlo, Però cambiare così, tanto per cambiare, dopo che avevo ottenuto il 4-3-3, dava un po' di continuità. Non capisco questo cambio di rotta, non riesco a capirlo. Forse lui voleva dimostrare che anche senza alcuni titolari in questo momento la squadra vincesse lo stesso, ma io credo che il Napoli non può prescindere dai giocatori di qualità, come Zelinski, come Kvaratskhelia, come Politano, e forse è riuscito a dare quello che il presidente, per entrare nelle grazie dei giocatori, perché i giocatori infatti io non credo che i giocatori non vogliono vincere le partite, i giocatori vogliono vincere le partite, è chiaro che anche noi alle volte commettiamo dei errori, tra virgolette. Mister, da allenatore subentrante, vedendo anche quelle che sono state le difficoltà fino a questo momento del Napoli, secondo me sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale, al netto di un calendario che sarà molto complicato, quale dovrà essere il primo passo, il primo obiettivo che il nuovo tecnico che si siederà sulla panchina del Napoli dovrà avere? Beh, è quello di avere un grande dialogo con la squadra e avere le possibilità di poter parlare, di coinvolgere nel progetto, ma che già un progetto già avviato da tanto tempo, di aiutarli a ritrovarsi nel progetto in cui loro hanno vinto un campionato, dopo hanno disputato dei grandi campionati quel 4-3-3. E secondo me dare fiducia ai giocatori che in questo momento qualcuno può essere un attimino, tra virgolette, in difficoltà, e l'allenatore sono convinto che ha bisogno lui dei giocatori, tra virgolette, i giocatori più rappresentativi, e parlarci e coinvolgersi nel progetto che ha l'allenatore. Il rapporto con la squadra, Riccardo, io ho avuto l'opportunità e il piacere di stare con mister Novellino quasi 2 anni insieme a lui alla Juve Stabia e lo vedevo lavorare quotidianamente anche nel rapporto con la squadra. Pensa che mister Novellino faceva il torello insieme ai nostri calciatori lo scorso anno. Mister, però ho un'altra domanda da farti, perché il rapporto con la squadra ovviamente è importante, però nell'ultimo mese sostanzialmente abbiamo visto un Aurelio De Laurentiis presente fin troppo onestamente intorno al terreno di gioco. Mister, ma un presidente così presente può creare, più che tranquillizzare gli animi, qualche problema? Ma guarda Ciro, io il presidente presente forse lui l'ha fatto in buona fede, l'ha fatto per aiutare Garcia, perché Garcia, se noi ricordiamo bene, ogni sostituzione che faceva un giocatore se la prendeva con lui, e io credo che la presenza della società sia dovuta a questo, ad aiutarlo l'allenatore. Forse Garcia non è entrato subito nelle grazie dei calciatori, è questo che mi dispiace, perché noi allenatori prima di tutto noi studiamo psicologia, studiamo a Coverciano, e anche i 9 metri di lavoro, secondo me, ecco, forse è mancato anche questo. Io mi ricordo Garcia quando è subentrato a Spalletti a Roma, era tutto un altro Garcia, non era questo
che stiamo un attimino vedendo, e mi dispiace perché è un collega, bisogna aiutarlo, ma d'altronde quando è una partita così importante e tu pensi che l'Empoli è una squadra che deve lottare per non retrocedere, un po' di rispetto in più secondo il mio punto di vista ci vuole, ecco. A questo punto la domanda delle domande è una, perché sono tanti i nomi che circolano per la sostituzione di Garcia. In pole position sembra esserci Igor Tudor, che però andrebbe un po' a rompere con quella che è la continuità tattica di questo Napoli. Si parla dei fratelli Cannavaro, ovviamente Fabio con Paolo Cannavaro, il ritorno di Walter Mazzarri. Ci sono idee, mister, in questo momento tante, però quasi tutte differenti tra di loro, sintomo ancora di un po' probabilmente di confusione in questo momento per quanto riguarda De Laurentiis. Ma guarda, io credo che De Laurentiis non è uno stupido. De Laurentiis sicuramente sa che Tudor ha fatto una difesa 3 tutta diversa, certo. E se vuole chiaramente avere un proseguo con Tudor deve fare un discorso biennale. Esatto. In questo momento io credo che l'allenatore più ideale è quello che fa un 4-3-3, che la squadra, non dimentichiamo, col 4-3-3 sono 2-3 anni che sta giocando, sta giocando alla grande, insomma, meno di quest'anno, tra virgolette. Io credo, ecco, i fratelli Cannavaro intanto mi sono simpatici, ecco, come traghettatore potrebbero farlo loro. Con Mazzarri è più 3-5-2, torniamo al discorso di Tudor. Io credo che, ecco, poi onestamente non conosco le cose, ci vuole un allenatore che conosce il 4-3-3 bene, ma secondo il mio punto di vista ci vuole un allenatore che entra dentro nella testa dei calciatori, secondo il mio punto di vista. Io ho preso la Juventus che era all'ultimo posto, io sono entrato dentro la testa dei giocatori, siamo arrivati noni, mi sembra, e questo abbiamo fatto un grande campionato, perché al di là del costo tattico è coinvolgere nel proprio progetto di una persona, insomma, è entrare dentro alla squadra, secondo il mio punto di vista. Grazie mister. Grazie a voi, buona giornata. Ciao mister, Grazie, ci sentiamo mister. poi in privato. Un abbraccio a mister Walter Alfredo Novellino. Grazie a mister Novellino. Fra 10 minuti. Quindi il premio a merito del mister. Premio, semplicemente che siete omonimi. Novellino al quadrato abbiamo fatto adesso. L'abbiamo fatto per tanto tempo, Novellino al quadrato, per 2 anni in quel del Menti. Fra 10 minuti. Ah, ok, non fra 10, abbiamo accorciato i tempi. Abbiamo accorciato i tempi. Sì, io pensavo già Ilario. Ce l'abbiamo fra 2 minuti. Ah, tra 2 minuti, allora. Tra 2 minuti perfetto. andiamo in quel di Roma. Però io volevo prima, perché me li sono conservati. Ma no, vabbè, manco fra 2 minuti. Emanuele Bernardo, efficienza massima. Allora te li leggo dopo, nel senso. Tanto abbiamo Perché tempo. abbiamo un bel po' di voglia tempo. che ci abbiamo tempo. E quanto tempo, fino a stasera alle 8 avete voglia di sentirci chiacchierare. A proposito, fino alle ore 14 il sottoscritto con Riccardo Catapano, alle 14 c'era il testimone della conduzione al nostro Riccardo Catapano, con lui ci sarà Alessandro Marrazzo e via via ci alterneremo fino a questa sera insieme a Dino Viola, credo anche Claudio Lusso. Solo che abbiamo la rosa profonda. Abbiamo una rosa ampia. Se no, abbiamo una rosa per fare turnover, sì. All'esterno della Filmauro oggi che cosa abbiamo pensato di fare? Lo abbiamo messo in un treno, lo abbiamo spedito in quel di Roma. Ecco, detta così però. Detta così, lanciato, spedito. Fiondato in quel di Roma il nostro Ilario Covino. Ilario, ciao, ben trovato. Ciao Ilario. Ciao ragazzi, buongiorno a voi e a tutti i nostri telespettatori. Siamo all'esterno della Filmauro, della nuova sede della Filmauro. Sento un po' di ritorno, non so se voi mi sentite bene. Ti sentiamo benissimo, sentiamo anche le macchine che passano. Ok, perfetto. C'è un po' di confusione perché stanno facendo i lavori della metropolitana qui ecco. a Roma. Siamo nella nuova sede della Filmauro, qui a Piazza Venezia. C'è dentro il Napoli, questo è poco ma sicuro, perché è passato anche prima Nicola Lombardo, quindi è praticamente ufficiale. Dovrebbe arrivare, ci dicono qui dall'esterno, anche Igor Tudor. Siamo arrivati da poco, siamo qui, al momento
non c'è tanto movimento. No, Ilario, quindi siamo in ho attesa. capito bene, dovrebbe arrivare proprio Igor Tudor lì negli studi della Così ci Fiumara. hanno detto. Così ci hanno detto. Riccardo, questa è una notizia. Questa è una notizia molto importante che va a confermare quanto abbiamo detto. In questo momento Tudor è l'uomo in pole position, ovviamente, per sostituire lo stesso Rudy Garcia, sempre in attesa di quello che poi sarà il comunicato del Napoli per quanto riguarda l'esonero di Garcia. Immagino che Laurentiis sia arrivato di buon mattino lì alla Filmauro, come abbiamo testimoniato, quindi ancora, Partito alle 8, ancora non si è visto esattamente, sarà molto indaffarato all'interno di quelli che sono i suoi studi. Io ovviamente ringrazio anche Ilario per il poco preavviso con il quale si è fiondato, Cioè, lanciato in quel di Roma alla Filmauro. A questo punto, Ilario, io amplio anche quello che è il raggio della nostra discussione, perché voglio chiedere a te, ovviamente insomma è abbastanza scontato ormai l'esonero di Garcia anche per i risultati che sono venuti fuori, e ti chiedo anche di Igor Tudor a questo punto. Quali sono le tue considerazioni su questo nome, se credi che possa essere anche l'identikit giusto per questo Napoli, per il vestito che il Napoli di fatto ha indossato per tutti questi anni e con Tudor probabilmente andrebbe, non dico a svestire, però magari indossare in maniera diversa. Sarebbe comunque una mini rivoluzione. Sì. Personalmente credo che comunque dopo Napoli-Fiorentina non sia arrivato Igor Tudor, proprio perché non fosse questa la volontà di Aurelio De Laurentiis, se non per un nome forte come quello di Antonio Conte. Tudor è un allenatore che può rivoluzionare questo Napoli. Secondo me sulla carta avrebbe anche i giocatori per fare il suo 3-5-2-3-4-1-2. Gli mancherebbe sicuramente un centrale di difesa, come ben sappiamo, e quindi bisognerebbe intervenire nel mercato di gennaio, e andrebbe a sacrificare forse quello che oggi è l'uomo più in forma del Napoli, che è Matteo Politano, che in questo modulo non trova una collocazione precisa. Ovviamente Ilario Covino lì all'esterno della Filmauro ci racconterà nel corso di questa lunga giornata tutte le ultime novità che riguarderanno l'esonero di Rudy Garcia e il nuovo allenatore Igor Tudor. Ovviamente Ilario, poi noi penderemo dalle tue labbra, quindi tu chiedici la linea quando vuoi, ogni frangente, ogni assolutamente, minuto, secondo. Poi tu tra l'altro farai un po' di ping pong tra qui, faremo anche le dirette su TikTok, no? Giusto Ilario? Perché noi siamo anche su tutti i social. Noi siamo ovunque. Noi siamo ovunque. È nel nostro nome, no? Calcio Napoli 24 è ovunque, tutte le ore del giorno, ma anche su tutti i social, su tutte le piattaforme, sul sito, eccetera, eccetera. Però mi sa che Ilario Covino si è suonato la zappa sui piedi, perché ha detto Calcio Napoli 24, quindi vuol dire che lui non finisce alle 20, ma finisce domani mattina alle direttamente. 20 di domani. Cioè domani, quando la premiata coppia Novellino Catapano sarà qui di nuovo in conduzione, tu sarai ancora in quel di Roma per raccontarci dall'esterno della Filmauro. Scherzi a parte, Ilario, facciamo nuovamente un riassunto di quelle che sono le notizie che ci hai detto in apertura. Quindi hai visto Nicola Lombardo arrivare lì, De Laurentiis è arrivato, cosa ti hanno detto? E poi ci hai detto la notizia, secondo me, è che probabilmente è in arrivo anche Igor Tudor lì negli studi negli uffici della Filmauro. Allora, ricapitolando, De Laurentiis con Nicola Lombardo è arrivato di buona mattina, come avete detto prima. Pochi minuti fa si è affacciato sostanzialmente, quindi noi siamo all'esterno. Ti ha visto? Siamo riusciti. Non ci ha visto, noi abbiamo visto lui per pochissimi secondi, poi è rientrato subito dentro. Voci dall'esterno e da Palazzo Bonaparte, perché questa è la nuova sede del calcio Napoli, ci dicono che potrebbe arrivare anche Igor Tudor. Noi siamo qui in attesa e lo aspettiamo nel caso a braccia aperte. Ilario, ma riesci a farci vedere la finestra dove si è affacciato De Laurentiis? Ora non voglio metterti in difficoltà. È complicato perché dovrebbe essere sull'interno. Nicola Lombardo è sceso giù. Perché c'è diciamo l'androne del palazzo e l'abbiamo intravisto. Ok. Riccardo, hai altre domande per Ilario? No, io attendo quelle che saranno tutte le news su TikTok. Di che si parla
naturalmente di Igor Tudor, della reazione anche dei tifosi, perché poi su YouTube potete vedere, sul canale YouTube di Calcio Napoli 24, potete recuperare il video fatto da Marco Lombardi della reazione dei tifosi ormai Sì, lo mostreremo più tardi. quasi ufficiale esonero di Rudy Garcia, diciamo questa sorta di saluto, quindi parleremo anche di questo, parleremo con i tifosi, interageremo con tutti i nostri follower per capire qual è il sentimento dei tifosi del Napoli in questo momento. E allora per il momento e solo per il momento ringraziamo Ilario Covino, che ovviamente ci chiederà la linea appena lo riterrà opportuno, altrimenti andremo avanti di ora in ora, ci sentiremo fra un'oretta circa. A dopo, buon lavoro. Ciao Ilario, grazie ad Ilario Covino. Quindi Riccardo, la notizia è, secondo quanto ha appreso Ilario Covino dall'esterno dei nuovi uffici della Filmauro, è atteso Igor Tudor lì proprio negli uffici della Filmauro. Assolutamente, c'è anche la conferma tra l'altro di TMV che insomma conferma quanto abbiamo detto poc'anzi con il nostro Ilario Covino, incontra l'agente Tudor, possibile anche la presenza del croato stesso. Vedi? Per muoversi anche Tudor mi sa che le cose stanno procedendo abbastanza spedite. Probabilmente c'è quasi l'accordo o quantomeno la volontà di trovarlo, questo accordo tra le parti. E allora, caro Riccardo, io ce li ho qua perché i nostri amici a casa stanno scrivendo un bel po' di messaggi. E allora comincio da questi. 2 nomi che non sono usciti ancora accostati al Napoli in questo momento, anche se poi stiamo dicendo di Igor Tudor vicino alla panchina. Raffaele Mellino ti chiede di Sousa, mentre Tonino 66 Roberto Di Matteo. Non sono nomi che in questo momento sono nella cerchia del Napoli. Sousa esonerato dalla Salernitana, tra l'altro c'è il nuovo regolamento, non ricordo qual è la data in cui è stato esonerato Sousa per poter allenare nuovamente una squadra, ma non credo che sia ad oggi un profilo che il Napoli sta nuovamente cercando. Aveva trattato, però trattato c'è stato tutto quel casino uno dei tanti, e Di Matteo francamente non... Assolutamente d'accordo con te. In questo momento non mi risulta, ecco, che il Napoli abbia sondato Roberto Di Matteo, che qui a Napoli ovviamente ci ricordiamo molto bene, visto che l'eliminazione in Champions con quel Chelsea venne proprio ad opera di Roberto Di Matteo, e poi si laureò tra l'altro campione d'Europa con quel Chelsea, però ad oggi non mi risulta, ecco, che Di Matteo sia un nome sondato da De Laurentiis. Si parla di traghettatore, ovviamente, l'attesa ovviamente di capire anche l'eventuale accordo che ci sarà con il nuovo allenatore del Napoli, però Sandro Zaganella, per esempio, dice ma con Mazzarri, che è uno dei nomi usciti, addirittura si può andare direttamente in B, e Salvatore Onina gli fa eco. Addirittura in B. Ma io capisco questo pessimismo dettato anche da una situazione... L'ottimismo è il profumo della vita. Sicuramente in questo momento bisogna essere realisti, né ottimisti né pessimisti. La realtà è che è un Napoli in difficoltà, che le scelte di De Laurentiis non hanno pagato e che in questo momento sei costretto a trovare un piano B, che è comunque un piano B di emergenza, perché non è un piano B che magari convince a tutto tondo, qualsiasi esso sia, che sia Tudor per il modulo diverso, Cannavaro per la poca esperienza, Mazzarri, Ballardini, Giampaolo, eccetera eccetera eccetera. Sono comunque delle alternative, in questo momento non convincono tutti. Forse quello che si avvicinava era Conte, ma neanche tutti convinceva Antonio Conte, e comunque ha detto di no al Napoli. Francamente retrocessione, ragazzi, no, capisco poi tutto il pessimismo, la retrocessione no. Certamente il nuovo allenatore, lo ripeto ancora una volta, non avrà un compito facile, proprio perché De Laurentiis si è andato ad impelagare in una situazione cronologicamente totalmente errata, perché decidere di esonerare adesso Garcia, che lo ripeto merita l'esonero, per carità, io non sto cercando di difendere Garcia, non difendo nessuno, non difendo i giocatori, non difendo Garcia, non difendo soprattutto De Laurentiis che ha fatto queste scelte, ma il nuovo allenatore sarà messo in una condizione tale di un lavoro complicatissimo da fare, quindi dobbiamo anche mettere in conto che la partenza del nuovo allenatore tra calendario, tempistiche nazionali potrebbe essere molto a rilento. Voi ve lo ricordate quando arrivò Gattuso qui a Napoli dopo Ancelotti? Le prime partite le perse Gattuso, fece male, perché rifece quella che era la preparazione, tant'è che il Napoli Gattuso poi verso fine campionato iniziò ad ingranare, iniziò a giocare meglio, vinse tra l'altro anche la Coppa Italia. Io credo che scegliendo un giocatore come Tudor, un allenatore come Tudor,
che di fatto va a rompere quello che è la continuità tattica, un po' come fece Gattuso, perché Ancelotti giocava con un altro sistema di gioco, Gattuso poi riportò il 4-3. Io penso che scegliendo Tudor avrà gli stessi problemi iniziali, quindi ci sarà bisogno di tempo. E l'unica cosa da non chiedere a Tudor, seppur dovrebbe essere la cosa più importante, non sarà quella dei risultati, ma di riassemblare la squadra nel minor tempo possibile. Poi ci auguriamo che i risultati possano arrivare con l'Atalanta, con il Real Madrid, che Tudor o chi per lui le possa vincere tutte. Però bisogna essere consapevoli che scegliendo Tudor in questo momento, credo che il primo lavoro che Tudor debba fare, ancor prima del lavoro tattico, sia sulla testa dei giocatori. Assolutamente d'accordo. Albert dice che abbiamo una società casinara e confusionaria. Il Quest'anno problema... sì, quest'anno sì. Ti finisco il messaggio perché fa una considerazione giusta, secondo me. Il problema è più complesso. Non si risolve niente cambiando l'allenatore. E i giocatori, se non corrono nemmeno con un altro allenatore, che si fa? Il dubbio è quello, però come ti ho detto prima, adesso metti i calciatori, tra virgolette, spalle al muro, perché non hanno più alibi. Che l'alibi prima era Garcia. Non si trovano con Garcia, non si allenano, cioè... Su una cosa sono certo, Tudor dal punto di vista degli allenamenti è un martello. Cioè è uno che lavora sulla tattica, ma veramente H24. E quindi da questo punto di vista io credo che il Napoli debba essere una squadra, e l'ha dimostrato nel recente passato, che nel corso degli allenamenti deve essere perennemente spronata, perennemente sotto l'attenzione dell'allenatore. Cioè il Napoli l'anno scorso di Spalletti, ma ancora prima con Sarri, ma anche con lo stesso Gattuso, era un Napoli che negli allenamenti praticamente non rifiatava mai, ripetizioni continue, erano squadre che giocavano a memoria, ma la memoria arriva dal lavoro quotidiano sul campo, cosa che con Garcia è stata fatta in maniera diversa, perché si è lavorato di più dal punto di vista aerobico, si è lavorato con i lavori a secco, si è lavorato poco al video, si è utilizzato poco il match analyst, e quindi è una tipologia di lavoro diverso, e credo che la tipologia di lavoro di Tudor sia più confacente al Napoli rispetto a quella di Garcia. L'unico dubbio è capire che tipo di squadra e di gioco avrà in mente Igor Tudor, che fino adesso ci ha mostrato una tipologia di calcio, una tipologia di gioco per quanto importante e che ha raccolto ottimi risultati, che però al momento, almeno sulla carta, sembra essere differente da quella dimostrata da Napoli. Poi magari Tudor arriva qua e dice: io lo posso fare anche con il 4-3-3, questo sistema di gioco. Poi i moduli lasciano veramente il tempo che trovano, dipende dall'interpretazione che fai del modulo, perché il Napoli, sì è vero, parte col 4-2-3, ma in fase di possesso quando mai è 4-3-3 il Napoli? Infatti. Il Napoli attacca, difende a 3 se non a 2, perché lascia due centrali con gli esterni altri, quindi quello si può fare. Certo, giocando con un 3-4-2-1 ci sono calciatori nella rosa del Napoli che vanno penalizzati, perché Politano dovrebbe giocare un po' più centrale e secondo me vai a penalizzarlo. Se giochi a 4 a centrocampo, a meno che non ti inventi qualcosa a sinistra, uno tra Lobotka, Zielinski e Anghissà, però non col 2-1 puoi rilanciare l'Instro. Puoi rilanciare l'Instrom, ma Mike Kvaratskhelia è più al centro, quindi dovrei vedere un Kvaratskhelia diverso. Hai Kvaratskhelia all'Instro, ma alle spalle di Osimhen. Potresti veramente avere un po' più spazio con Raspadori in quel caso. Cioè, ci sono tante soluzioni che poi, qualora fosse Tudor e qualora utilizzasse il 3-4-2-1, andremmo poi ad analizzare con lo stesso allenatore. Tony Redgrave dice che Tudor gioca sì con la difesa a 3, ma utilizza anche il 4-3-2-1, secondo lui. Sì, ha giocato anche con la difesa a 4 Tudor. Mi dispiace contraddire Dreaman 84, deluderlo, ma è impossibile prendere Benitez in quanto allena il Celta Vigo. In questo momento non è pista percorribile. Nando DF, Riccardo, ho un solo nome, Calzona, però forse c'è paura o timore di venire. Io sono d'accordo con te, anche a me piacerebbe, cioè tra le varie scommesse io farei quella di Calzona, sì, io sono d'accordo con Nando, l'ho detto già in tempi non sospetti alla scorsa sosta, quando si parlava dell'esonero di Garcia, e io dissi sì, va fatto adesso e prenderei Calzona, quando si parlava ancora di Conte, cioè io Calzona ho detto anche meglio di Conte all'epoca, per quello che secondo me è la tipologia di filosofia del Napoli, perché ha i giocatori adatti per Calzona. Certo è una scommessa, perché poi Calzona sta facendo molto bene con la Slovacchia, tra l'altro è molto vicino alla qualificazione ad Euro 2024, però insomma allenare il Napoli è diverso, però lui conosce il Napoli.
conosce i Assolutamente. metodi di allenamento di Spalletti, Ma di poi Sarri. magari si porta dietro Hamsik. Si porta magari dietro Hamsik, avresti Lobotka finalmente a fare il vero Stanislav Lobotka, che quando Lobotka gira il Napoli è tutta un'altra squadra, perché è inutile nasconderci. Io Calzona sarei ben favorevole a vedere Calzona sulla panchina del Napoli, non l'ho mai nascosto. Va capito A, se l'idea piace a De Laurentiis, B, se Calzona è disposto a venire a Napoli, dopo che comunque per 2 volte ha salutato Napoli e adesso sta facendo la sua carriera da CT, e 3, bisogna vedere la Slovacchia che fa, se la Slovacchia è disposta Sì. a questo doppio ruolo eventuale di Calzona. Quindi sono 3 interrogativi, in questo momento non facili, però da quello che ci risulta Calzona non sembra essere ai vertici delle possibilità. C'è Tudor, poi si parla di Mazzarri, Cannavaro e poi tanti altri nomi, da Ballardini a Giampaolo, lo stesso Calzone, eccetera, eccetera. Un nome che non abbiamo fatto, caro Riccardo, dall'inizio di questa lunga diretta di oggi è un allenatore straniero che in Argentina ha fatto benissimo, con il River Plate ovviamente. Sto parlando di Gallardo. Ecco, è un allenatore che sicuramente farebbe un bel gioco, un bel calcio, però viene da un altro mondo e non sappiamo se riuscirebbe ad adattarsi immediatamente al calcio italiano con le sue idee, perché il calcio italiano è tutta un'altra cosa rispetto a quello argentino. Sarebbe affascinante l'idea di un argentino. Un rischio. Sarebbe un rischio, ovviamente, un grandissimo rischio. Sarebbe però anche affascinante. Credo che Gallardo sia un ottimo allenatore per quello che ha dimostrato a River Plate, ha un gioco comunque molto propositivo, spettacolare. Però io mi rifaccio alle parole di De Laurentiis quando fu intercettato alla Luis. Allenatori che conoscono il campionato italiano. Allora Gallardo non solo il campionato italiano, il calcio europeo non conosce, cioè meglio, non ha avuto esperienze nel calcio europeo, quindi se io mi rifaccio alle parole di De Laurentiis sarei molto sorpreso. Non che De Laurentiis non ci abbia abituato a sorprenderci, basta pensare a quest'estate, quando a Rudy Garcia tutto sembrava pronto per Galtier, poi è stato annunciato Garcia, tutto sembrava pronto per Massara ed è stato annunciato Meluso. Quindi non sarei sorpreso, però non penso che De Laurentiis vada a fare questa tipologia di scommessa, seppure è un nome sicuramente intrigante quello di Caro Gallardo. Stefano Della Volpe, purtroppo anche se fa un bel gioco e a Napoli paga chi sa fare un bel gioco, è difficile puntare su Gallardo. Mourinho libero a fine stagione, No, ADL no, ne è no. consapevole, dice Salvatore Onina. No, vi prego, no, ma Mourinho no, cioè, allora, smettiamo proprio di giocare, cioè noi che siamo squadra giochista prendiamo un allenatore che forse dopo Allegri è l'antigioco, no. Ma poi immaginate Mourinho e De Laurentiis insieme, e solo quello mi farà brividire. Mamma mia, durano No. 5 minuti a tavola. Hai visto il derby ieri, una cosa penosa. Luciano Mancino. Per il Napoli serve un allenatore piccolo per fare grande il Napoli. Grandi nomi li abbiamo avuti e non hanno portato niente di buono. Anche questa è una considerazione che va fatta, perché effettivamente, anche se poi va detto che Luciano Spalletti non è un allenatore piccolo, che Luciano Spalletti è un grande allenatore comunque, però effettivamente è una costante, no? Questa nel corso degli anni con Aurelio De Laurentiis presidente. Allora, al di là degli scherzi, Zenga, Sonetti, dice qualcuno. Vediamo. È inutile fare tanti nomi. Peppe Ruoto lo dice, ha già scelto De Laurentiis, il prossimo allenatore è Igor Tudor. Sembra di sì, Peppe però Azzurro. mai dire mai. Peppe Azzurro, centrocampo, ultimamente un po' fragile. Anch'issa tiene troppo palla e sbaglia. Anche se è totalmente fuori condizione, non è che tiene troppo palla, è in una grossissima difficoltà a coprire quella zona di campo. Sembra veramente il lontano parente, complice una condizione sicuramente non ottimale, reduce anche lui da un infortunio. Alla fine la differenza in una squadra può sembrare banale, ma se ti gira il centrocampo ti gira la squadra.
Tant'è che quest'anno, quando sono arrivate le prestazioni buone del Napoli e quando Lobotka è salito in cattedra, Zielinski ha fatto ottime partite, quando Anghissà o Caiusto tipo a Verona hanno disputato ottimi incontri. Anghissà in questo momento penso che sia un po' l'emblema delle difficoltà che sta avendo il Napoli di Garcia e del downgrade rispetto all'anno precedente. È un calciatore irriconoscibile e francamente mi stupisce anche come lo stesso Garcia stia insistendo in queste partite sempre con Anghissà, che ha quasi 30 minuti, 40 minuti di autonomia, poi dopo va in grossissima difficoltà, seppur lui è uno degli uomini di fiducia di Garcia dai tempi del Marsiglia. Sono anche queste scelte che secondo me a un certo punto sono incomprensibili da parte di Garcia. Se vedi che un calciatore è in difficoltà lo fai riposare, però poi mi fai riposare Kvaratskhelia e Zielinski dicendo che anche loro hanno bisogno di tirare il fiato, e non fai riposare Anghissà che nelle ultime partite praticamente è durato 40 minuti e poi è stato deleterio quasi sempre. Quindi c'è davvero delle scelte incomprensibili con Garcia. Noi abbiamo parlato di confusioni De Laurentiis, penso che più di Garcia in questo momento non ci sia nessuno di più confuso, quindi la scelta dell'esonero è in questo momento inevitabile da parte di Garcia, ma lo ripeto ancora, è arrivata con colpevole ritardo da parte di De Laurentiis. E allora, cosa abbiamo fatto questa mattina? Abbiamo deciso di passare un'intera giornata con voi, provare a raccontarvi un po' tutto quello che sta accadendo, no? Dalla giornata di ieri. Abbiamo cominciato alle 12, lo resteremo in collegamento con voi in diretta live, alternandoci qui nella conduzione fino alle ore 20 di questa sera per accompagnarvi nel racconto di quella che appunto è la giornata dell'esonero di Rudi Garcia e dell'arrivo, si presuppone, del nuovo allenatore Igor Tudor. 13:33, andiamo a fare con Riccardo Catapano un riassunto di quelle che sono le notizie che appunto sono arrivate da questa mattina, quelle in nostro possesso, con il recap di Ilario Covino che appunto ci ha dato una notizia e del possibile arrivo di Igor Tudor in giornata a Roma alla Filmauro. Riccardo, lascio la parola a te. Abbiamo sentito anche Felice Piccolo, Pistocchi, Novellino. Andiamo a fare un riassunto di quelli che sono gli argomenti. Poi più tardi, tra una ventina di minuti circa, ci andiamo a sentire anche Marco Lombardi, che è andato in giro per Napoli, è andato a sentire anche la voce di tifosi in giro per Napoli proprio sull'addio di Rudi Garcia e l'arrivo di Igor Tudor possibile, probabile sulla panchina del Napoli. Se vuoi fare un recap, ovviamente si parte da ieri, dalla sconfitta contro l'Empoli, che ha sancito il termine ultimo dell'avventura di Rudi Garcia a Napoli che tra l'altro poi ha indetto il silenzio stampa, che io nel mio piccolo continuo a non concepire il silenzio. Io sono sempre stato contro il silenzio stampa, francamente sempre stato non lo contro. Capisco. E detto questo, poi un De Laurentiis furibondo, ha abbandonato il Maradona dopo aver avuto alcune discussioni ovviamente con i suoi collaboratori. Questa mattina la partenza di De Laurentiis dall'hotel da Napoli per arrivare a Roma, negli studi della Filmauro, dove c'è il nostro Ilario Covino che ci ha testimoniato insomma la presenza delle alte sfere della società azzurra. In questo momento si sta valutando il modo dell'exit strategy dal contratto di Garcia, anche perché ci sono delle clausole comunque in favore del Napoli, una su tutte quelle della cessazione del rapporto dopo un anno nonostante il biennale con opzione. Adesso si sta cercando di capire e ragionare anche sull'eventuale buona uscita al posto dell'esonero per una cessazione del rapporto in maniera consensuale per entrambi, appunto con una buona uscita. Vedremo quello che ovviamente i legali stanno facendo. Detto questo, Napoli che lavora poi sulle altre piste, un nome su tutti è quello di Igor Tudor. Il nostro Ilario in quel di Roma ci ha raccontato come probabilmente oltre all'entourage di Tudor che è atteso nel pomeriggio a Roma potrebbe esserci lo stesso tecnico croato, che potrebbe quindi avere un faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis. Lui è già stato contattato nella scorsa sosta per nazionale dopo il no di Conte, ha preferito aspettare un po' di tempo perché cosa non quadra con Igor Tudor? La tipologia di contratto. De Laurentiis vorrebbe offrirgli 7 mesi di contratto, quindi fino a giugno, con la possibilità poi di rinnovo biennale con clausola unilaterale in favore del Napoli, ergo legacy traghettatore da qui a fine stagione, poi si vede quello che succede. Tudor non è di questa idea, gli piacerebbe ovviamente allenare Napoli, non sarebbe un problema dal punto di vista del modulo eccetera eccetera, però pretende almeno un biennale garantito
E quindi questo è il primo scoglio da superare. Vedremo se De Laurentiis utilizzerà le carte giuste per convincere l'ex allenatore di Verona e dell'Olympique Marsiglia. Sullo sfondo restano i nomi di Cannavaro, di Mazzarri e poi tante altre idee che in questo momento però sembrano essere un po' più lontane, da Calzona, da Ballardini, passando per Giampaolo. Voi avete parlato anche di Gagliardo, di Lopetegui, insomma tantissimi nomi sullo sfondo. In questo momento diciamo che il novero dei papabili sostituti di Rudi Garcia è quello che vede Tudor al vertice di questa piramide, con Mazzarri e Cannavaro, seppur non ci sono stati dei contatti veri e propri con Fabio Cannavaro. Questo ci aiuta a dire come in questo momento la volontà di De Laurentiis sia quella di convincere Tudor, che è il nome in testa al presidente del Napoli. Qualora poi non dovesse esserci un accordo, ma per muoversi lo stesso Tudor secondo me si è abbastanza avanti nelle discussioni, qualora poi dovesse saltare clamorosamente la pista Tudor, allora poi De Laurentiis andrebbe a valutare i nomi di Mazzarri, Cannavaro, Calzone, eccetera eccetera, chi più ne ha più ne metta. Fatto sta giornata sicuramente ricca di impegni per De Laurentiis, che tra l'altro incontrerà quest'oggi l'entourage di Tudor, ma poi nel pomeriggio, come abbiamo scoperto, anche altri impegni istituzionali. Discuterà con i suoi legali della nuova legge per quanto riguarda i lavori e la vendita degli impianti sportivi. Si parlerà anche di spettacolo, in questo caso della serie TV Vita da Carlo con Carlo Verdone, che è stata prodotta proprio dalla Filmhouse. Insomma, ci sono tanti appuntamenti in agenda per De Laurentiis, che è andato a Roma non solo per la questione allenatore, perché il ritorno a casa, perché alla fine gli affari di De Laurentiis continuano ad essere a Roma, cosa che io continuo a non capire anche questa, se il presidente del Napoli ci servirebbe una sede legale e istituzionale anche qui a Napoli, ma così non è, e tant'è. Insomma, questo pomeriggio dovrebbero esserci delle novità importanti, a partire dall'esonero di Rudi Garcia, che sicuramente lui, tornato a Nizza con il volo EasyJet quest'oggi, mercoledì, da quello che sappiamo non sarà lui a gestire quella che sarà la seduta di ripresa nella sosta per nazionali. Quindi se tanto mi dà tanto, se non è oggi, massimo domani, l'allenatore dovrà essere annunciato. Noi ovviamente speriamo oggi. Noi ci auguriamo oggi, perché sennò facciamo concorrenza a chi commentana, poi che andiamo a salutare ovviamente le sue famose maratone. Guarda caso domani di nuovo io e te qui. Allora, prima facevo la considerazione con Riccardo Catapano di Micheli. Kiss Napoli ha rilanciato non solo Garcia, a rischio ci sarebbe anche Micheli. Per me è una follia. Come? Sono tutti in discussione in casa Napoli, non solo l'allenatore Rudi Garcia, il francese ha lasciato Napoli per tornare a Nizza, già virtualmente esonerato in attesa dell'annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto riferito Radio Kiss Napoli, però a rischio ci sarebbe anche Maurizio Micheli, capo dell'area scouting. Spieghi qual è stato l'errore di Micheli? Quando ci sono queste cose finiscono tutti nel calderone. Quali sono le colpe di Micheli? Aver consigliato 7 allenatori a De Laurentiis, che poi ha scelto Garcia, aver consigliato 8 difensori che poi ha scelto Nathan, e comunque mi è sembrato un buon difensore Nathan fino a questo momento, non penso che abbia preso un bagno colossale. Lindstrom io lo reputo un calciatore fortissimo, ma non è un esterno destro nella maniera più assoluta. Non credo proprio che Micheli, vista la sua conoscenza, ha detto prendiamo Lindstrom a fare l'esterno destro. Io francamente per me Micheli è un fenomeno come osservatore, lui e tutto il suo staff. Cacciare Micheli sarebbe l'ennesimo controsenso. Se poi ti aspetti che Micheli, che ha fatto per una vita l'osservatore, ha fatto anche il direttore sportivo, prendi il posto di Giuntoli anche dal punto di vista istituzionale, lui che però non fa questo di mestiere, cioè ditemi qual è la colpa di Micheli in questo momento. Io non credo che sia colpa di Micheli, né tantomeno gli attribuisco delle colpe in questo momento al capo osservatore del Napoli. Vediamo qualche altro messaggio da parte dei nostri amici a casa. Andiamo a vedere, si stanno scatenando i nostri messaggi. Salvatore Onina infatti fa eco, Riccardo, perché dice Micheli a rischio, ma stiamo scherzando. Sarebbe una follia non cacciare Micheli e Mantovani, sarebbe veramente fuori da ogni logica. Mattia Cosentino, ma quindi chi prendono? Bella sta domanda. In questo momento in pole c'è Tudor, però da qui a poi vincerla la gara ce ne vuole. Emanuele Turano, per chi dice che è stata colpa dei giocatori, guardate le partite, zero gioco, zero idee, zero schemi, non capisco.
Ma quindi è solo colpa di Garcia. Solo colpa di Garcia. I gol davanti alla porta li sbaglia Garcia. La ripartenza con l'Union è colpa di Garcia, che doveva dire tornate tutti quanti, non Anghissà che vede camminare l'attaccante a fianco a lui, al posto di fare un passo indietro fa un passo. Ma sicuramente Garcia è quello che ha, dal punto di vista tattico, e attenzione, perché per me, se siamo a questo, le scelte le ha fatte De Laurentiis, quindi le responsabilità vanno ripartite, e in questo caso per me la percentuale più alta sono le scelte e le tempistiche avute da De Laurentiis. Garcia ci ha messo il suo, perché la squadra è senza né capo né coda in molti frangenti, una squadra completamente svuotata, con degli spazi da reparti, qualcosa di allucinante, quindi ha la sua grandissima colpa. Non parlo nemmeno della preparazione atletica, che è sotto gli occhi di tutti. E poi ragazzi, però i calciatori vanno in campo, sono i calciatori che sbagliano i gol, sono i calciatori che fanno gli errori spesso anche individuali, quindi io non penso che i calciatori debbano essere esulati da critiche. Anche loro hanno la loro fetta di colpa. Hai uno scudetto sulla maglia che va onorato, non ti dico difeso, va onorato. A me non mi sembra che questo Napoli abbia provato sempre in tutte le partite a dare il massimo, a lottare anche facendo degli errori, quindi io non me la sento di non dare colpe ai calciatori, che adesso con il cambio allenatore non avranno più alibi, però, perché adesso sono con le spalle al muro. Se prima il problema era Garcia, abbiamo capito che il problema era Garcia, i calciatori giocavano male con Garcia, avevano un atteggiamento tra virgolette un po' più morbido, e adesso con il nuovo allenatore non te lo puoi più permettere. A prescindere da quello che sono i risultati, devi vedere in primis l'atteggiamento, perché a me l'atteggiamento non è piaciuto ieri con l'Empoli, perché ieri era una squadra incommentabile, cioè ieri Napoli è stato incommentabile con l'Empoli. Il secondo tempo con l'Union è stato incommentabile, un torno dietro il secondo tempo con la Lazio, a Genoa, eccetera eccetera eccetera, perché poi figuriamoci. Però neanche possiamo dire è solo colpa di Garcia. Magari allora era solo colpa di Garcia, con il nuovo allenatore il Napoli torna a volare? Dovrebbe, se effettivamente però non è così, poi vuol dire che la colpa non era solo di Garcia. Se non è così, vuol dire che la colpa ce l'hanno anche i calciatori. Faber Rebaff, mi dispiace deluderti, ma Pecchia non può essere allenatore del Napoli in quanto è allenatore del Parma. Esatto. Però fa anche un altro nome, Petkovic. Non mi risulta. Ad oggi non mi risulta. Ma poi non mi piace nemmeno. Non ti piace Petkovic? No, non mi piace nemmeno. Tudor a suo punto. Meglio Tudor, ma tra quelli che se non devi prendere Antonio Conte, perché non lo puoi prendere, non vuole venire in questo momento, secondo me il meno peggio è Igor Tudor. Io continuo a dire la mia. Per me il tentativo è Calzona, per n motivi di cose. Però in questo momento non sembra uno dei nomi, diciamo, nella ristrettissima lista di De Laurentiis. Fatto sta che qua di tempo se ne è perso già troppo in casa Napoli. Hai sta sosta che già sarà complicata di per sé, perché ti mancheranno tutti. L'allenatore, poi ci vorranno pure le pratiche burocratiche, traslochi, spostamenti eccetera eccetera. Quindi secondo me non si può perdere più troppo tempo in questo momento dal punto di vista decisionale in casa Napoli. Caro Riccardo, ci avviciniamo al periodo natalizio. Ah, che bello! E quindi periodo natalizio. Tra l'altro quest'anno non c'è manco sosta, quindi si gioca il 23, il 29, si gioca sempre. Si gioca sempre, 29, manco le ferie ho potuto prendere io il Manco 29, devo essere qui a fare Napoli-Monza in diretta durante la live reaction. È giusto che sia così. È giusto che sia così. Ovvio, si fa pure il Capodanno qua dentro tu. No, pure il Capodanno, no, veramente a Capodanno ho prenotato, me ne vado, 4 giorni. Te ne vai? Me ne vado, almeno 30, 31, 1 e 2 mi è concesso. Difficoltà, guardate come mi è concesso. Nave, Caro Riccardo, ci avviciniamo al Natale. Natale, albero di Natale, Natale anche presepe. Già so dove arrivare. San Gregorio Armeno. Ah, pensavo presepe mio. No, quello poi è un altro discorso. I pastori, le cose, quello poi è un altro discorso. Ragazzi. Ma ne parleremo perché Ciro ricopre tutto il Menti con il presepe. No, il Menti no, casa mia però sì. Però più o meno una curva la potresti fare. Una curva la presepe, potrei fare. Per il presepe che faccio io, sì, una curva sicura. Guarda a San Gregorio Armeno, si erano portati già avanti, perché guarda cosa ha trovato il nostro Emanuele Bernardo. Rudy Garcia con la valigia in mano, era già pronto. Valigia di cartone, Valigia di cartone. Attaccato con le corde poi tra l'altro.
Ma io lo ripeto, Ciro, era questione di tempo. Cioè, a me si era capito, purtroppo si era capito da tempo che Garcia non avrebbe finito la stagione, non avrebbe mangiato il cosiddetto panettone, restando in tema natalizio. Però per me è stato fatto tardi, perché si è arrivato in questo momento alle porte di una seconda metà di novembre, inizio dicembre, di fuoco. Io neanche il torroncino io avevo fatto mangiare. Neanche il torroncino. Sì, quello che si fa il 1° novembre. Il torroncino il 1° novembre. Solo che voi qua non è usanza vostra, Qua. a Castellammare. La metropoli. A Castellammare c'è l'usanza di regalare il torroncino ai santi. E io non gliel'avrei fatto mangiare il torroncino. Tu manco un torroncino ci hai portato in redazione. Io ero a casa. Tu eri a casa. A casa. Comunque ti ripeto, è una situazione molto complicata per chi sarà il nuovo allenatore. Per me scelta con colpevolissimo ritardo, che l'esonero era ormai nell'aria da tempo. Non so De Laurentiis che cosa aspettava, cosa sperava potesse succedere di magico in questo Napoli, tant'è che adesso ci troviamo alle porte davvero di una ripresa del campionato che sarà complicatissimo per il nuovo tecnico azzurro. Enrico Pugliese, nostro amico che ci sta seguendo da casa, dice: i giocatori sono disorientati, basta vedere Caiusto in occasione del gol, sembrava camminasse a rallentatore. Sì, adesso stai andando a scegliere la singola, diciamo così, immagine, ma io vedo anche altri atteggiamenti quando magari non nelle azioni decisive, cioè vedo una leggerezza tale, cioè per esempio ieri, che era nel primo tempo, un ripiegamento di Anghissà, un ottimo recupero, aveva uno scarico facilissimo dietro su Rachmani, si va ad impelagare con un passaggio lento, molle, morbido, che è facile preda poi dell'attaccante dell'Empoli, e anche lì è scaturita un'azione pericolosa. Quindi io lo vedo da questi atteggiamenti del Napoli. È un Napoli molle, è un Napoli che sembra che con la testa qualche volta c'è, qualche volta no, riprende una pausa, poi torna ad attaccare, vive di spunti dei singoli lì davanti. Cioè è una squadra svuotata in questo momento, che non ha un'idea, che non ha un ritmo di gioco, che non riesce a capire quando accelerare, quando decelerare, quando gestire la partita, quando affondare il colpo. E questo è ovvio che sia di competenza dell'allenatore, questo è indubbio. Però anche gli atteggiamenti dei calciatori, francamente, a me non sono piaciuti in questo periodo. Nando DF divide un po' in percentuale quelle che sono le colpe fuori e dentro il campo, dicendo che fuori dal campo ADL ha tutte le colpe. 100% delle colpe sono di Aurelio De Laurentiis fuori dal campo per questa situazione. Per quanto riguarda invece il campo, divide 60% Garcia, 40% calciatori. Sei d'accordo su queste percentuali? Non sono bravo con le percentuali, però io in questo momento le scelte di De Laurentiis come primo problema da cui è scaturito il tutto. Poi Garcia e poi ovviamente i calciatori, poi adesso non ti so dire 35, 30, 33, 40, 60 eccetera eccetera, però sono colpe secondo me in parte condivise da tutti, cioè quando non funziona qualcosa è perché si è rotta un equilibrio, una sinergia tra le varie parti, e quindi nessuno in questo momento, visti gli alti e bassi del Napoli, nessuno può essere di fatto salvato. Poi c'è chi ha più colpa di un altro, benissimo, però in questo momento, ragazzi miei, dire chi ha più colpa di un altro, ma cosa serve? Niente. In questo momento non serve a nulla. Tu hai fatto un errore, più di uno, benissimo, devi rimediare, devi pensare a come rimediare, perché intanto devi lavorare per rimettere in piedi una stagione sicuramente nata male. Ci arriverà il nuovo allenatore, benissimo. Fatto quello, basta dire ma la colpa è di quello, no, invece di quella. A che serve? Sappiamo che sono stati fatti degli errori, da tutti, per quanto mi riguarda. Dire che ha fatto più errori De Laurentiis, per me sì, più errori Garcia, più errori la squadra, in questo momento non serve più a nulla. Ora è il momento di provare a cambiare pagina, di trovare una soluzione e ripartire, se no altrimenti di questo passo l'obiettivo Champions, anche se arriva al quinto posto del ranking per nazione, guardate che è un rischio, cioè lo rischi, perché la squadra, per come sta giocando adesso, tu rischi, devi ringraziare che dietro comunque non è che stanno brillando le romane, la Fiorentina, alti e bassi, l'Atalanta idem,
lo stesso Milan, ma diventa un rischio, ragazzi miei. Caro Riccardo, siamo quasi giunti alla conclusione di questo primo segmento, ma come vi abbiamo raccontato andremo avanti ovviamente fino a questo tardo pomeriggio, serata, fino intorno alle 20, se ho capito bene, ricordo bene, lo vedremo strada facendo, in attesa ovviamente dei contributi che arriveranno dal nostro Ilario Covino per quanto riguarda appunto la Filmauro, l'arrivo di Igor Tudor, De Laurentiis, come sapete, come ci ha raccontato Ilario Covino è già lì alla Filmauro, ha visto anche il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo. Noi cosa facciamo adesso, caro Riccardo Catapano? Che facciamo? Facciamo che ci guardiamo il contributo che ha preparato il nostro Emanuele Bernardo con la voce dei tifosi. Io vi saluto perché lascio il testimone a Riccardo Catapano qui in conduzione, con lui al suo fianco ci sarà il commento di Alessandro Marrazzo che poi a sua volta alle ore 16 si sostituirà, diventerà lui il conduttore con Dino Viola. Vabbè, vi accompagneremo fino a questa sera, per il momento io vi saluto, ci ritroviamo nella giornata di domani e ci guardiamo i tifosi del Napoli che parlano di Rudi Garcia. Assolutamente indecente. Ragazzi, chi è al posto di Garcia? Vediamo se qualcuno ha voglia di fermarsi, vediamo se qualcuno ha voglia di sfogare. Chi è al posto di Garcia adesso? Ragazzi, chi è al posto di Garcia? Chiunque al posto di Garcia. Chiunque. Mazzarri? Una merda. Chi deve arrivare al posto di Garcia? Chiunque, dicono, chiunque. Vediamo se arrivano altri tifosi in modo che proviamo a chiedere. La pioggia chiaramente mi spinge ad andare via velocemente, ma vediamo. Chi è al posto di Garcia a questo punto? Ma non lo so, chiunque venga basta che se ne va Garcia, perché non ne possiamo più. Inadeguato assolutamente, cioè non si può perdere una partita così contro l'Empoli, cioè contro l'Empoli, una squadra che sta lottando per la retrocessione. Probabilmente andava esonerato anche prima. Ma forse anche prima, anche a questo punto andrebbe bene anche Giampaolo, Andreazzoli, pure Fabio Cannavaro, ma basta che se ne va Garcia. Chiunque purché non sia lui. Basta che se ne va, basta, non ne possiamo più. È una squadra campione d'Italia non può... Mortificata. No, è mortificante, troppo mortificante, non si può. È vero, hai ragione, pienamente ragione. Forza Napoli sempre. Forza Napoli, hai ragione quando dice a questo punto permettetemi, prendo posizione chiunque al posto di Garcia, perché è vero, poi è chiaro, non proprio chiunque. Chi è al posto di Garcia? Ma mo che dici, lo manda via? Adesso deve mandarlo, adesso è obbligato. Ha aspettato troppo purtroppo, ha aspettato troppo. La colpa è sua. L'ho detto poco fa, ha aspettato troppo perché già dopo Napoli-Fiorentina andava esonerato, la verità. Ha voluto insistere il presidente, presidiando gli allenamenti, essendo sempre fisso lì, è andata male, ma si è andata male con scherzando col fuoco e scherzando con il Napoli. Vediamo se passano altri tifosi, la pioggia e le strumentazioni non ci permettono di allontanarci troppo, quindi dobbiamo aspettare che si avvicini qualcuno. Proviamo a chiedere a questo tifoso, per esempio, chi è al posto di Garcia adesso? Chiunque, ma non lui. Garcia out. Tutti d'accordo, chiunque al posto di Garcia. Via da Napoli, subito, Garcia via da Napoli. Prendiamo. Per il momento bisogna riflettere bene, via Garcia da Napoli. Ok, tutti d'accordo, devo dire la verità, è inevitabile, non può che essere così, perché ancora oggi è andato in scena uno scempio, diciamoci la verità, una squadra che improvvisamente, una squadra che ha stravolto il campionato, lo ha stracciato, lo ha dominato, che non sa più tirare in porta, che non sa più fare 3-4 passaggi consecutivi. Chi è al posto di Garcia, ragazzi? Chi è al posto di Garcia? Vieni. Non detto Peralina. Non c'è risultato. I think today they play very bad, so I hope so play next match better. But today's I come to very far away from China. I come to look in Napoli, not get lost. Oh my goodness. Where are you from? I'm from China. Allora un messaggio a Garcia. Intanto il tifoso dice sono venuto da lontano per vedere il Napoli, però alla fine povero lui. Allora un messaggio a Garcia, da domani sarà disoccupato, apri una bella pompa funebre come terrorista Equador nel terra nessuno. Ma ciao a tutti. Insomma sdrammatizziamo, ma adesso è chiaro che De Laurentiis... Garcia vai via! La Francia ti aspetta, vai Garcia, vai. La Francia ti aspetta. Chi è al posto di Garcia adesso? Chi è al posto di Garcia? Qualunque, tranne che Garcia. Chiunque, purché non sia lui.
purché non sia lui. Tutti d'accordo, via Rudy Garcia, chiunque al posto del tecnico francese, anche Fabio Cannavaro che oggi era qui. È chiaro che adesso De Laurentiis è chiamato a fare una riflessione molto lungimirante, perché ha già sbagliato in una maniera grave una volta scegliendo appunto Rudy Garcia, facendo una scommessa comunque importante. È vero che, come abbiamo detto nel prepartita, non era la prima scelta, era probabilmente la settima, ottava, ma c'erano già perplessità in estate, considerando che è un tecnico che da tanti anni era fuori dalle dinamiche italiane e che soprattutto arrivava da un finale amaro negli Emirati Arabi. Proviamo a chiedere ancora qualche commento. Chi è al posto di Garcia, caro? Chi è al posto di Garcia? Maradona. Mazzarri, qualcuno nomina Mazzarri, qualcuno nomina Fabio Cannavaro, ne nominano qualcuno, insomma avete sentito, tutti fanno dei nomi anche non proprio, diciamo così, all'altezza del blasone del Napoli, con tutto l'affetto comunque per Mazzarri e anche per lo stesso Fabio Cannavaro, che ci auguriamo possa avere da napoletano una grande carriera da allenatore. È chiaro, oggi servirebbero altri profili, ma adesso il guaio è stato fatto. Chi è al posto di Garcia? Nessuno, autogestione. Il guaio è stato fatto ed è difficile contrattare grandi nomi, a meno che De Laurentiis non faccia un miracolo magari per un Antonio Conte, ma è altamente improbabile. Io lascio veramente pochissime percentuali. Proviamo a chiedere ancora. Chi è al posto di Garcia adesso? No comment. Proviamo. Chi è al posto di Rudy Garcia a questo punto? Al posto di Rudy Garcia. Vado io, è meglio. Meglio? Chiunque. Cacciatelo, vieni in diretta, vieni. Dici il nome che adesso deve prendere De Laurentiis al posto di Garcia. Ma secondo me l'importante è che Garcia se ne va. Io proporrei Cannavaro, però non saprei veramente. A questo punto peggio non si può fare, la mia personalissima sensazione, quindi è chiaro che nomine sono pochi, ma bisogna cambiare, perché si è creato un cortocircuito che rischia di compromettere l'intera stagione, qualcosa di impensabile dopo lo scudetto. Bisogna cambiare, quindi anche un Fabio Cannavaro che tra virgolette non ha molta esperienza, è appena all'inizio come carriera da allenatore, comunque ha fatto il suo percorso ma l'ha fatto in un calcio diverso, in Cina per esempio. Comunque anche lui, purché insomma Garcia vada via. Sì, assolutamente, comunque Cannavaro può essere un allenatore che può svoltare la stagione. Garcia comunque viene da un esonero anche in Arabia, io non sono mai stato convinto di questo nome e per me De Laurentiis deve ammettere che ha sbagliato e ripartire. Non l'ho ancora esonerato, però insomma se lo dovesse esonerare e ce lo auguriamo, anche esatto. Mazzarri è meglio, dice il tifoso. Lo ha fatto con un po' di ritardo, perché già dopo Napoli-Fiorentina in verità molti di noi dicevamo va mandato via, perché si vede che insomma non può andare meglio. Sì, assolutamente, ma per me anche da Napoli-Lazio, da quando prendemmo 2 gol, ma ne erano 4-5. Esatto. Quindi male, abbiamo fatto le prime 2 partite benino, ma poi la squadra è proprio crollata, tutto male, preparazione, gioco, senza idee, niente. E adesso cosa succede per questa stagione, cosa prevedi? Spero che il cambio di allenatore, se ci sarà, possa svoltare e che il Napoli possa tornare, non quello dell'anno scorso, ma almeno a fare delle figure dignitose in casa. Almeno degno, grazie mille. Ciao. Prego. Solo una cosa, oggi era la partita aperta ai bambini. Noi papà diciamo ai bambini che non è questo il Napoli, è quello dello scorso anno. Speriamo io ne ho visti anche un paio piangere, devo dire la verità. Il problema maledetto, pure mio figlio piange, però cambiando qualcosa all'allenatore, non qualcosa. Chi è al posto di Garcia a questo punto? Ma non lo so, non ce ne stanno in giro, almeno qualcuno fino a fine anno che ci faccia fare, non dico almeno più bella figura a livello proprio di gioco, qualcosa di dignitoso. Di dignitoso, fra la Champions e oggi vergognoso. Indecente, devo dire la verità, indecente, caro, sei in attesa da un pochino, ti copro. Per colpa loro. Esatto, è stata una giornata storta per noi che siamo qui oggi sotto tutti i punti di vista. Volevo dirti chi è al posto di Garcia a questo punto? Allora io vado controcorrente. Terroristi Garcia. Ma no, sarà anche un problema dell'allenatore.
però c'erano sempre i calciatori in mezzo al campo. Ma infatti se dobbiamo dire quel gol, staremo parlando di un'altra partita, no? No, staremo parlando di una partita vinta ma trascinata e sofferta, però sono d'accordo con te, quando dici che alcune partite si vincono già solo con i giocatori in campo, con questa qualità in campo. Quindi sono d'accordo con te da questo punto di vista, però è innegabile che Garcia magari sarà anche uno stimolo mancante da parte dell'allenatore. E comunque vedo un'incompetenza sugli spalti che non avete proprio idea. Gente che non capisce niente di calcio è un'altra cosa. Gente che è innamorata in coppo campi invece di ma che puttana a fare fotografie, che non può essere la partita, che la gente che fotografie gli dà solo bacio, ma che venite a fare? Ma che venite a fare? Il calcio è passione, tifo, state a mangiare la pizza. Il calcio non è solo passione ma è soprattutto famiglia, perché a me il Napoli mi ha salvato nel periodo più brutto, invece gli amici mi hanno abbandonato, ma il Napoli no. A mangiare la pizza. Forza Napoli, nel bene e nel male. Chiunque al posto di questo allenatore, e questo non sa allenare, ha fatto un errore che a Coverciano ti cacciano via. Cioè, in assenza di Osimhen ha messo in campo Simeone e Raspadori. Sullo 0-0, ripeto, contro l'Empoli ha cacciato fuori Simeone. Si è tagliato le palle da solo. Questo non può allenare. Questo è un ex allenatore. Chiunque, anche Eddie Rea, un anziano, purché vada via questo, non sa allenare. E insomma, lo sfogo dei tifosi del Napoli, quasi tutti concordi sull'esonero di Rudy Garcia. Torniamo in diretta sul canale 79 del Digitale Terrestre e sul canale YouTube per questa lunga maratona di Calcio Napoli 24 live, turnover. C'è il nostro Alessandro Marrazzo a portarci qualità, estro e fantasia. Mi hanno lasciato in panchino e poi lo facciamo come entrare, Kvaratskhelia, vedi? Entrare dopo. Speriamo non sbagli il gol, però, come fatto ieri la parata c'è. Ma tu là tiri in porta o cerchi il passaggio sul secondo palo? Di Lorenzo. Tu sei più... No, in quel momento della partita in cui la palla non entra in nessuna parte andrei sul sicuro. In altre situazioni provi il mancino sotto col ferro lì. Ma anche così andava bene, ha fatto una grande parata e Beriscia. Caro Ale, ci sono aggiornamenti da Roma, tra un poco saremo nuovamente collegati poi con il nostro Ilario Covino sotto la sede della Filmauro. Arrivano da Sky, vertice in corso a Roma. Col Napoli dovrebbe esserci anche il procuratore di Tudor. Andiamo a leggere le ultimissime che arrivano da Sky Sport 24 e dal collega Massimo Golini. In questo momento è in corso un vertice a cui dovrebbe partecipare anche Anthony Serik, il procuratore dell'allenatore croato Igor Tudor, per vagliare l'offerta di De Laurentiis. Il futuro di Rudy Garcia sembra segnato. Ad oggi Tudor sembra avanti ad un altro nome come quello di Cannavaro, che ha visto Napoli-Empoli insieme al presidente, nonché Mazzarri o Giampaolo. Il croato è il prescelto, ma bisogna vedere se accetterà le condizioni. Lo chiedo anche a te, Ale, è anche il tuo prescelto in questo momento Igor Tudor? Tra i nomi che circolano sì, per distacco, come scelta generale no, nel senso che parto dal presupposto che non mi chiedete quale sarebbe l'alternativa perché non ne ho la più pallida idea, ma torno un attimo a quest'estate. Sì. Un disastro annunciato. Io non penso sia colpa della scelta di Garcia, che per carità si è dimostrato inadeguato, ma perché è arrivato Garcia. Io penso che chiunque fosse arrivato avrebbe fatto fatica, diciamo così. Più o meno la stessa fatica del francese. Poi partiamo dal presupposto, lo faccio perché ovviamente sono in diretta TV e poi non voglio sentirmi dire che do colpe ad altri. Garcia è inadeguatissimo. Parlo di una sorta di inadeguatezza non tanto tattica, tecnica, di scelte, non di scelte, io parlo proprio di personalità. È uno che quando lo guardo in panchina fare determinate mosse mi sembra ridicolo. Vedere le stesse mosse fatte, che ne so, da un italiano, da un Thiago Motta, mi sembrano assolutamente credibili. Detto questo, nessun alibi per nessuno. Paga Garcia perché il mondo del calcio ha questa regola
forzata che ovviamente non puoi cacciarne 25, ne devi cacciare uno, e paga Garcia. L'errore fatto da De Laurentiis non è stato prendere Garcia ma non aver tutelato i rapporti con Spalletti, e soprattutto mi dispiace che una buona percentuale di calciatori non stanno dimostrando di valere lo scudetto che portano sul petto, perché è vero che campioni si diventa, però poi bisogna dimostrare di continuare ad esserlo. E certi atteggiamenti, parto dal presupposto che ieri secondo me il Napoli ha fatto una delle migliori partite degli ultimi, a livello di creazione di palle gol, di scampoli di gioco, certo, sempre estemporanei, sempre un po' casuali. Solo che ieri ha pagato trovando un portiere che ha parato praticamente di tutto, il Napoli non ha concretizzato, e poi Kovalenko, perché il calcio c'è anche questo, Kovalenko che probabilmente non toccava una palla in Serie A da qualche mese. Sì, ci riprova altre 9 volte. Non vede nemmeno la porta, quindi di conseguenza ieri si è semplicemente concretizzato un risultato che ha finito di rompere un giocattolo che era attaccato veramente con una colla di scarsa qualità. Poi grande presidente, ci ha portato allo scudetto, ottime scelte con degli allenatori, grande imprenditore, ma anche qua si è dimostrato di non essere un presidente campione d'Italia, cioè dal momento in cui l'allenatore che ha fatto la storia del Napoli se ne va, e già lì ci sarebbe un po' da capire perché se n'è andato, e soprattutto quando poi si vedono i primi scricchioli, la prima cosa che non va, mi aspettavo un presidente che sapesse cosa fare e come agire. Chi secondo me agisce con il bastone, mettendoti fuori la porta con il fucile a dire urlando, oppure facendo vedere no, questi lavorano perché io sto qua, merito mio, la mia presenza, merito mio, la mia presenza, o che sperava di risolvere io sono stato lontano dalla squadra, adesso mi faccio vedere a Castelvolturno e si risolve tutto. E abbiamo visto, ha esautorato praticamente il tuo allenatore, che però non hai esonerato, però lo vai a esautorare, continui a scendere negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, e ho visto pure gente che diceva bravo il presidente, un presidente che scende negli spogliatoi non è un presidente. Non è un presidente deve capire qual è il suo ruolo. Il suo ruolo è di scegliere un allenatore che si fa sentire. Se tu tra il primo e il secondo tempo vai negli spogliatoi, la prima cosa, tutti seduti in silenzio, parla l'allenatore. Dopodiché, se qualcuno dei calciatori vuole qualche chiarimento o ha qualcosa da dire, lo dice. Dopodiché, se il presidente dice ragazzi c'è il presidente che vi vuole dire qualcosa, ok, gli ultimi 2 minuti li dedichiamo al presidente. Ma se immagino il presidente che sfonda la porta e non fa parlare l'allenatore e sbraita sinceramente non credo sia come non amavo. Sa perché amavo Ancelotti? Ancelotti l'ha detto chiaramente. Il presidente mi chiamava e mi diceva la formazione, dicevo sì, e poi facevo quello che dicevo io, e il presidente se la rideva perché poi ovviamente vinceva. Aveva ragione lui poi. E non credo che siamo davanti a... Secondo me questa è quella che fa SSC Davide, è una considerazione, ci dà un buono spunto di riflessione. Se ieri Beriscia non avesse parato tutto quello che ha parato, il Napoli avesse vinto, oggi staremmo parlando, secondo te, sempre e comunque di un esonero di Garcia? Sarebbe stato un ulteriore guadagno di tempo per De Laurentiis, o credi che alla fine l'epilogo di Garcia fosse già scritto e scontato da tempo? Allora, credo purtroppo che sarebbe andata esattamente così, e dico purtroppo perché io non parlo tanto di prestazioni, non parlo tanto cioè si vede che Garcia non attacca, c'è un rigetto nei confronti. È anche vero, e lo sottolineo perché non è la prima volta che lo dico,
non è solo colpa dell'allenatore, lo ripeto e lo sottolineo, Io altrimenti, concordo con altrimenti creiamo degli alibi a chi gli alibi non li merita, con tutti i meriti che ha per aver... Parliamo di giocatori che hanno fatto la storia e che qua saranno giustamente idolatrati. La questione è l'atteggiamento. Io vedo un atteggiamento che va oltre quello che può chiedere o non chiedere l'allenatore in campo. Io ho visto subire dei gol da Napoli che non sono... ogni squadra può subire dei gol. Il gol di ieri hanno fatto una bella azione, Napoli leggermente impreparato, quello ha azzeccato il tiro della domenica, amen, tutto a posto. Ma se devo vedere San Marzizio che parte da centrocampo, anche sul 4-0 salta tutti, arriva in porta e segna. Devo vedere Bellingham, che per carità non è San Marziccio, però voglio dire, anche lì un po' di malizia, un po' di malizia. E devo vedere, abbiamo vinto un europeo con Chiellini che sta ancora il meme che tira la maglia a quel povero inglese che non ricordo nemmeno chi sia. Allora, ieri ho visto, stavo vedendo Inter-Frosinone, ho visto un contropiede del Frosinone velocissimo tra pareti, cioè proprio un ribaltamento di fronte di una palla persa a centrocampo. Ma vedere quel Çalhanoğlu, ragazzi, parliamo di un trequartista adattato a vedere un Barella, vedere un Mkhitaryan 36-37 anni, correre come i pazzi cercando le caviglie e soprattutto... È atteggiamento. Vedere invece che il Napoli subisce un contropiede che nemmeno tanto contropiede è, vedere gente che passeggia in mezzo al campo, ragazzi, là l'allenatore non ci azzecca niente. Sono d'accordo. Non ci azzecca, non è che l'allenatore ti deve dire oh guarda che se parte un contropiede tu dobbiamo correre perché dobbiamo tornare subito a coprire e prendere... Lì se giochi a calcio ti viene quanto meno istintivo, non aspetti che l'allenatore se io perdo palla a centrocampo, io sono il primo che per orgoglio devo andare a uccidere quello che me l'ha presa. Sportivamente parlando. Ovviamente, ci mancherebbe. Però, vedo il gol che il Napoli ha preso contro l'Union Berlino. No, io l'ho detto allucinante. È allucinante. Non è neanche in terza categoria. Ma voglio dire, quelli sono partito, poi ha fatto il cross in mezzo, poi ha calciato, quello ha deviato, poi è arrivato quell'altro, ha segnato. E intanto i nostri due difensori erano Mario Rui e Lobotka. Gli altri... Mario Rui neanche, perché Mario Rui è arrivato dopo. C'erano Lobotka sul centrodestra, comunque sulla tre quarti, non a centrocampo, e Anghissà, che vede l'attaccante partire e lo vede passare e non è che ha lo scrupolo di coscienza di cavolo siamo scoperti, torno indietro, no, fa un passo avanti come se si aspettasse una ribattuta al limite dell'area. C'è proprio questione in quel momento di attenzione in mezzo al campo, cosa che il Napoli non ha, e per questo mi ricollego a quello che dicevi tu e sono assolutamente d'accordo. L'allenatore ok, però fino a questo momento secondo me si è dato un po' troppi alibi ai calciatori, che anche loro hanno la loro grande colpa, anzi parte di colpe, cioè in questo momento è una concausa tra le scelte De Laurentiis iniziali e poi successive, per me tardive, perché chi avevi in mente di esonerarlo ce l'avevi in mente già da parecchio e non so perché non lo fai nell'ultima sosta, quando poi stai andando a ritrattare gli allenatori che avevi contattato nella sosta precedente. Te lo posso dire, per presunzione. Conte dice no, è per presunzione. Conte dice no e Tudor ti ha detto o mi fai un contratto o non vengo. Adesso che sei nuovamente spalle al muro, esoneri l'allenatore, accontenti Tudor e tra l'altro metti Tudor spalle al muro, perché questo allenatore, qualora dovesse firmare con il Napoli, ha una sosta di mezzo con mezza squadra fuori, tra infortuni e nazionali, e al ritorno ha Atalanta, Real Madrid, Inter, Braga, Juventus. Come lo valuti Tudor in queste 5 partite? Però ricordi Gattuso quando arrivò qua? Ci mise un mese e mezzo, 2, prima di vedere un po' la mano di Gattuso. Tant'è che le prime partite con Gattuso furono... voglio dire, infatti rimanemmo fuori dalla Champions League e venimmo eliminati dagli ottavi. Nonostante la rimonta finale poi non riuscimmo... io non voglio essere pessimista, però può essere anche che il paziente è andato. Ora puoi chiamare i migliori, puoi chiamare i migliori medici del mondo, non è detto che ora pure perché ora al di là dell'allenatore, come dicevi tu, vengono partite difficilissime, se non viene il risultato poi la piazza incomincia a mugugnare, ora non se la prende con tutto, se la prenderà, cambierà, se la prenderà col presidente perché ha sbagliato lui all'inizio, ma io semplicemente vedo Garcia come vittima sacrificale di
di qualcosa che sembrava più logico che altro. Mi dispiace che si siano sottovalutati dei problemi che secondo me erano molto facili da individuare ma molto difficili da risolvere all'inizio della stagione, e che soprattutto ragionino bene chi diceva sempre che l'allenatore conta il 20-25%. Ora, se dovessi scegliere il medico, io sceglierei più un medico di carattere, senza stare lì a pensare è un Gattuso della situazione. Ora serve purtroppo il Gattuso della situazione, che fu la scelta giusta di De Laurentiis al tempo, perché ci fu l'ammutinamento, Ancelotti se ne andò, lì fortunatamente la piazza capì che la colpa non era esclusivamente di Ancelotti, anche Ancelotti aveva assolutamente le sue, anche se non ho mai accettato le offese personali che ha dovuto ricevere da questa piazza, e sono stato contentissimo per lui, che ha dimostrato poi che se ne dica, lui allena solo i campioni, non fa niente, tanto la bacheca parla chiaro. Lì serviva un tenente che poi ha voluto cercare di fare un bel calcio. A me è sempre stupito Gattuso, uno che ringhiava in mezzo al campo, che volesse far giocare le sue squadre come se le allenasse Pirlo, però Pirlo, dico. No, come se dico, come giocava sì, come giocava Pirlo, ecco, non come alla Sarri, ecco, mettiamola così. E mi ha sempre stupito sta cosa, però insomma lì almeno Gattuso è vero che non è arrivato in Champions, ma secondo me gli ha evitato il disastro. Sì, vero. Ha evitato il disastro perché è entrato negli spogliatoi e ha detto: io vi appendo a 1-1. Che volete fare? Cosa che potrebbe benissimo fare Tudor. Esattamente, ecco perché se dovessi scegliere, sicuramente sceglierei un allenatore un po' più di carattere, di polso, che faccia capire ai giocatori che in mezzo al campo si deve avere un atteggiamento diverso. Poi la squadra è forte e vediamo di arrivare tra le prime quarte. Esattamente quello che ha fatto Gattuso, sperando che riesca meglio rispetto a quel Napoli-Verona, e che gli usai di turno prenda Faraoni, che era Faraoni, e lo sbatti per terra, e ce ne andiamo in Champions League. Questo è il mio augurio. Ti leggo intanto, tra un poco torniamo a parlare di Tudor, avremo aggiornamenti tra circa 10 minuti poi da Roma. Ha parlato Victor Osimhen, caro Alessandro. Io ti chiedo anche quanto è mancato Osimhen in questo Napoli. Offerte dell'Al Hilal clamorosa, mi avrebbe cambiato la vita, ma alla fine ho detto no, resto a Napoli. Non ho una squadra preferita in Premier League, ma... Torna a parlare Victor Osimhen, attaccante del Napoli, in un podcast con l'ex centrocampista del Chelsea, John Obi Mikel. Te lo ricordi, no? Obi Mikel. Come no? Parla dell'offerta saudita ricevuta in estate dall'Al Hilal, poi tra l'altro intervista in aggiornamento. L'offerta era folle, dice Victor Osimhen, ogni volta che il rifiuto incrementavano la proposta economica, ancora e ancora, era davvero clamorosa, mi avrebbe cambiato la vita e loro non si fermavano più, ma alla fine gli ho detto no ragazzi, resto qui, non ho una squadra preferita in Premier League, ma ho 2 magliette, quella del Chelsea e quella dello United. Tanti amici miei sono tifosi del Chelsea, un po' meno per lo United. La Premier League è il campionato più apprezzato e seguito da ogni calciatore africano, è un campionato notevole. Insomma, va a svelare che ha rifiutato l'offerta dell'Al Hilal, chissà se è contento De Laurentiis, in questo caso l'ha rifiutata, quindi l'ha rifiutata lui, quindi diamo per scontato che De Laurentiis l'abbia accettata. E De Laurentiis pare che le abbia forse accettata, 200 milioni penso che l'ha accettata. Io quello che so che questi 200 milioni in realtà non sono mai arrivati al Napoli. Nemmeno io so che quella più è arrivata a 120 del ma Paris Saint-Germain. 100 e poi con quei 20 anche difficili come bonus. Sì, con bonus, sì. Non so quanto però De dal Laurentiis. Paris Saint-Germain. Però effettivamente l'Al Hilal ha provato un po' a forzare la mano con Osimhen, offrendo magari cifre da capogiro. E ha detto alla fine resta a Napoli. Ma non entro nel discorso poi del rinnovo, del quale abbiamo parlato tante e tante volte. Ti chiedo, ma in questo periodo quanto è mancato effettivamente Victor Osimhen? Cioè si è sentita la mancanza di Victor Osimhen? Ma in realtà no, perché non è che la squadra prima con Osimhen andasse fosse entusiasmante, voglio dire. Anzi, voglio dire, i risultati sono arrivati probabilmente anche migliori senza Osimhen. Con questo non sto dicendo che Osimhen sa ad avercelo, un Osimhen in mezzo al campo, ma non penso che la situazione
al massimo poteva buttare un po' di polvere sotto al tappeto, tutto qua, facendo qualche gol in più, magari ieri Beriscia di fronte a lui per spaventare, no? Magari. No, è che solo lui la colpisce sì, in maniera un po' più forse sporca, un po' più sporca, che per i portieri è un po' più difficile. È vero che ha fatto un miracolo su Kvaratskhelia, ma solo lì la doveva mettere, la paratona su Lindström ha calciato perfetto, dritto per dritto, quindi quelle sono palle un po' più difficili un po' più facili per i portieri. Detto questo, forse è meglio che il tutto insomma, che questa decisione drastica si prenda adesso, perché se la devi prendere è già tardi, secondo me. L'avresti dovuta prendere prima, perciò ti parlo di presunzione del presidente, cioè tu hai sentito Tudor, Conte, chi ti hanno messo delle condizioni, accettale. Non è che tu non le accetti perché le pensi che siano sbagliate o il dubbio che sia, anche un po' per questo, perché dici vabbè, a queste condizioni tanto lo risolvo io il problema, vado io a Castelbo il turno, lo faccio sentire io. Presunzione. Anche come diciamo, ripercorre anche quelle che sono state le scelte, secondo me, all'epoca di De Laurentiis, iniziate già da quella ormai famoso premio Berzotto, quando con presunzione annunciò la permanenza di Spalletti senza aver parlato con l'allenatore, che è stato un pochino l'inizio di quello che poi è stato un rapporto già di per sé travagliato tra i due, che poi è sfociato dopo quel premio Berzotto con Spalletti, che già lì aveva di fatto deciso di dire basta alla convivenza con De Laurentiis. Ecco, si arriva anche a questo, cioè allenatori che dicono no ad una piazza o che preferiscono lasciare la piazza per la difficile convivenza con il presidente Aurelio De Laurentiis. E la storia del Napoli recente, insomma, ne è comunque piena di... Vai tutti coloro che sono andati a Napoli, ma non il segreto di Pulcinella, coloro che hanno fatto pure la storia del Napoli non hanno un buon ricordo di De Laurentiis. Poi che De Laurentiis mi venga a dire io ho ottimi rapporti con Mazzarri, con Benitez, io mi sento con Ancelotti. Con Mazzarri non è che si sono lasciati proprio benissimo, mi ricordo all'epoca. Con Benitez sì. Con Benitez nella maniera più con Ancelotti credo è si sia lasciato bene con Reia. Ma forse, e con uno che pure sono arrivati alle mani negli spogliatori. Quindi voglio dire, ok, tu magari chiami, loro magari ti rispondono e magari con te chiacchierano, ma probabilmente bisognerebbe chiedergli, pure perché sanno che prima o poi gli potrebbe riservire il Napoli, come Benitez che ha sperato di tornare quest'estate prima di andare al Celta Vigo, era uno eppure De Laurentiis non l'ha scelto, e secondo me Benitez sarebbe stato molto meglio di Garcia, che parli di un profilo leggermente... Anche lui che ovviamente si doveva rilanciare Benitez, sì, però il 4-2-3-1 la piazza comunque la conosce, cioè voglio dire sarebbe stato un po' meno rischioso, mettiamo, con tutti i punti interrogativi del caso. Io ripeto, poteva arrivare pure il miglior allenatore del mondo, pure lo stesso Conte avrebbe avuto le stesse difficoltà, probabilmente le avrebbe affrontate meglio. Non parleremmo di un crollo così evidente o di una scollatura così evidente tra squadra, società e allenatore, questo sì. Però io veramente, dal momento in cui è andato Spalletti, io ero convinto che quest'anno sarebbe stata molto complicato. difficile. Senti, ti leggo anche questo siparietto, tra l'altro, tra Obi Mikel e Osimhen. Con Obi Mikel, ex Chelsea, ricordiamolo, che dice: so che verrai al Chelsea, sarò l'agente che medierà quell'accordo, ci serve un calciatore da quelle caratteristiche, le tue caratteristiche che ne abbiamo bisogno da quando se n'è andato Drogba. Adesso io non ti chiedo ovviamente quale sarà il futuro di Victor Osimhen, che non ha mai nascosto tra l'altro la sua passione per la Premier League, campionato dove secondo me Osimhen potrebbe anche avere delle difficoltà per la tipologia di gioco. Ti chiedo, qualora fosse Tudor il nuovo allenatore del Napoli, noi abbiamo un esempio di centravanti qui in Italia con Tudor, che è Simeone, che tra l'altro proprio con Tudor ha vissuto la sua miglior stagione in quel di Verona. Le caratteristiche di Osimhen, grazie proprio a Emanuele Bernardo, ci fa vedere anche la foto, andava avanti a triplette quell'anno Simeone, anche 4 ne fece in una. Per le caratteristiche del gioco di Tudor, Osimhen che attaccante è? Un attaccante che si esalterebbe nel gioco di Tudor?
Osimhen è un attaccante talmente particolare che non c'è un modulo che lo esalta più di altri. Deve essere bravo l'allenatore a far capire agli altri come giocare per esaltare Osimhen, non il contrario. Quando si dice che Spalletti lo ha migliorato tantissimo, io non l'ho mai messo in dubbio, ma Spalletti ci ha messo un anno per capire come far giocare la squadra per mettere Osimhen in condizioni di essere determinante come l'anno scorso, perché se ti ricordi il primo anno Osimhen praticamente giocava e la squadra erano scollegati, erano completamente scollegati, e si parlava del fatto che ovviamente il Napoli faceva il lancio lungo su Osimhen invece di aspettare la squadra di Sali si girava e cercava la porta da qualsiasi parte, e qualche volta l'ho visto anche quest'anno, e lì per me un Osimhen vicino alla bandierina e si metteva la palla in mezzo, ma chi volevi che ci fosse? Anche quest'anno ho visto molto spesso con Osimhen reparto offensivo totalmente scollato con il primo giocatore a distanza di 15 metri da Osimhen, ma pure di più, palla lunga, e vediamo che inventa Osimhen, non lo esalti anche per questo quando abbiamo parlato di una crescita di Osimhen, di Raspadori, di Politano e dello stesso Kvaratskhelia, perché probabilmente per caratteristiche in un Napoli con un allenatore che con tutti i problemi che ha, forse il mettere in condizione Osimhen di giocare nella squadra è l'ultimo dei suoi problemi, ha risolto la questione per forza di cose mettendo Raspadori, perché Garcia con tutto si era adeguato, le ha capito anche lui che probabilmente un centravanti con le caratteristiche di Raspadori per sostituire Osimhen sarebbe stato meglio rispetto a Simeone. E infatti abbiamo parlato di una crescita di Kvaratskhelia, una crescita di Politano, semplicemente perché Raspadori è uno che veniva incontro, faceva salire la squadra, giocava più con la palla, certo è meno determinante sotto porta, anche se i suoi gol li ha fatti solo quest'anno, li ha fatti anche l'anno scorso in quelle 6 partite che il Napoli ha vinto senza Osimhen, se li dividevano lui e chiunque entrasse, ma poi parliamo di cambi, permettimi di dire un attimo sta cosa, è vero, è assurdo mettere Kvaratskhelia e Zielinski fuori, cioè in un momento del genere. No, tu ti affidi migliore. Cioè, sei masochista che perché fai sai una cosa che ti stai giocando la panchina con l'Empoli. Oppure hai detto voglio essere esonerato. Certo. Perché io l'ho visto fare a Benitez nel classico, mise una squadra assurda e ne prese 5 contro il Barcellona e venne esonerato, ma lì proprio era l'obiettivo. Però voglio dire, non è che c'è bisogno, metto da parte questa cosa, questa premessa, questo masochismo da parte di Garcia. Non è che c'è bisogno di Kvaratskhelia e Zielinski per battere l'Empoli. 1. 2. Al loro posto, se vi ricordate, c'era un certo Simeone, che poi per Raspadori spostato a sinistra, un certo Simeone in attacco e un certo Elmas. Simeone era quello che l'anno scorso entrava e segnava da qualsiasi parte. Elmas più o meno. Elmas ha giocato la metà di Zielinski, segnando più di Zielinski l'anno scorso. Per numeri il miglior centrocampista dell'anno scorso Elmas. Allora fatemi capire, è vero che non si deve rinunciare a Kvaratskhelia, soprattutto in questo momento, ma non è che sono entrate 2 pippe, sono 2 persone che sono state probabilmente tra i principali protagonisti dello scudetto del Napoli. Se quindi noi pensiamo che noi non abbiamo battuto l'Empoli perché Kvaratskhelia, non è che Zielinski è entrato, Zielinski ieri è stato impalpabile, eppure ha giocato 45 minuti, ragazzi, il calcio moderno giocare 45, il 50% della squadra di movimento giocherà poco, almeno la metà del tempo, ci sono 5 sostituzioni, altri 5 sono di movimento e poi c'è il portiere. Ragazzi miei, il calcio moderno è anche questo, quando tu entri devi fare la differenza, se quello poi ti mette, e anche Zielinski ieri è andato completamente in difficoltà, Kvaratskhelia è entrato come a dire ok, ho capito mister, devo entrare, non la devo passare a nessuno, devo solo andare in porta. Risolvo io la partita. No, tu devi fargli capire che devi giocare con la squadra Kvaratskhelia ieri ha fatto un po' tra parentesi, no io poi lo faccio entrare il secondo tempo così gli altri stanno stanchi, ci stanno 5 sostituzioni, leva Beresischi e mette Aibuei. Non sono più stanco. Siamo freschi per freschi, che facciamo? E poi arrivi, salti il primo, salti il secondo, la prima appoggia la Zielinski, la seconda appoggia la Di Lorenzo, mettiamo sto gol in cascino, poi dopo si vede, fai quello che vuoi,
però gioca per la squadra. Kvaratskhelia non è, nonostante determinante tunnel contro tunnel, non lo fermi da nessuna parte, tira e gli contrastano il tiro, come è entrato Kvaratskhelia ieri, è inutile. No, ti inventa la giocata, però alla fine è come mettere un po' di polvere sotto al tappeto, perché il problema poi, siamo sempre là. Poi resiste. E siamo sempre là. E in tutto questo, la sfortuna del Napoli è che questo Garcia, storto o morto, a furia di buttare polvere sotto al tappeto. Ha fatto la montagnella poi sotto al tappeto. No, e intanto il Napoli passerà agli ottavi di Champions League. E intanto il Napoli continua, è quarto perché poi gli altri risultati stanno dando gli obiettivi della società, è quello l'obiettivo. Allora io ti dico che non è mai andato da Garcia a dire devi vincere lo scudetto, te lo posso mettere, o sei folle lì sei proprio folle. Però assicurati tra i primi 4. Intanto il Napoli è tra i primi 4. Cioè io non escluderei paradossalmente che adesso si incontra con Tudor gli dice no, tu mi devi dare quello là, te dice vabbè va, sai che vattene, mi tenga a Garcia. Tu addirittura vai a... Oppure mi piglio un traghettatore di 6 mesi. Io penso in questo momento... mi piglio Reia, mi piglio Mazzarri, lo farebbe. In questo momento io credo che la permanenza di Garcia, quello è per quanto De Laurentiis, attenzione, ci abbia provato fino alla fine per n motivi economici e non solo, non pagare 2 allenatori. Non è il modo di provarci. No, non è assolutamente il modo di provarci. Non ci hai provato, lo hai praticamente messo in discussione dalla terza di campionato, hai cercato l'alternativa, sei stato a Castelvolturno ogni giorno come se avesse bisogno della badante, entri nello spogliatoio, hai praticamente tolto tutti i poteri all'allenatore, quindi francamente continuare con Garcia credo sia inipotizzabile in questo momento. C'è da capire a questo momento per cosa, non dico si accontenterà De Laurentiis, ma fin quando potrà poi assecondare le richieste di un allenatore che in questo momento sembra essere l'unica soluzione valida, vale a dire quella di Tudor. Ti posso fare una domanda, secondo te quale allenatore accetta di venire 6 mesi? In questo momento pochissimi. Cannavaro. Per farti un favore? No, per farti un favore, perché allenare il Napoli... T'ammazzi. Sì, però ma t'ammazzi, stronchi una carriera. Se il tuo sogno è allenare il Napoli in questo momento, però non è che la carriera di Cannavaro in questo momento sia stata ho capito, secondo te perché Cannavaro è stato fermo fino in mo'? Perché non le ha avute le secondo me qualche offerta l'ha avuto. Si è parlato spesso della nazionale, ma in realtà da quello che so io non è mai stato preso in considerazione per la nazionale. Io credo che in questo momento un allenatore come Cannavaro, al netto di tutto, dice io sto a Napoli, mi gioco la mia chance, male che vado male, dico io comunque ho raccolto una squadra allo sbaraglio. Secondo me è uno dei pochi che in questo momento può permettersi il lusso di affrontare la questione. A meno che non me lo vieni a chiedere. Mazzarri? Non credo che Mazzarri... Secondo me sì. Non lo so. Poi gli altri quali sono? Accettare. No, secondo me l'unico è Reia. Ma non lo so, un Ballardini di turno? No, Giampaolo che è fermo da una vita, cioè hai bisogno in questo momento gli unici che secondo me possono accettare, eccezione fatta per Tudor che infatti fa delle richieste diverse, chi si deve rilanciare. E chi si deve rilanciare? I Giampaolo, i Ballardini, i Cannavaro. Posso dirti una cosa? Cioè già lo stesso Calzona, secondo me, posso dirti pure se dovesse arrivare l'offerta, ma se li fai i suoi conti. Posso dirti una cosa su cui io ho parecchi timori. Io non vedo Napoli una piazza per rilanciarsi, non la vedo in nessun modo, la vedo solo un suicidio. Tu vai a finire di suicidare, è troppo lo era già prima, ma infatti adesso di più. Cioè prima, allora se Thiago Motta non ha accettato il Napoli, quello sì. Non è perché Thiago Motta dice no, non voglio accettare la squadra campione d'Italia, non voglio accettare la possibilità di avere una squadra forte per competere un titolo. No, perché sa benissimo che avrebbe solo, se avesse vinto, avesse fatto un buon campionato, e vabbè, perché stai campando di rendita per Spalletti. Hai fallito, facevi la fine di Garcia perché hai rotto un giocattolo che era perfetto e 2 non andava bene. I soldi, penso che i soldi non fanno la differenza, almeno per quello che è l'ingaggio di un Napoli, e tu che stai venendo al Bologna hai i riflettori di tutta Europa che ti segue, tra l'altro te vai a ammazzare col Napoli, vai a prenderti sta patata bollente. Ma sinceramente, fatevi una domanda, è italiano secondo te
Se voleva venire al Napoli, andava da commisso e si metteva in ginocchio, dammi dire Io ti so pago che io. il Napoli per italiano era la seconda se non terza scelta in estate, perché aspettava Roma e Milan. Vabbè sì, nel senso... Poi il Napoli. E poi, vabbè, non ti Che dico, però alla voglio fine dire, non è lui che ha so- preferito restare a Firenze. Cioè, Luis Enrique, ma quando Luis Enrique ti avrebbe mai detto di sì? Ma quando? Cioè, Napoli è la cosa che più mi dispiace, doveva continuare con Spalletti. Ma lì era capito già da tempo che non aveva la volontà Spalletti di continuare E allora con lì, De Laurentiis. ho capito, e lì allora il ciclo... E lì per questo lì è stato presuntuoso De Laurentiis, perché pensava che questa squadra Andasse avanti da la potesse allenare chiunque. A proposito di Tudor, in attesa poi di andare in collegamento con Ilario Covino a Roma, giustamente si parla di Tudor che vorrebbe un contratto un po' più lungo. Io però vado a vedere gli ultimi anni di Tudor, a prescindere dalle medie eccetera eccetera. Allenatore al Marsiglia, una stagione 22-23. Non ha fatto male per il Marsiglia. No, non ha fatto male, 48 partite, 1,83 punti di media a partita. Che sostanzialmente è quella di media della carriera di Garcia. Esattamente. Al Verona, una stagione. 21-22. Alla Juve ha fatto il vice di Pirlo, una stagione, ma ovviamente non dipendeva da lui. Se vado a vedere altro, con l'Udinese una stagione con 2 ritorni tra l'altro, l'Hajduk di Spalato idem, con il Galatasaray un anno, febbraio-dicembre, ma è allenatore da progetto Igor Tudor? Ma sai, non lo so, perché non avevo mai tanti allenatori che non mi sono sembrati da progetto, poi hanno trovato la piazza giusta. Hanno trovato la piazza giusta. Lui ha fatto bene ovunque è andato, bene per quelli che erano gli obiettivi, li ha sempre quasi raggiunti. Io sinceramente prenderei Tudor per l'aspetto fisico. Voglio uno. Ma il Napoli ce l'ha la rosa per quella tipologia di gioco, cioè l'1 contro 1 a tutto campo, il passo. No, per l'aspetto fisico proprio di suo, Tudor. che è grosso, intimorisce i giocatori. Voglio vedere uno in panchina che ringhia. Voglio vedere uno negli spogliatoi che gli dice: ragazzi miei, avete vinto uno scudetto, ma non avete vinto un cazzo. Cioè, avete fatto la storia, i tifosi devono essere contenti, voi dovreste vincere il secondo, dovreste aspirare ad andare avanti in Champions League, dovreste correre come gli a dare di più, non sedervi su quello. Voglio uno, ma dico una cosa forte, voglio uno che è stato alla Juventus, sia come calciatore, sia come allenatore, come vice di Pirlo. Te li stai un po' inimicando facendo voglio uno che dice: ragazzi miei, qua si lavora, qua si vince, poi lascia stare, i bilanci li teniamo, non facciamo le plusvalenze fittizie, l'arbitro che ci dia quello che dobbiamo avere è quello giusto. Però quando entriamo negli spogliatoi, quando andiamo in mezzo al campo, si dà tutto. Senti, tu parlavi della struttura fisica di Tudor, che è uno che non passa inosservato. Chissà se il nostro Ilario Covino lo ha visto, che se passa di certo non passa inosservato. Torniamo a Roma, davanti alla Filmaro, da Ilario Covino. Ciao Ilario, ben ritrovato. Ciao Ilario. Ciao ragazzi, ben ritrovati. No, Tudor non passa inosservato perché è bello grosso, quindi lo beccheremo sicuramente se dovesse passare. È passato però poco fa Nicola Lombardo, l'abbiamo visto uscire dagli studi della Filmauro, è andato a pranzo presumibilmente perché c'è anche tutta l'area marketing del Napoli, c'è anche Tommaso Bianchini presente, l'abbiamo visto passare una decina di minuti fa. La situazione per il momento è tranquilla, ci sono anche i ragazzi che si occupano dell'area social, della comunicazione del calcio Napoli. Questo ci fa però pensare che possa succedere qualcosa, nel senso che perché mobilitare l'area social del Napoli, no? I ragazzi che si occupano di questo tipo di comunicazione in questo momento qui alla Filmauro. La domanda che pongo anche a voi: potrebbe esserci quindi qualche novità nelle prossime ore, quello che mi viene da dire? È un bel indizio quello che ci hai fornito, Ilario, perché effettivamente se uno pensa le immagini social del Napoli e tutta l'area social, solitamente se ti mobiliti è perché c'è qualche annuncio, c'è qualche post che deve uscire, considerando poi tra l'altro che il Napoli è in silenzio stampa,
e quindi teoricamente non dovrebbe trapelare nulla. Se mobiliti l'area social vuol dire che qualcosa si sta muovendo per qualche comunicato e non solo. Insomma, ci hai raccontato anche nel primo collegamento di come effettivamente si sia mosso tutto quasi il board del Napoli. È arrivato Lombardo, c'è ovviamente De Laurentiis, ci immaginiamo che ci sia anche Chiavelli, hai parlato di Bianchini, e della presenza anche di quello che è l'entourage, ecco, di Igor Tudor, che è ovviamente obiettivo numero uno di questo Napoli. Garcia invece tornato oltre Alpe in questo momento in terra francese. Ti chiedo, caro Ilario, anche a questo punto se sei riuscito, non lo so, a intercettare anche qualche collega lì fuori, qual è l'umore, qual è la sensazione che si sta vivendo in queste ore, in questi minuti, se c'è la sensazione effettivamente che oggi possa essere giornata di annunci in casa Napoli, o tutto potrebbe essere slittato nelle prossime ore, o meglio nei prossimi giorni. Colleghi pochi, c'è il collega della Gazzetta dello Sport, però la sensazione è che qualcosa potrebbe succedere oggi. La sensazione è che Rudy Garcia è l'allenatore del Napoli solo per il momento, manca il fit, però il fit dovrebbe arrivare nel momento in cui c'è il nuovo allenatore. Quindi fino a che non avremo il nuovo allenatore del Napoli non avremo l'esonero ufficiale di Rudy Garcia, che di fatto già l'ex allenatore azzurro. La sensazione è quella che il Napoli stia cercando di convincere Igor Tudor ad accettare un contratto di una durata inferiore, perché sappiamo che quello che al momento blocca l'arrivo di Tudor a Napoli è la durata del contratto. Tudor vorrebbe un contratto di almeno 1 anno e mezzo, quindi almeno per tutta la prossima stagione. Il Napoli in questo momento vorrebbe un allenatore che arrivi fino al termine della stagione per poi riparlare insieme di un eventuale futuro. Perché poi, lo stavamo dicendo anche in diretta su TikTok prima, lo diciamo anche qui, dalla scelta dell'allenatore del Napoli, del nuovo allenatore del Napoli, dipenderà questa stagione ma anche la prossima, perché se il Napoli dovesse scegliere, faccio un esempio, i fratelli Cannavaro, che sulla carta almeno, perché poi anche Gattuso sulla carta era un traghettatore, sono dei traghettatori, vorrà dire che per l'anno prossimo si pensa a un profilo diverso. Se invece si prende uno come Igor Tudor, ad oggi Tudor non accetterebbe un contratto di soli 6 mesi e quindi è una scelta che andrebbe a condizionare anche il prossimo anno. Ale, qualche curiosità per Ilario? No, effettivamente stavo ascoltando adesso quello che ha detto, è lì il dilemma, cioè capire effettivamente se Tudor possa essere anche l'allenatore del futuro. Io, come diceva Ilario, sono convintissimo che Tudor non possa accettare di essere un traghettatore, e soprattutto quelli che poi sono i nomi dei traghettatori, a questo punto anche i fratelli Cannavaro. Il problema è, Ilario, è veramente qualsiasi sia la scelta, quale possa essere veramente il futuro di questo Napoli, cioè arrivare tra i primi 4 posti in Champions è fondamentale per il continuo del Napoli, soprattutto quello che sarà. Quindi ora secondo me non ma anche è per tanto... la prossima Champions, cioè la prossima Champions è vitale, perché sarà la nuova Champions League. Esatto, il nuovo format, si giocheranno più partite, ci saranno più introiti e quindi insomma capire secondo me qual è la soluzione migliore per arrivare all'obiettivo, cioè traghettatore oppure prendere un allenatore e affidargli effettivamente il futuro incondizionato alla panchina del Napoli. La sensazione che abbiamo un po' tutti è quella che il nome scelto da Valerio De Laurentiis era quello di Antonio Conte. Poi andrà analizzato e capito perché Antonio Conte non è diventato l'allenatore del Napoli, perché poi De Laurentiis si vide un mese fa con Antonio Conte. Antonio Conte aveva la possibilità di smentire davanti a tutti, a microfoni accesi, alla festa della Juve, un suo interesse per il Napoli, e non lo fece. Il giorno dopo si vide con Aurelio De Laurentiis, per quanto il presidente del Napoli parli di pettegolezzo, però è molto, cioè, il nome di De Laurentiis era quello. Una volta che non si è arrivati ad Antonio Conte, il Napoli ha deciso di mantenere Garcia, però
con poteri limitati, perché ho almeno sotto il controllo di Aurelio De Laurentiis, che è rimasto a Castelvolturno per tutto il mese, e questa è la situazione. Il Napoli non è convinto di un Tudor, non è convinto di un Cannavaro, quindi sono ore di riflessione, però nel frattempo qui c'è tutto il Napoli. Qui c'è l'area social, qui c'è l'area marketing, qui c'è Nicola Lombardo, qui c'è Aurelio De Laurentiis, vediamo, anzi con ogni probabilità ci dovrebbe essere anche Chiavelli, anche se non l'abbiamo visto. Quindi in queste ore potrebbe succedere di tutto, queste sono le ore decisive per il futuro del Napoli. E tu da lì non ti muovi, caro Ilario, fin quando non arriva... No, io sono inchiodato. Questa è una minaccia che ti facciamo fino a quando non arriva il doppio tweet, tu non puoi muoverti, caro. Deve arrivare, esatto, perché poi deve arrivare il doppio tweet, la prova e la controprova. Tu pensi di scampartela con uno solo e invece devi aspettare anche il secondo tweet. Tra l'altro vedo anche un bel via vai di persone, insomma, lì assolutamente, perché alle tue spalle. Palazzo Bonaparte, perché poi Palazzo Bonaparte è sede di uffici, anche rappresentazioni culturali. In questo momento c'è una mostra fino al 1° aprile, quindi c'è un via vai. Poi siamo in centro, non so se riuscite a vedere alle mie spalle c'è l'altare della patria, quindi potete immaginare, con i lavori della metropolitana che stanno facendo, potete immaginare solo il caos che c'è tra auto blu, polizia, carabinieri, ambulanze che passano in continuazione, e noi siamo qui in attesa di un tweet e magari anche di Aurelio De Laurentiis che si faccia vedere, e magari del prossimo allenatore del Napoli che venga a firmare il nuovo contratto. Ilario, facciamo anche un mix tra le nostre chat di YouTube e di TikTok, perché ovviamente su YouTube molti sono in questo momento con idee variegate da Tudor, c'è chi piace, chi non piace. Leggevo molti Cannavaro, qualcuno dice anche Ballardini, Calzona, eccetera eccetera. Anche su TikTok c'è questa pluralità di preferenze. Devo dire la verità, almeno sul nostro account TikTok Tudor non era un nome particolarmente gradito, anzi molti invocavano il nome di Walter Mazzarri, che in questo momento non è un papabile, cioè nel senso si è parlato di Mazzarri, ma non credo che sarà questa la scelta del presidente De Laurentiis. Molti parlavano di un ritorno di Walter Mazzarri. Tudor non piaceva anche, secondo me questo è un discorso che lascia il tempo che trova, non piaceva per la sua juventinità, e invece io sono d'accordo con Alessandro che ha detto a noi serve uno juventino, cioè serve uno con quella grinta, con quella rabbia, con quella cattiveria che agonistica, che possa ribaltare la situazione, perché in questo momento il Napoli deve cercare di ribaltare la situazione, per quanto nulla è compromesso. Il Napoli è quarto in classifica, ha altissime possibilità di superare il girone di Champions, però di rimettere sui giusti binari la stagione. Ilario, allora ti lascio a quella che sarà, immagino, la prossima diretta TikTok. Noi poi tra un'oretta ci riaggiorniamo qui anche in diretta su YouTube, il canale 79 del Digitale Terrestre. Ovviamente, qualora dovessero esserci delle novità importanti, attendiamo tu e la linea, insomma, prenditela quando vuoi, ecco. Va bene, a dopo. Ciao Ilario, grazie. Grazie al nostro Ilario Covino, fuori alla Filmauro in quel di Roma. Tra una decina di minuti torneremo anche al telefono con i prossimi ospiti, poi apriremo anche quelle che sono le linee telefoniche, caro Alessandro, per sentire anche lo humor dei tifosi. Ti leggo anche qualche messaggio intanto, anzi no, prima c'era in sospeso una nuova dichiarazione di Victor Osimhen, lo andiamo proprio a rileggere. Quello che è stato detto è vero, devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene le scorse estate perché il Napoli voleva trattenermi, ma quando arrivò l'offerta dell'Arabia Saudita Feyenoord è stato difficile rifiutare, ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare. Se adesso voglio continuare a giocare in Europa, certo, ho avuto colloqui ad agosto, per me era una decisione enorme da prendere, ho parlato col Napoli e abbiamo deciso insieme di rifiutare. Non volevo che la gente pensasse che volessi andarmene, è stata una decisione positiva per la mia carriera, per quanto a calcio si giochi anche per soldi, c'è anche tanto altro.
Queste le parole di Victor Osimhen, non ti chiedo se è sincero o non sincero, scelta giusta di Victor Osimhen. La sensazione però, caro Ale, che se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, o a prescindere dal rinnovo di contratto, insomma la prossima estate sarà difficile trattenere ancora il nigeriano a Napoli. Ma a prescindere, io penso che a questo punto, pur di non rompere definitivamente il rapporto tra la società e il ragazzo, dice ok, non troviamo l'accordo, finiamo da grandi professionisti quest'anno, poi alla fine anno prossimo ti vendo al migliore offerente. Osimhen voleva andare via, cioè, ora può addolcire la pillola, perché poi giustamente è un po' come quando sei sotto elezioni, cerchi di portare la piazza dalla tua parte, ma Osimhen voleva andare via. Osimhen era in contatto con più di una squadra per poter andare via, però l'offerta economica del cartellino non era l'ideale per De Laurentiis, ma quella per l'ingaggio l'avrebbe accettata senza esitare, era quella per Osimhen. Quindi Osimhen alla fine non ha accettato, con il patto con De Laurentiis di dire ok, resto qua, ora troviamo la quadra per il rinnovo, quadra che si era poi trovata, stretta di mano effettivamente, che c'è stata, e poi Osimhen ha cambiato di nuovo le carte in tavola, e adesso siamo in un momento di stallo, poi si dice procede, non procede, ma alla fine sembra che un matrimonio non sa da fare. Entrambe le parti sono d'accordo, finiamo la stagione così e poi... no, dico, a questo punto, pur di non fare offerte, poi tu rifiuti, poi ci vuoi pensare, poi rifiuti di nuovo, e queste sono cose che poi da parte se tu fai un'offerta e dici io ti vengo incontro e tu me la rifiuti, io incomincio a capire, e quando le trattative non trovano la quadra, dopo un po' forse è meglio sospenderle e dire ok, non troviamo la quadra, io sono un tesserato del Napoli, tu sei il presidente del Napoli, io farò il professionista fino alla fine, da qui in poi ci impegniamo io e il mio procuratore a trovare una squadra, tu ad accettare un'offerta e ci salutiamo a fine anno. S'abbracciamo. Secondo me è l'opportuno, è così come con Zielinski. E anche lì la situazione in questo momento è complicata, anzi anche peggio, perché Zielinski poi da gennaio in poi può tranquillamente firmare con un'altra squadra. Esattamente, con Zielinski sono 2 rinnovi che sarebbero dovuti arrivare molto tempo prima. Sì. A parte molto tempo prima, dico, visto che Zielinski la stessa cosa, vado in Arabia, no, non vado, amo Napoli, voglio rimanere qua, accetto qualsiasi cosa per... e poi? Cioè, quindi c'è qualcosa che noi non sappiamo, non sappiamo, non vogliamo ipotizzare, ma sembra chiaro che sono 2 rinnovi che sarebbero dovuti arrivare qualche mese fa, e che adesso incomincio a dubitare che arrivi. Assolutamente d'accordo con te. Il 3-4-2-1 di Igor Tudor. Andiamo al touch, Emanuele, proviamo a disegnarlo. Questa è l'infografica della Gazzetta dello Sport. Ti convince il 3-4-2-1 di Tudor? Meret, Ostigard, Rachmani e Nathan, fermo restando che ti servirebbero almeno altri 2 centrali a gennaio, almeno. Se giochi Nathan, Rachmani e Ostigard, hai Juan Jesus, eventualmente Di Lorenzo. Di Lorenzo a destra, Anghissà, Lobotka, centrocampo a 2, avremo lo stesso problema. Kvaratskhelia largo a sinistra, Zielinski sottopunta, Raspadori, Osimhen, quindi fuori Politano. Potresti giocare con 2 mezzi trequartisti, non gioca Lindstrom. Ti convince questa? Per niente. No, No, per niente, andrei sul 3-5-2 al massimo, che pare che facevo questo discorso con Dino Viola quando si parlava dell'arrivo di Conte, ipotizzavamo un 3-5-2. Kvara, Osimhen davanti. Di Lorenzo a tutta fascia, che insomma lo può fare. Tieni fuori quello che però è il migliore della stagione del Napoli fino ad ora, Politano. Sì, quello sì.
Quello sì, purtroppo sì, però allora non era ancora il migliore della stagione del Napoli, quando ne parlavamo. In questo momento sembra quello più in palla anche dal punto di vista Assolutamente, dell'atletismo. poi ripeto, possiamo parlare di modulo, a me mi aspetto una persona di polso. E fondamentalmente, poi voglio dire, il modulo secondo me, anche perché errore gravissimo. Spalletti gioca al 4-3, serve un allenatore col 4-3-3, serve un allenatore col 4-3-3, come se non bastasse fare il 4-3-3, come se non sapessimo che ci sono 1000 modi di giocare nel 4-3-3, 1000 modi di interpretare la fase difensiva, i movimenti a centrocampo, la fase offensiva, 1000 e passa modi. Un 4-3-3 è un modulo che può essere interpretato veramente in troppi modi. Secondo me serviva semplicemente un allenatore bravo, intelligente, che sapesse mettere al meglio purtroppo il problema qual è? Dopo 33 anni si vince lo scudetto. La squadra che ha vinto con 16 non toccata niente. Fermi là, chissà come fa niente, se ne è andato Spalletti, non lo sostituiamo, va vuoto. Il vice, lasciamo non gli dite Domenichini. niente, prendete i giocatori quest'estate, metteteli in una bolla, non devono sentire altro, le mogli, i figli, niente. Devono tornare alla prima giornata di campionato ricordandosi quello che gli diceva Spalletti. Mettete un ologramma di Spalletti in panchina. Questo non funziona propriamente esattamente, ma andare ad imporre ad un allenatore vieni e non toccare niente, no, è impensabile, assolutamente impensabile. A questo punto ti tenevi quello di prima. Garzia ha detto che lo devo io, questo Napoli lo devo accettare, non ho scelta. È stato costretto ad accettare, è stato l'unico, povero Cristo, tutti andavano in Arabia, l'unico che ha fatto il percorso inverso era lui. Poverino, cioè cacciato da lì, da Cristiano Ronaldo, eccetera, tutto quello che vuoi tu. Viene e dice, e lei io della mia carriera che ne faccio? A me chi mi prende il più? Arriva il Napoli, tu dici di no, fa niente, vado a fare una brutta figura a Napoli. Poi con la speranza, se succede il miracolo, vabbè, lo faccio e è andata, ma è stato un separato in casa dal primo momento. Tra l'altro vedo anche difficilissimo, per carità, subentrare Spalletti, ma solo dal punto di vista tattico, ma anche nell'immaginario popolare. Assolutamente Garzia è uno che non ha di fatto quasi mai creato rapporto con la piazza, ma non ci ha manco provato, che sapeva probabilmente andarsi a scontrare con un pregiudizio, però con un muro che dopo Spalletti era difficile da abbattere. Leggo anche il 4-3-3 di Cannavaro, a proposito di non toccare nulla. A me già uno che mi parla con la R muscia mi stizza. Vabbè, quello è francese. Ci posso fare niente. È francese, no, non ci puoi fare niente. Ti siedi in panchina e la divina con me. La squadra cammina in mezzo al campo, tu metti quell'occhialetto sul naso e scrivi. È quasi andata, caro. 4-3 di Cannavaro secondo la Gazzetta, uguale, cioè non cambia assolutamente nulla rispetto a quello attuale, sarebbe un 4-3 di ripartenza che conferma, ovviamente poi lì bisognerebbe capire come lo interpreta questo 4-3-3 Cannavaro, di certo non come lo interpretava in Cina. Ma io non sapevo manco che faceva il 4-3-3 Cannavaro, io non lo considero ancora un allenatore Cannavaro. Lo so. Con tutto il bene, pallone d'oro, un grande gioco, napoletano, bellissimo. È proprio l'azzardo definitivo, questo sarebbe. Come traghettatore? Certo, per forza. L'azzardo definitivo che poi magari ti riesce la ciambella con il buco, però poi sei punto a capo. Che fai? Lo confermi? Cioè, metti caso, arriva Cannavaro, alti e bassi, strappa la qualificazione Champions, arriva un discreto ottavo di finale in Champions, magari ti vince la Supercoppa, perché ci sarebbe anche la Supercoppa. Che si fa poi? Ecco, aspetta, no, tra poco non le abbiamo ancora aperte le linee, ragazzi, non sono ancora aperte, non chiamate ancora, iniziate a chiamare quando vedete il numeretto in sovraimpressione, perché oggi è vero, voi siete abituati alle 15 che c'è il filo diretto, quest'oggi facciamolo un filo diretto, quest'oggi tra un poco facciamo, torniamo prima a parola alla gente. No, ecco, tanto ha parlato chi è?
Luciano Spalletti. Stimo molto Garzia. Ha parlato Luciano Spalletti e ha parlato di Napoli. Magari lo dicevi un attimino prima. Stimo molto Garzia, è ingiusto fare i paragoni col passato che fa parte di una storia bellissima. Torna a parlare in conferenza stampa. Il CT della Nazionale, inevitabilmente gli viene fatta la domanda sul Napoli e il CT non si è sottratto. Che ha detto Luciano Spalletti? La risposta sul Napoli me l'ero preparata. Non credo sia giusto per Garzia fare paragoni o confronti con il passato. Ogni allenatore ha idee e storia, deve essere giudicato per tutto, per chi sei, per tentativo di creare miglioramenti. Stimo molto Garzia, ha fatto vedere di essere per bene ed equilibrato, non è stato giusto dal primo momento fare confronti con passato recente, che fa parte di una storia bellissima perché è stata un'emozione bellissima. Se ne esce così Luciano Spalletti. Io adesso non l'ho vista la conferenza. No, ma tu non lo devi vedere, tu devi immaginare io immagino lui che parla, Luciano Spalletti. Io lo immagino dopo aver parlato, che se va dietro il io lo immagino così, io non credo che sia l'immagine, questa è un'immagine ovviamente che abbiamo preso per l'articolo. Però me lo immagino con quel sorriso lì. No, io mi immagino finisce e poi vai a sghignazzare dietro la... Esatto. E queste le parole di Luciano Spalletti, insomma, nel giorno del possibile esonero di Rudy Garzia, le parole di Luciano Spalletti. Manu, dimmi se siamo pronti per andare al telefono. Ah, perfetto. E allora salutiamo, è un grande piacere avere con noi Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. Ciao Gianluca. Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Come stai? Tutto bene? Ore ovviamente calde in quel di Napoli, o meglio in quel di Roma, sede Filmauro. Leggevamo poco fa le parole di Luciano Spalletti, che in conferenza ha parlato di Rudy Garzia, non so se hai avuto modo già di leggerle. Ha detto: stimo molto Garzia, è ingiusto fare paragoni col passato che fa parte di una bellissima storia. Io non l'ho visto il video della conferenza, me lo immagino però quantomeno sorridente Spalletti, ecco, mentre parlava di questo. Allora, siamo di fronte ovviamente un po' al gioco delle parti, che è quello al quale poi secondo me assistiamo dal momento in cui De Laurentiis annunciò il rinnovo di Spalletti, mai realmente condiviso in occasione di quella manifestazione al Maschio Angioino. Ciascuno giustamente, ripeto, recita la sua parte, anche Spalletti oggi non poteva certamente gongolare, ma io sono convinto che stia gongolando perché fa parte, ripeto, del gioco. Credo che difficilmente si sarebbe potuta gestire peggio un'eredità come quella lasciata da Luciano Spalletti, e il Napoli è riuscito a farsi molto, ma molto male da solo. Sono d'accordo con te, insomma ne abbiamo... Quindi, quando dico da solo intendo proprio nella figura del suo presidente, che è sempre un uomo solo al comando, anche quando prende scelte che si rivelano poi indovinate, ma che probabilmente dopo aver vinto lo scudetto ha anche esagerato nel suo voler essere non solo il primus inter pares, ma in qualche modo l'oligarca di questa vicenda e di questa società. Sì, ci interrogavamo anche su quelle che sono state le tempistiche, tra l'altro Gianluca, delle scelte di De Laurentiis, che di fatto già nella sosta precedente questa aveva scaricato Rudy Garzia con i contatti con Conte, con lo stesso Tudor, per poi attendere altre 6 partite sperando in non so quale rivoluzione o quale miracolo, per poi adesso mettere alla porta un allenatore come Garzia, cercarne un altro con tutte le difficoltà ovviamente del caso, e consegnare una squadra al nuovo allenatore che di fatto nella sosta per le nazionali ne avrà metà fuori e alla ripresa avrà un calendario, diciamo così, da brividi. Allora, secondo me è tutto poi molto fluido, cioè De Laurentiis pensa di cambiare, si accorge che fa fatica a cambiare per 1001 ragione, che secondo me affondano anche le radici in quello che ci siamo appena detti, cioè nella sua modalità di rapporti anche con gli allenatori che succederanno a Luciano Spalletti, perché credo che ci sarà un De Laurentiis interventista anche con il Tudor di turno, tanto per intenderci, poi magari le reazioni di Tudor saranno diverse da quelle di Garzia. Esatto. E quindi dicevo, De Laurentiis ci prova, si accorge che non è semplice, guarda il calendario, si augura di salvare il salvabile con Garzia e magari anche di risparmiare qualcosina. Tutto sommato lancio una provocazione: se ieri Kvaratskhelia fa gol e non fa quella grande parata a Beriscia, poi alla fine secondo me Garzia resta sulla panchina del Napoli, anche prima di questo ciclo terribile, proprio per i motivi che dicevi tu, perché non ci sarebbe stata
tra virgolette urgenza di cambiare classifica alla mano, perché poi il Napoli avrebbe approfittato anche della sconfitta del Milan e del pari dell'Atalanta, e perché non è facile per nessuno subentrare con il calendario che aspetta gli azzurri. Ciao Gianluca, una domanda molto, molto semplice, almeno da porre, poi magari la risposta me lo direi tu. Senza andare sui nomi, che tipo di allenatore in questo momento servirebbe più al Napoli? Allora, secondo me un ottimo gestore di rapporti umani, prima ancora che un allenatore bravo dal punto di vista tecnico-tattico, perché secondo me a quei livelli poi lo sono davvero tutti o quasi, ma sono i rapporti che contano e contano tanto quando devi appunto in qualche modo paragonarti a un passato ingombrante, perché poi Spalletti ovviamente, ripeto, oggi dice il contrario, fa anche lui la sua parte, ma l'eredità è di quelle pesanti e l'ha vissuta, faccio per dire, Rafa Benitez all'Inter dopo José Mourinho. Devi saper entrare in punta di piedi in questo spogliatoio, devi saper rimettere un po' tutti i cocci al loro posto, provare a sintetizzare, cercare di portare la squadra, l'ambiente, la tifoseria, la stampa, il presidente in primis dalla tua parte, perché l'atteggiamento in questo Garcia secondo me ha veramente toppato in modo clamoroso, l'atteggiamento di rottura rispetto a una vicenda che invece lo scorso anno aveva portato a un certo tipo di risultati è assolutamente controproducente e si è rivelata essere tale, quindi a oggi mi viene da dire che servirebbe soprattutto un buon padre di famiglia. Tudor ha questo physique du rôle secondo te? Tudor è sicuramente un allenatore di impatto dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista del calcio che pratica, che è sicuramente un calcio molto fisico, molto anche moderno nella vicenda di tanti 1 contro 1 ai quali sono chiamati i suoi calciatori, ma questo non mi spaventa perché il Napoli ha tanti calciatori forti. Secondo me però Tudor è uno che ha fatto anche tanti spogliatori importanti, che questo tipo di vicende in parte le ha anche già vissute, quindi al netto del suo sembrare un duro saprà perfettamente che in questo momento non può entrare a scivolone nello spogliatoio del Napoli, ma deve magari accompagnare l'avversario verso il fondo campo, quindi non lo ritengo affatto uno stupido, lo ritengo sicuramente uno anche, ripeto, che è uscito da poco da uno spogliatoio importante, quale ad esempio quello della Juventus, ma che ha maturato dell'esperienza anche da allenatore, per cui conosce anche la differenza di ruoli tra allenatore e calciatore. Se saprà impattare bene con lo spogliatoio, poi dal punto di vista, ripeto, tecnico-tattico, è un allenatore che a me piace e soprattutto a me piace la squadra, perché ritengo il Napoli una squadra forte. Da capire, carattere forte Tudor come personalità, a prescindere come da allenatore. I caratteri forti qui a Napoli nel rapporto, perché poi uno deve andare anche ad analizzare questo, nel rapporto con De Laurentiis, ti crea magari qualche dubbio in più? Perché insomma abbiamo visto Spalletti, uno che comunque ha un carattere non forte come quello di Tudor, però particolare. Gattuso era uno che aveva il carattere forte e anche lì insomma la situazione al primo scossone è andata via via peggiorando. Si deve fare anche questa analisi secondo te nel rapporto che può avere un allenatore, non tanto nell'impatto con lo spogliatoio ma anche fronte dirigenziale legacy, quindi con il patron De Laurentiis? Allora, non è facile per nessuno avere a che fare con De Laurentiis, a prescindere se sia o meno un carattere forte. L'avere la personalità magari per far fare un passo indietro al presidente giova secondo me nei confronti poi del rapporto con i calciatori, che è molto più importante del rapporto con il presidente, anzi secondo me addirittura lo stesso De Laurentiis talvolta tende a polarizzare proprio i rapporti e a mettersi quasi scientemente contro allenatori e spogliatoio che fanno gruppo unico e compatto, tra virgolette, proprio contro il presidente. Basti pensare a una squadra che vince lo scudetto, festeggia a Udine, il presidente festeggia a Napoli da solo con i maxi schermi, una roba mai vista nella storia del calcio. Però questo tipo di polarizzazione funziona e secondo me potrebbe funzionare anche nella gestione nell'era Tudor. Ha funzionato quasi con tutti, Mazzarri, Sarri, un po' meno con Gattuso, però sicuramente ha funzionato tanto e bene con Luciano Spalletti, ripeto. L'importante è il rispetto dei ruoli che viene richiesto
dalla squadra all'allenatore, e forse in questo anche il commissariamento di Garcia non ha giovato allo stesso Garcia. Ale, un'altra curiosità per c'è poco per Gianluca? effettivamente da aggiungere, a meno che Gianluca, perché non ci vai tu a questo punto, un traghettatore 6 mesi. Io so che Pongo io la domanda a voi, non sono così convinto che a Napoli serve un traghettatore, a Napoli serve un allenatore, perché non è pensabile immaginare un traghettatore che poi eventualmente a quel punto dovrebbe traghettare la squadra fuori dalla zona Champions per poi salutare. E il lavoro di tutti è che Napoli invece vada in Champions, quindi penso che a Napoli serva un allenatore e non un traghettatore, anche perché fai fatica poi in estate, qualora non hai raggiunto la Champions, a essere attrattivo verso i grandi nomi. No, io sono d'accordo con te Gianluca, il timore è che non credo che, ho paura che De Laurentiis l'ipotesi traghettatore, se Tudor non dovesse accettare il contratto che dice lui, secondo me non è da cancellare del tutto. Io ovviamente pensare a un traghettatore l'anno dopo aver vinto uno scudetto per 33 anni lo vedo proprio un fallimento totale. Però no, hai perfettamente ragione. Aggiungo che se non dovesse trovarsi un'intesa con Tudor, davvero De Laurentiis resta con il cerino in mano, e allora sì che magari vai su una figura tra virgolette di secondo piano, però poi deve avere quella figura eventualmente in massimo sostegno della società, se no davvero siamo già in qualche modo condannati a una stagione di retroguardia, e ripeto, con questa squadra sarebbe un delitto pensare di uscire dalla zona Champions. D'accordissimo. Bene così Gianluca. Ciao Gianluca, grazie. Ti ringrazio per essere stato con noi, un grande abbraccio. Buon lavoro. Grazie a Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. Siamo sempre in attesa di quelli che possono essere le novità, gli aggiornamenti. Intanto leggo tanti messaggi, ma lo sai che ti dico, caro Ale, le vogliamo aprire ste linee? Ma sì, ma sì, ci facciamo questa mezz'ora e poco più di filo diretto. Allora Manu, vai pure con il tuo solito tocco magico, facci comparire il numero di telefono in sovraimpressione, apriamo le linee per il filo diretto, vogliamo sentire anche la voce di voi tifosi, di come insomma state vivendo questo momento del prossimo esonero di Rudy Garcia, e anche qual è la vostra preferenza per quanto riguarda il successore. Chiamatelo 081 353 4588. Quest'oggi facciamo tutto insieme, 124 live, filo diretto, recap, insomma abbiamo venuto tutto in una lunghissima maratona. Allora, salutiamo anche Giuseppe Cautiero che dice i 2 giornalisti più belli d'Italia. Rocky Kaut ci scrive. Guarda lì. Il nostro Rocky Kaut, quanto mi manca Rocky Kaut. Hamsik ti piacerebbe in dirigenza? Chiede a me, io te lo giro a te. Calzona Hamsik con la Lobotka al centro del villaggio. Non parlo, io adoro Hamsik, per me il miglior giocatore dell'era De Laurentiis, o almeno a cui io sono più affezionato, ecco, mettiamola così, che ovviamente dopo l'anno scorso è tutto da mettere in discussione anche sotto questo punto di vista. Ma al di là di questo io sono d'accordo che un ex importante, capitano, leader, entri in società come una figura, non voglio nemmeno dare un ruolo, ma come figura tra società, poi soprattutto uno che ha avuto a che fare con De Laurentiis per tantissimo tempo da capitano, con tutte le difficoltà che questo concerne. Non mi dispiacerebbe, non a caso vedere un Maldini al Milan. Ho rivisto il Milan scudettato, ho rivisto un entusiasmo, ho rivisto una piazza che attraverso il capitano di lungo corso del Milan, uno dei migliori calciatori della storia del calcio italiano, saper in qualche modo avere a che fare con questa nuova dirigenza, creare una squadra dove aveva un ruolo diverso ovviamente, ma non a caso quando poi sono stati cacciati a malo modo, e voglio dire, il Milan, che è una signora squadra, è un allenatore che invece ormai da 4-5 anni su quella panchina è 2 punti sopra il Napoli, ha pareggiato con Lecce e ha rischiato di perdere clamorosamente
poi il VAR l'ha salvato. Insomma, non è una questione solo di Napoli, No, non è- però secondo me una bella figura storica, ex calciatore del Napoli, con un ruolo anche di ambasciatore, non lo so, come un ruolo in società per me è giusto che ce l'abbia. Anche fare un po' da filtro, da magari. filtro, sì, da filtro tra società, squadra. Voglio dire, questo Meluso, che per carità, io non metto in dubbio che possa essere capace. Però zero potere decisionale. Voglio dire, che te lo pigli a fare? Capito, per riempire la casella. Che te lo prendi a fare? Cioè io voglio persone che davanti alle telecamere siano credibili, non voglio la prima volta pensare che questo chi è. Cioè giunto lì, per me era credibile. Ci ha perché messo tempo. Ci ha messo tempo, però, però quando poi gli si attribuisce errori o gli attribuiscono successi, quella persona acquisisce una fisionomia all'interno del mondo del calcio e dei tifosi che tifano quella squadra. Meluso, chi è? Tra l'altro Meluso Che voce ha? Contratto annuale con opzione, quindi scadenza già nel 24. Sì. Questo ti fa capire ancora di più come sia stata una Perfetto. scelta. Io conosco Meluso allo stesso modo di quando ho letto che Meluso era il nuovo DS del Napoli. Ha fatto una conferenza stampa e non lo so, e poi vediamo, e non lo so, questo non me ne occupo io, e questo non lo so, bisogna chiedere. Intimorito, impaurito. Sì, ho visto l'intervista, anche a me mi sembra che sia troppo un accentratore, sì. cioè, io l'ho sempre difeso, ma sta facendo questa un volta guaio sta- veramente, veramente grosso. Andiamo al telefono, pronto? Con chi parliamo? Sandro, ciao Riccardo, sono Edoardo. Ciao Ciao, Edoardo, Edoardo. carissimo. Come stai Edoardo? Tutto bene, no, un po' male, sono al policlinico ricoverato per depressione, me l'ha fatto venire Cassia. Allora speriamo che ti riprendi presto, vai. Speriamo, voi come state? E come siamo? Non dico in depressione, però più o meno, insomma, Ma un letto a vedere il Napoli Diciamo giocare sotto pressione, più che sotto in pressione, depressione. lavorativamente sotto pressione. Edoardo, allora io te la faccio subito la domanda. Giusto esonerarlo? Penso di sì, da quello che mi hai risposto. Allora, esonerare sicuramente, però ti dico non è l'ultimo dei problemi, attenzione, perché non è esonerando Cassia abbiamo risolto tutti i problemi, qua ce ne sono ben altri psicologici. Più che un allenatore, io punterei su un motivatore, su un psicologo dei calciatori, perché qua è anche una cosa mentale dei calciatori. Ma non lo so, che ho detto molte volte a Vincenzo, se è dovuto al fatto dei contratti, è dovuto a qualche malumore negli spogliatori, ma io vedo anche mentalmente, come la preparazione fisica sbagliata, nel Napoli c'è stato sicuramente. Attenzione, voi state dicendo Tudor, no? Tutti, no? Dicono tutti Tudor. Tudor come mentalità per cui si avvicina più a quella di Gasperini, potrebbe essere un allievo di Gasperini, Tudor come mentalità di gioco. Ma è un sergente di ferro, ma io vedrei più Gagliardo nel Napoli, mi piacerebbe più vedere uno come Gagliardo nel Napoli che lo stesso Tudor, perché Tudor, guarda, io dico che siamo alla stessa cosa di Cassia alla fine, non è che cambia tanto, mi auguro di no, però io non vedo un grande passo di qualità. Una società che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, campione d'Italia, ci dobbiamo ripassare addirittura a Tudor. Dai, ma non ho nulla contro Tudor, ma non è un allenatore per una piazza come Napoli, secondo me. Noi tifosi meritiamo di più di un semplice Tudor. Noi tifosi meritiamo rispetto, ma non solo agli allenatori, ma soprattutto dal presidente. Perché il presidente ci ha quasi ingannato. Quel suo vincere lo scudetto è quasi un alibi a dire ho vinto, adesso posso andare avanti come mi pare. Perché non ha rispettato nemmeno a noi tifosi, perché lui sapeva bene all'inizio che Cassia era la quinta, sesta scelta, non è mai partito con tanta fiducia in Cassia, non l'ho mai visto, non l'ha mai difeso, come se non lo difende prima il presidente avanti, come volete che lo rispettino i calciatori. Garcia non ha avuto rispetto, è stato solo, come da Laurenti è un uomo solo che vuole fare tutto da solo, e questo nemmeno va bene, ci vuole una figura molto più di spessore nella società calcio Napoli. Il Napoli ha bisogno di un gran Giuntoli, di parapedanti di Laurenti. Lui parlava negli spogliatori, parlava con Cassia, parlava con i calciatori, era un mediatore buonissimo. Io porterei anche Domenichini, il secondo di Spalletti a Napoli,
Non mi Beh, dispiace. sta in nazionale, però. nazionale. Domenichini è il secondo di Spalletti in nazionale. Sì, mi piacerebbe, ho detto, anche Domenichini. Ah, ok, ti piace, è un Perché pezzo ha che... preso tanto, no, guarda che quello è capace, ha preso tanto Domenichini, non è Ah, per carità, però non credo proprio che insomma è sotto contratto anche lui con la nazionale, non penso che... Senti, allora ti dico l'ultima cosa, poi lascio spazio. Vai, veloce. Di fuori a questo Garzia, secondo te si è presentato con la quinta scelta dei procuratori anche, non solo dei perché tutto rispetto col Mancuso. Cioè, ma chi è? Ma scherziamo. Noi non siamo rispettati come tifosi, ok? Voglio salutare con un forza Napoli e sperando che io se parlo così, non pensate che sono contro il Napoli, io amo il Napoli, parlo così. Ok? Ciao a tutti e buona serata. Forza Napoli. Ciao Edoardo, un abbraccio a te. No, sai, mi faceva riflettere prima Edoardo mentre parlava. Garzia sia stato il primo allenatore al quale De Laurentiis non ha detto è il migliore allenatore della storia del Napoli. Ci mancherebbe, era difficile. Lo ha detto un po' a tutti, Stavolta era difficile. Spalletti, Benitez, Gattuso, forse Gattuso. Gattuso pure non se l'è sentito lì. Forse è Gattuso non se l'è però sentito. sai, se ci pensi Domenichini ci sta come... come... vai in nazionale, guarda, mi dà piglia, io a prendere il Napoli. Lanciati Facciamo una cosa, rinuncio alla causa se mi dai Domenichini. Chi lo sa? Però succede e poi con la speranza si siede là e fa tutto quello che faceva. È uguale. Spalletti. De Laurentiis lo farebbe subito una cosa del genere. Cioè, non sarebbe male. Cioè, no, immediatamente firmerebbe. Voglio di lanciati come allenatore tu a questo punto. Basta fare il secondo. È la tua opportunità. Ti ho dato una grande. Se ami Napoli, ti ho dato una grande opportunità. Allora, attendiamo altre telefonate allo 081 353 4588. Prima era arrivato un tweet del Napoli, ho detto eccoci, ci siamo, no, sono solo i convocati in nazionale. Tra l'altro sto nuovo allenatore che sia Tudor o altro, praticamente lavorerà a Castelvolturno con Gollini, Zanoli, Juan Jesus. Basta in difesa. Nota positiva Gollini. Nota positiva. Gollini ha salvato il risultato nel primo tempo, ha fatto un paradone, poi lì poteva farci pochi altro è. Sadem è infortunato, Mario Rui è infortunato, c'è Gaetano che non è stato convocato dalla nazionale e a centrocampo poi sono tutti fuori. Politano convocato, c'è Lindstrom e c'è Simeone. Questa è la rosa che conoscerà e accoglierà il nuovo allenatore in quel di Castelvolturno. Diciamo non proprio una situazione facile, idilliaca per quanto riguarda il Napoli. Allora, avevo letto un paio di messaggi poco fa, in attesa poi di andare nuovamente al telefono. Castelvolturno come a Hollywood, scrive Faber Rebaf. Intanto saluto tutti voi: Salvatore Onina, Tore Falanghe, Emanuele Calabrò, Nando DF, Tommaso Donadio, Roberto Vede. Insomma ragazzi, siete tantissimi, ci state seguendo dalle 12 e continuerete a seguirci. Torniamo al telefono però. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Ciao amici miei, ma no, la Lacino non ha detto che sono Ignazio. No, adesso però lo sappiamo Ignazio. C'era bisogno che lo dicesse. Guarda, io con Vincenzo faccio pure il gossip. Il gossip fai con Vincenzo, Ignazio? Che faccio? Lo elimino oggi? O lo faccio ugualmente? Ma io sarei curioso. Io sono curioso. Cioè, se tu mi dici faccio il gossip con Vincenzo, sono curioso. Allora, iniziamo come al solito. Ciao amici miei, saluto gli amici, le mie opinioni, osservazioni e considerazioni. Vai. Vabbè, allora devo fare il nome di Vincenzo. Primo, Vincenzo, amico mio, devi sapere che le donne ne sanno uno più del diavolo. Ora tutti si proclamano mie figlie per impedirmi di fare il gossip. Il gossip non è una cosa brutta, è solo quando vuoi si dà scazzetto lo prevata. E tu, amico mio, ne sai qualcosa. Più volte sei stato al centro di certe situazioni. Stiamo parlando di Vincenzo, scusami. Sì, questo è perciò dicevo, questo è personale. Ti prego di entrare nei dettagli. Poi gliela giriamo. Ma io questo Vincenzo, sai, mi preparo tutto prima, ma non sapevo che lui non c'era. Ti doveva avvisare. Vabbè, comunque.
poi passiamo ad altro. Vai. Secondo, tutto condivisibile è quello che ha detto venerdì Giuseppe da San Giorgio a Cremano, Che ha detto? terra del grande Massimo Soisi, tranne una cosa, cioè il presidente deve andare via. Si possono mandare via i calciatori e l'allenatore, tranne il presidente, lui è il padrone della società. Potrebbe avvenire in un solo modo, che si presentasse una multinazionale o uno sceicco per proporre l'acquisto della società sportiva calcionale. Però il presidente cederebbe molto facilmente il suo giocattolo. Terzo, siamo come quelle donne che sfogliano la margherita e sussurrano mamma non mamma, mamma non mamma. Anche noi sfogliamo la margherita e diciamo il Napoli vince, l'allenatore resta, il Napoli non vince, l'allenatore deve andare via. Ora sembra inevitabile, scusate, ora sembra inevitabile cambiare l'allenatore, però non si deve sbagliare la scelta, perché non sempre il cambio allenatore porta subito benefici. L'esempio è Inzaghi alla Salernitana. In 4 partite ha subito 3 sconfitte ed un pareggio. Al nuovo allenatore non farei subito il contratto per 2 anni, ma vorrei come condizione partirebbe dal prossimo anno, dopo aver visto risultati da qui a fine campionato. A conclusione del campionato mancano ancora più di 2/3 di partite da giocare. Prima bisogna consolidare il 4º posto che attualmente il Napoli occupa in classifica. L'allenatore, chiunque esso sia, dovrà affrontare le prossime 4-5 partite di una massima importanza. Si parla che la scelta sarebbe Tudor. Sul suo conto ho sentito dire, però non so se è vero, Gossip. che ha un pessimo carattere anche nei confronti dei giocatori. E poi ci sarebbe una sua frase: Osimhen più posti in Serie A. No, è Vlahovic. Comunque toglietevi dalla testa Conte, perché lui vuole solo la Juve. 4. Alcune osservazioni. Quanti punti sempre sono? Che le 5 sostituzioni non si devono fare negli ultimi minuti. Di questo si dovrebbe lamentare soprattutto chi entra, perché malaculatamente, se quel momento sta piovendo forte, sai quante benedizioni. Però facendo le 5 sostituzioni nell'ultima mezz'ora di gioco c'è il rischio che qualcuno a 10 minuti dalla fine si possa infortunare e non hai più sostituzioni, come è successo a Mario Rui. C'è sempre il pro e il contro. Comunque quello che più ha bisogno di essere sostituito nell'ultima mezz'ora è Di Lorenzo, perché non fa solo il terzino, ci fa tutta la fascia, fa anche l'attaccante, poi fa fatica a rientrare per rincorrere l'avversario che è veloce, non riuscendo più a contenerlo. Potrà benissimo essere sostituito da Zanolo. Finisco. I portieri, quando non stanno sulla linea di posta, quando i portieri non stanno sulla linea di posta. Avete visto il gol di Di Marco da 45 metri? Come un no? gol alla Maradona, come quello che segnò a Garella. Tutti i portieri, quando giocano contro il Napoli, diventano fenomeni. Per ultimo, al Maradona non si vince più, c'è una maledizione, sarà la vendetta di San Paolo. Ho finito, sono stato un po' lungo oggi. Oggi ti sei dilungato, che abbiamo iniziato, ma col gossip abbiamo iniziato, per questo. Non so se vi ho divertito o scocciato. No, il nostro poeta, come puoi mai scocciarci, caro Ignazio, ti abbracciamo. Grazie Ignazio. Grazie. Buon proseguimento. Grazie mille al nostro Ignazio. Io Luciano Mancino non lo conoscevo, non seguo il filo diretto, ho detto più che una considerazione mi sembra una poesia. Ignazio è uno dei poeti, è il nostro poeta
ufficiale qui a Calcio Napoli 24. Sì, un'altra telefonata, poi dopo riandiamo a Roma da Ilario Covino. Allora torniamo al telefono, giusto Emanuele? Sì, allora pronto? 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 Eccoci qua. Alessandro. Gennaro. Alessandro. Dimmi. Sono Ciro d'Arpino Casoria. Ricordi? Sì, scusa. Mi sta piangendo il cuore. Che è successo? Che è successo? Parlane con noi. Sentendo tutte queste cose, i tifosi sul campo, andate a lavorare, stiamo ancora festeggiando lo scudetto. E poi? Ci stiamo prendendo proprio il ridicolo. Ma ti ricordi De Laurentiis che ha preso Ancelotti? Ma che ha fatto Ancelotti? Il miglior allenatore del mondo. La Bacheca direbbe di sì, però... Adesso ci vuole una persona che questi ragazzi devono stare vicini perché sono dei campioni. Io non ce la faccio più, mi credi? Stanno facendo ridere a tutto il nord. Se no prendo un tifoso e lo metto in panchina, qua sono tutti allenatori. Questo non è buono. Ti ricordi all'inizio? Chi? Sì, mi ricordo, poi non so di precisare ti cosa. Ricordi? Sì. Adesso ci vuole una persona esperta, questi ragazzi non vanno frustrati, vanno aiutati perché sono campioni d'Italia. Ma qual è il nome giusto secondo te di allenatore al posto di Garcia? Io prenderei, allora, a questo punto noi, ora che facciamo i nomi, De Laurentiis già lo sa chi deve prendere, è inutile che facciamo i nomi, Cannavaro, Mazzar, è inutile, Zola, è inutile, De Laurentiis già lo sa adesso perché lui, senti Alessandro, chi non opera non sbaglia. Hai ragione. Hai capito? Hai ragionissimo, bravo. E poi si fa. Però i tifosi, un appello ai tifosi, dobbiamo stare tutti quanti vicino alla squadra, andate a lavorare, noi stiamo ancora festeggiando lo scudetto, stiamo facendo sorridere al nord. Alessandro, un abbraccio, ti voglio sempre bene e forza Napoli. Anche io. Ciao Ciro, ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao Ciro, anche da me, anche Alessà. Allora, quanti ne siete? Sì, oggi Super Maratona, salutiamo anche Alice, Dario Datri, Lina Vernaccia, Emanuele Calabrò, il nostro Piero, Lina Vernaccia, Massimo Taiocchi, non lo so ragazzi, ne siete tanti. Alessà, poi alla fine, tu ti ricordi? Non ti ricordi questa... È bello, il filo diretto in due pure, sarebbe difficile restare seri qualche volta, però effettivamente ti vedo in difficoltà, Ale, ti vedo in grossa difficoltà. Saluto anche Dario De Martino che ci sta seguendo, un abbraccio anche a Dario. Allora, vediamo se sono arrivati degli ultimi aggiornamenti. Ok Emanuele. Ilario non c'è ancora, ma abbiamo un'altra telefonata. Rischiamo? Raddoppiamo? Andiamo al telefono. Pronto? Pronto ragazzi, buonasera, sono Tonino da Tribunali. Ciao Tonino. Ciao Tonino. Tutto bene? Tutto bene, lo sapete, no? Io faccio parte della curva. Sì. Voglio dire al signore di prima che noi forse della curva andare a lavorare non l'abbiamo detto, l'hanno detto tutti quei tifosi che vengono allo stadio a farsi i selfie, a farsi le storie. Sono problemi di loro, voglio solo precisare questa. Hai fatto bene. Le curve sotto Giovra hanno rifatto dalla A alla Z e anche oltre. Hai fatto bene a dirlo. Quando ora giustamente guardate l'allenatore nuovo, no? Sempre sia Garcia è stato esonerato, che con Aurelio De Laurentiis non si capisce niente. Si viene esonerato, ben esonerato, si stai giù. Ormai chi segue da casa sua, poi non si sa se ha lasciato il Napoli. Un'altra cosa, ora già stanno dicendo che tu torni, no, 40 di me.
Ecco, non proprio così, però sì. Ci fosse cose me. No, e ci stiamo allora. Io sono anche io per Garcia, io le ho dato tempo fino a ieri alle 12:39, alle 12:29. Siccome ho visto la formazione che Daniele ha pronunciato sullo stadio, a Citti Bassi se ne da lì. Quando ho visto che non ha fatto fuori Cavaschelia e si lischi dalla formazione. Citti Chissì non sta fuori. Fino a quando mi mette a osticato, forse Natale, hanno chiuso tutti e quattro ore. Come stanno? 1, 2, 3, 4, 6 ore. Natale, osticato, Raccomani e Juan Gesù, sono qua. Fino a quando mi mette il Mas a Simeone, forse era Spadò, chissà anche bene. Però tu guarda, Cavaschelia e Zelischi devono giocare, ragazzi. Devono giocare. Allora io credo, dal mio modesto parere, da Ultras del Napoli, dal 73, oggi siamo al 2023. Quindi. Prima partita, Coppa e Spalle Rossini, un Napoli-Milan 2-1, gol di Canè. Perché allora quando hanno va allo stadio, guarda ragazzi, quanti Napoli ho visto e io in Napoli vado a vedere la tirata dei risultati. Io non lo critico, non lo giudico, a me l'importante è che il Napoli esiste, a me il Napoli esiste. Però non ci andiamo a prendere per i fondelli, perché poi noi delle colpe qualcosa riusciamo a capire, non è un in maniera giusto, però ora ragazzi, l'allenatore che viene, ormai sentiamo tutto, l'allenatore che viene ad allenare il nostro Napoli, ripeto, il nostro Napoli, perché chi non si sente dice che un Napoli non è lo suo, potesse fare una squadra, oppure va per un baschetto, ora stai in un baschetto, stai in un va per un baschetto. Vabbè, non denigriamolo il basket, però. Anche così, perché lui lo va a vedere sempre. Io vado anche a lo vedo dai molteplici fallimenti. Io tifo per tutto quello Bravo Donino. Napoli. Bravo. Tutto quello che si chiama Napoli, io faccio il tifo. Al di là del risultato, perché c'è sto nome della mia città e io sono del centro storico, per più napoletani me. Già abbiamo fatto i biglietti per la Bergamo, abbiamo preso l'Atalanta, abbiamo preso la Real Madrid, andiamo dappertutto, perché la storia della mia città oggi si racchiude anche in questo scudetto che abbiamo preso. Ecco, poi ci ha fatto, come ha detto il signore prima, andare a lavorare a chi si vuole è molto pesante. Non trovo l'aggettivo, onestamente, perché purtroppo Spalletti, è rimasta una polveriera, lo sappiamo. Spalletti è rimasta una polveriera, X e Giuda. Il Presidente non ha saputo, il Presidente si sa solo di Giuliano, però il Presidente non ha saputo risolvere niente. Se credevo con Napoli, Camera Solista. Allora noi abbiamo bisogno noi la città di Napoli, la terza città metropolitana d'Italia, ha bisogno di gente competente, dopo che questi qua non sono competenti, per l'amor di Dio, Meluso e tutto il sapete, però non sono da Napoli. Possono essere direttori sportivi lo Spezia, la Casertà, lo Ciugià e tutto il sapete, ma mai del Napoli. Noi abbiamo avuto gente come Italo Alloro, o dottore Alloro, abbiamo avuto Moggi, abbiamo avuto il grande Totonno Giuliano, quello che ci ha aiutato a pigliare Maradona, quello che si vuol dire a Totonno Giuliano l'ha aiutato a pigliare il direttore Antonio Giuliano, ex capitano del mio Napoli, che rimane nella storia, un Napoli mi dice Giuliano capitano. Allora perciò, se la disse, andate a fare così, che noi siamo una società, sì, io sono un padrone, ma pure di, ma noi siamo Napoli, noi siamo Napoli. Tu è padrone della società sportiva Calcio Napoli, ma noi siamo Napoli. Ragazzi, noi siamo Napoli. Quando vedete che la bandiera cuffa, oppure la bandiera con la foto di Pasquale D'Angelo, siamo noi, rappresentiamo Napoli. E noi allora noi dobbiamo stare là a rappresentare Napoli, però nessuno ci ha da pigliare per i fondelli. Vedi, noi non stiamo parlando, non stiamo dicendo niente. Stiamo aspettando. Ieri abbiamo detto, tanto noi meritiamo di più, perché noi meritiamo di più, per i sacrifici che si fanno, perché quella è bella chiesa allo stadio Maradona, io chiamo ancora San Paolo, allo stadio Maradona a fare fotografie poi a casa, ma noi ci facciamo 5 chilometri. E come qualcuno che dice, ma che lo presidente ci dei soldi, e noi no, voglio, diciamo che stacca nostro.
io sono un fabbricante di bomboniere e i soldi di bomboniere Guarda, posso interromperti un attimo? Vai, poi dobbiamo andare avanti anche con la scaletta, quindi... Sì, no, ti volevo dire, a parte ovviamente io massimo rispetto, perché ovviamente siete quelli che fanno la differenza la domenica. Siamo tifosi. Siete tifosi. Vorrei difendere anche, cioè, essere con i cosiddetti occasionali è semplicemente un modo di tifare diverso. Poi capisco, per carità, ognuno la vede a modo suo, però se qualcuno insomma si vuole andare a vedere la partita, scattare il selfie... Allora io forse voglio spiegare in questo modo. No, però aspetta, fammi finire. Sì, no, Cazzo, chiedo solo veloci perché poi abbiamo altri. No, ti volevo solo dire, io sono d'accordissimo con te, voi siete il 12°, veramente voi siete il 12° uomo in campo e veramente ne guadagniamo un po' tutti in trasferta e cose, e su questo non ci metto. Poi se c'è insomma qualcuno che vuole andarsi a vedere la partita una volta ogni tanto, come se fosse uno spettacolo, insomma concediamoglielo tutto qui, nient'altro. No, ma io glielo concedo pure, però che offendono i calciatori. Ma dire andiamo a lavorare, a me non mi sta. Poi è uno. Poi io Su sono quello abituato, sono d'accordo con te. Allora, io sono abituato a quel tifo. Ascoltatemi, io ho vissuto gli anni a non essere vinciuto zero. Io se andavo allo stadio San Paolo all'epoca senza Giulino, senza copertura, ci fa il bagno, ci fa proprio il bagno, ma il bagno vero, a tifare la salvezza, le salvezze, oppure dovevamo pregare la notte, che la squadra quinta che arrivava in campionato, arrivava qui, prendeva la Coppa Italia e faceva la Coppa UEFA. Questo io voglio far capire a questi tifosi. E quando si andava, si tifava 85.000 persone, ma si tifava tutto per la no, allora, io sono conto che questi casi vengono a fare fotografie, ma no, fotografie si può pure fare, perché oggi è moda, però chi là che bene, e già quando viene e dicono, wow, e chi se ne è qua, e perché mi sa chi, a me non mi sta bene. Questo è. Perfetto. Gente che sono gente petulante, gente che per un campo non sa perché viene. Vabbè, ma tu dici questa sorta di pessimismo e di critica. Ieri ho ascoltato gente che diceva, ma no, speriamo che perdiamo, così se ne va Garzì. Ma Garzì se ne andava, perché io so che Garzì se vinceva, se perdeva, se ne andava. C'è stato chiamato tutto sabato sera. Perciò che francese lo sapeva, perciò ha fatto che la rivoluzione in campo, ha fatto un macello, ha fatto questa è la stessa partita, soltanto con la stessa partita del Verona quando non siamo andati in Champions League, quando Gattuso si mette a dispietto. Però ora voglio dire all'allenatore che viene, ora non ci sa, si parla di tutto. Vediamo, nelle prossime ore dovrebbero esserci. Viene con la tuta e viene a sudare. Questo sicuramente. Tudor è uno che mette la tuta. Torino, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi. Ragazzi, arrivederci, forza Napoli. Sempre un abbraccio. Manu, recuperiamo velocemente anche quelli che sono gli ospiti in scaletta in questi ultimo quarto d'ora, poi ci sarà un nuovo switch alla X Factor. Finita a 4 ore, tra l'altro. Non è finita qui, caro Alessandro. Non è finita qui, caro Alessandro. Arriverà Monsieur, a proposito, no, meglio Monsieur proprio in questo momento, no. Il nostro Dino Viola a darmi il cambio. Lui è un po' fancino. Ma Dino è un po' borioso. Si sarà sentendo, non ci sarà, lui è permaloso, poi non sia mai gli dice una cosa del genere in diretta. Se la prende. Mi fa piacere, ragazzi, che però vi sta piacendo questo filo diretto. Però tra l'altro quello lo facciamo tutti i giorni, il filo diretto, dalle 15 alle 16. Quest'oggi insomma abbiamo fatto un po' di maratona CN24, abbiamo inglobato tutto in uno, filo diretto, CN24 live, recap per questa giornata che insomma importante, ma che ancora secondo me non ci ha dato quei botti, quei fuochi d'artificio che aspettavamo, perché di esonero l'ufficialità ancora non è arrivata.
né tantomeno l'annuncio del nuovo allenatore. Allora, volevo vedere se c'era qualche novità. Sara, Che è successo? Alessandro e Riccardo, le vostre espressioni ci fanno capire che questa maratona non si ripeterà tanto facilmente, ma ce lo auguriamo più che altro. Ma che se no ogni Che volta c'è vuol un cambio dire c'è un cambio di allenatore, no? certo. È una maratona, un programma speciale che, Oggi è uno speciale, che dice segue un po', sai, come si fanno con le elezioni, una maratona mentana, sai? L'elezione del nuovo allenatore. È caduto il governo, ragazzi, è caduto caduto il il governo governo azzurro, e vediamo insomma come vanno le elezioni per il nuovo allenatore. Per il nuovo allenatore, tutto qua. Ovviamente vi accompagniamo perché insomma qualche notizia può arrivare in maniera così istantanea e noi cerchiamo di darvela anche in tempo reale a chi ci sta seguendo in TV per parlarne un po' e discuterne insieme, tutto qua. È un sacrificio che facciamo per voi. A proposito di allenatori, che lui ha quasi finito. Che io ho fatto 4 ore. Ancora sottolineo. A proposito di allenatori, visto tutto quello che sta succedendo qui a Napoli nelle ultime ore, io chiederei insomma l'opinione di chi insomma di panchine ne ha viste tante. Vincenzo Montefusco, mister, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Buongiorno mister. Grazie per aver accettato il nostro invito in questo pomeriggio, in questa giornata. Si sente bene? Si sente bene? Perfettamente, mister. Sì, va bene. la sentiamo perfettamente. Dicevo, bene. in questa giornata particolare, ovviamente, che probabilmente vedrà il cambio in panchina da Rudy Garcia a chissà chi, si parla di Tudor in queste ore. Prima di procedere con questa considerazione le voglio chiedere anche un suo giudizio su quello che è stato l'operato di Rudy Garcia qui a Napoli e sulle difficoltà che ha incontrato. Guarda, io sono stato tutto il periodo a vedere il ritiro di Di Maro, il ritiro dopo e onestamente si vedeva che c'era già lì in partenza qualcosa che non quadrava. Okay. Diciamo che io non ho mai visto una squadra schierata in campo, non ho mai visto una squadra fare esercizi tattici e poi alla fine si hanno i risultati che si hanno. Insomma, questa squadra che sapeva giocare a memoria, onestamente quest'anno ha fatto solo in pochissime occasioni e questo è un peccato perché io ritengo il Napoli forte alla pari con l'Inter, per cui questo fatto lascia un pochino così perplesso un po' tutti quelli che fanno calcio e capire per quale motivo un allenatore che viene da fuori e che magari questa squadra è stata rivoluzionata per idee un pochino strane. Questa era una squadra che era abituata a giocare a una certa maniera, l'accordo, da quello che so io, l'accordo con la società era di continuare un certo tipo di lavoro, anche se io capisco che ogni allenatore ha le sue idee, però questo fatto si doveva fare un pochino alla volta. Invece già dall'inizio vedere i giocatori fuori posizione, dire che il Napoli doveva velocizzare il gioco, doveva verticare il gioco, io mi ricordo che dissi all'inizio Lobotka che questa squadra non serve più, tutti dissero ma come, quante Fusco diceva Lobotka che il miglior giocatore del Napoli non serviva nel voler far giocare Lobotka a una certa maniera. Lobotka è quella che deve ricevere le palle dalla difesa e costruire il gioco, per cui Lobotka ogni tanto quando ha preso la sua posizione ha fatto qualcosa di buono, però non è più il calciatore dell'anno scorso, ma molti calciatori non sono quelli dell'anno scorso. Intanto, mister Montefusco, c'è un'ultima ora da Sky perché è in corso il colloquio tra Igor Tudor ed Aurelio De Laurentiis a Roma. Non è ancora presente l'agente del tecnico croato, però c'è un incontro in corso tra Tudor e De Laurentiis, quindi Tudor in questo momento nome in pole position per la sostituzione di Rudy Garcia. A questo punto la domanda viene da sé a mister Montefusco: profilo giusto quello di Igor Tudor? Ma guarda, sentire voi tutti e vedere un po' in giro per l'Europa di allenatori ce ne sono pochi, per cui la società cerca di contattare quegli allenatori che secondo la società con questo rosa di giocatori gli può dare meglio e può far riemergere un'altra volta il Napoli. E Tudor è una persona che ha allenato da pochi anni, però pare che abbia fatto sempre bene. Da quello che so io mi sembra uno che ha una grossa personalità, un grosso carattere e questo già è una cosa molto importante.
Io mi auguro solo che chi venga del Napoli possa ricostruire questa squadra e possa fare tutto con la propria testa, senza farsi condizionare da nessuno. Mister, lei al di là di quello che sarà l'allenatore del Napoli, alla luce di quello che insomma è stato questa prima parte di campionato, tutte le vicende intorno al Napoli, visto anche tenendo conto quella che è stata la stagione storica dell'anno scorso, lei come vede il futuro del Napoli? È ottimista? Crede veramente che a questo punto un cambio di allenatore possa portare effettivamente il Napoli a raggiungere, diciamo, l'obiettivo minimo che sarebbe la qualificazione in Champions League, oppure teme che insomma è un obiettivo che alla luce anche di questo cambiamento e di come stanno andando le cose sia difficile da raggiungere? Allora, la premessa è questa: quando un allenatore incomincia a dire dopo una partita io tolgo la Raschiera per 5 minuti e faccio giocare Zerbini perché è un ragazzo che si allena bene la settimana, già lì si capiscono tante cose. Cioè, perché io se fossi stato al posto di Raschiera sarei andato all'allenatore e dire: caro mister, il martedì, ma tu mi hai tolto perché io lo stavo giocando bene, posso capire tutto perché comandi tu, però che tu dici io faccio il premio quelli che si allenano bene in settimana è una cosa che non va bene, e questo è uno dei primi motivi. Quando vedi che 2 o 3 calciatori del Napoli si rivolgono all'allenatore mandandolo a quel paese, è un'altra cosa che non va bene, vuol dire che l'allenatore non ha il polso, perché è anche la società in quel caso doveva intervenire, perché se tu società non intervieni con Parasigli, va il giocatore più importante, la Raschiera, Politano, questi qua, Osimhen, cioè che ti permetti di consigliarmi in mezzo al cambio come devo giocare. È normale che poi alla fine l'allenatore non serve più a niente, cioè non lo rispettano più. Allora il Napoli dall'inizio sono successe cose che non succedono neanche in 10 anni in una società di calcio, quello che è successo in questi pochi mesi. Cioè i giocatori vanno da quel paese all'allenatore, ognuno si lancia, ognuno parla, ognuno fa, in più hanno sempre la presenza dei dirigenti attorno. Onestamente non è tutto chiaro. Questa è una squadra che deve andare in campo, giocare come sapeva, e io sono ancora tra quelli poveri così tifosi del Napoli che dicono che il Napoli anche in questo momento ci sono 10 punti, il Napoli è all'altezza dell'Inter, perché per me Napoli e l'Inter sono le squadre più forti del campionato, però purtroppo poi i risultati mi danno torto, perché ci stanno 10 punti di differenza. Però io in questo video capisco pure perché ci sono questi 10 punti di differenza. Sì, è vero, i giocatori non stanno ripetendo quello che hanno fatto l'anno scorso, però se hanno una guida che dice dobbiamo fare questo e questo, quando non è il ricordo dei calciatori, e allora è stato tutto sbagliato. Pare che ha accettato anche il Presidente, abbia detto che forse ho sbagliato qualcosa, il fatto che si era già deciso che voleva cambiare l'allenatore con Conte e non è stato possibile. È chiaro che un allenatore poi che sta nella società dice: ma io veramente sono l'ultima pietra qua in questa società, perché già contattano altre persone, vuol dire che c'è qualcosa insomma, che non va. Ecco. E per me forse è anche troppo evitabile se fanno questo cambio. Sì, sono d'accordo con il mister Montefusco. Grazie mille per essere stato quest'oggi qui con noi. Grazie mister. Grazie al mister Vincenzo Montefusco. Beh, caro Alessandro, sono arrivati degli aggiornamenti. Tra l'altro il mister è uno che è di traghettatore. Insomma, ne sa qualcosa. E di farlo soprattutto per la passione e l'attaccamento alla... Retroscena ad Alfredo Pedullà di Sport Italia. Ieri ultimo tentativo di De Laurentiis con Conte e Petrachi direttore sportivo. No secco. Di chi? Di tutte e due? Di Conte. Viene solo Petrachi. Intanto certo, voglio dire, però se viene solo Petrachi. Ora si punta solo su Tudor, secondo Pedullà. L'unica scelta rimasta a De Laurentiis che sta portando avanti è Tudor, e tra l'altro aggiunge Gianluca Di Marzio di Sky Sport: l'incontro è avvenuto solo tra Tudor e De Laurentiis per scopi conoscitivi e per trovare non un accordo economico e contrattuale, per capire quelle che sono le intenzioni anche di sviluppo di calcio di Tudor, della rosa del Napoli, di avere tra virgolette libertà di movimento da parte di Tudor in ambito decisionale,
Qualora si dovesse trovare convergenza da questo punto di vista, poi si passerà a parlare con l'agente di Igor Tudor. Quanto trapelato, non è un problema neanche il modulo, in questo caso, che Tudor sarebbe pronto a sperimentare, è l'ultimo dei problemi. Però in questo momento, insomma, le varie notizie convergono sul fatto che Igor Tudor sia la prima pista e anche l'unica in questo momento percorsa da Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudy Garcia. Ovviamente siamo in attesa di quelli che sono gli aggiornamenti. Caro Emanuele, non so se a questo punto vogliamo un po' stravolgere la scaletta e provare a collegarci con Ilario Covino da Roma, dalla Filmauro, visto che tra l'altro dovrebbe essere anche quasi già terminato l'incontro tra Tudor e De Laurentiis. Abbastanza veloce. Buon segnale oppure no, lo scopriremo solo vivendo in questi casi. Magari proviamo ad andare da Ilario prima poi di lanciare eventualmente. Perfetto, grazie al nostro Emanuele Bernardo. Comunque questo l'aggiornamento per quanto riguarda la situazione allenatore del Napoli. Summit tra l'altro terminato proprio in questo momento, tra De Laurentiis e Tudor. Al momento non è presente l'agente dell'allenatore croato. Tra l'altro De Laurentiis quest'oggi è atteso anche al convegno con Abodi e Malagò per la riforma dello sport. Agenda abbastanza piena quella del presidente del Napoli. Beh sì, tra parentesi, insomma, questioni emergenziali lo richiedono. La questione, non lo so, questo colloquio conoscitivo per capire come gestirà, no, non è che te lo devo stare a spiegare a te. Io sono un allenatore, faccio il mio mestiere, se mi scegli lo faccio. Se non mi scegli non è che devo, no, io ho intenzione di fare con Quara questo, il gruppo lo gestisco così e tu decidi sostanzialmente se è adatto o no ad allenare il Napoli. Io credo che faccia parte di quei superpoteri che De Laurentiis deve cercare di non attribuirsi. Poi se lo vuoi conoscere, capire che carattere ha, se soprattutto è una persona che può andare d'accordo con te, che anche quello è un bel discorso. Che è un bel discorso, perché se tu cerchi il cagnolino, Garcia lo rappresentava perfettamente, ma vedi come è andata a finire. Se poi vuoi uno che ti prenda di petto e magari dopo 2 anni, meglio prendere uno che dopo 2 anni ti saluta e se ne va tutto incazzato, che uno che ti rovina la squadra in 3-4 mesi. Perché poi parliamoci chiaro, tutti gli allenatori che abbiamo avuto e che De Laurentiis voleva trattenere sono tutti allenatori che se ne sono andati. Partire da Mazzarri che doveva andare alla Juve, partire Sarri che se n'è andato dopo 2 anni, dopo 3 anni di successo eppure è andato via, non ne ha voluto sapere niente. Benitez, lo stesso Spalletti. Significa, forse è meglio, prendine uno che con te non è con cui durate 2 anni, però almeno ci facciamo 2 anni tranquilli, a parte tranquilli, con un bel parlando Napoli, di calcio, con un bel Napoli. di nient'altro. Esattamente. A proposito di calcio, magari insomma, sempre in attesa di novità da quel di Roma, salutiamo Dino Viola che è pronto, ha fatto un riscaldamento importante a bordo campo. Guarda come è contento di andare a casa. Io resto contento, qua, è proprio contento. Dino, mettiamo i puntini sulle io cosa ho detto. Adesso ovviamente qui a disposizione perché magari un mancamento, una cosa, non si sa mai, sono pronto. Fatemi quantomeno pranzare, ecco, alle 4 di pomeriggio. A questo punto ci ascoltiamo la Vox realizzata dal nostro Marco Lombardi con i tifosi, ovviamente questa mattina situazione Garcia, possibile nuovo allenatore. Io esco, entra Dino Viola, Marrazzo in conduzione, Viola in conduzione, non lo so, entra Quara, lo deciderete a breve, entra Quara, vediamo se ci porta questo gol. Grazie a tutti, la Vox di Marco Lombardi, restate qua che tra manco 5-6 minuti siamo nuovamente in diretta con tutte le novità e i collegamenti anche da Roma alla Filmauro con il nostro Ilario Covino. Rudy Garcia a un passo dall'esonero dopo il tracollo casalingo contro l'Empoli. Andiamo quindi ad ascoltare quelle che sono le opinioni dei tifosi del Napoli in merito all'addio imminente del tecnico francese. Allora, finalmente si è presa la giusta decisione. Secondo me non era l'uomo adatto, oppure aveva le idee molto confuse o non era molto amato dai calciatori. Speriamo che adesso arrivi qualcuno con le idee molto chiare, perché una squadra così non può giocare in questo modo. Forza Napoli! Cannavaro, Tudor o Mazzarri? Io, allora, visto il tipo di squadra che ha il Napoli, sarei più propenso per Mazzarri, perché già mi sto immaginando
come potrebbe essere letale il Napoli con una squadra ben coperta e con tutti i contropiedisti che tiene, Osimhen, Lindstrom, Kvaratskhelia, insomma giocatori veloci in attacco potrebbero avere la meglio su tutte le difese. Secondo me Mazzarri, anche perché ha una certa esperienza. Gli altri non mi sono tanto simpatici, nonostante Cannavaro sia napoletano, insomma. Per la loro juventinità. Per il passato no, ma anche perché secondo me non hanno esperienza. Poi Tudor mi è sempre stato un po' antipatico. Viva Mazzarri! L'ultima, un suo messaggio d'addio per Garcia, che ormai sono ore... Ma Garcia, guarda, non lo so, non è che ti voglio male, ma ci hai rovinato un campionato, insomma. Ci hai rovinato un campionato, hai distrutto una squadra, ma io spero che tu abbia fortuna altrove. Ma qua certamente non hai lasciato un buon ricordo. Garcia secondo me è stato già con la Fiorentina lo dovevano mandare a casa, adesso è troppo tardi, speriamo che prenderanno un buon traghettatore. Io sono del parere di prendere a Cannavaro. Tudor o Mazzarri? No, Tudor fanno un altro Cannavaro per traghettare il Napoli fino alla fine del campionato. E poi... L'errore più grande di Garcia qual è stato? L'errore più grande di Garcia? Ha voluto fare tutto di testa sua, perché quella era una squadra, ci voleva solo una piccola manutenzione, dovevano giocare a memoria. Lui ha voluto cambiare tutto e ha sbagliato. Garcia ormai è un passo dall'esonero, cosa ne pensa lei? Penso che il Napoli ha perso tempo, doveva andare via almeno un mesetto fa, quando c'è stata la partita con la Fiorentina. Doveva approfittare della sosta del campionato e trovare un nuovo allenatore. Diciamo che abbiamo perso tempo, ma meglio tardi che mai. Tudor, Mazzarri, Cannavaro, chi li piace di più? Io sinceramente Tudor o Mazzarri preferisco più Cannavaro. Provare che ieri era in tribuna. Che ieri era in tribuna e già mi è sembrato strano vederlo prima della partita di fianco a De Laurentiis. L'errore più grande di Garcia qual è stato? È quello di non continuare un po' la strada iniziata da Spalletti, di voler fare qualcosa di suo, poi diciamo è andato un po' nel pallone, visto che gioca in tutti i sensi, perché anche nei cambi, anche quando metteva la squadra in campo, le scelte che ha fatto, le scelte durante la partita non mi sembrano da allenatore di Serie A. La sconfitta con l'Empoli è servita a questo, a toglierci questo personaggio dalle scatole, che sinceramente ci stava portando in una situazione proprio brutta. Noi ci eravamo abituati troppo bene l'anno scorso, chiaramente, però questa è stata secondo me la cosa positiva della sconfitta di ieri. Speriamo solo che trovino qualcuno un poco migliore. L'errore più grande di Garcia qual è stato? Quello di non, secondo me, secondo il mio modo di vedere da tifoso 75enne, che non ha, cioè lui è venuto qua, ha trovato questa situazione, doveva continuare con quella, anche se le sue idee sono diverse. Penso che questa cosa qua la pensino tutti. Tudor, Mazzarri o Fabio Cannavaro? No, Mazzarri. Tudor non mi convince, non lo so, ho sentito ieri sera alcune trasmissioni televisive, si parla di Tudor in pole position, però sinceramente Cannavaro non ha tanta esperienza, quindi tra i tre che mi ha detto lei, secondo me il più adatto è Mazzarri, che conosce anche l'ambiente e quindi potrebbe risollevarci un pochettino. L'unico problema ci ha rovinato, ci ha intossicato questo scudetto, purtroppo se ne deve andare al più presto possibile, se no andiamo male. Il suo errore più grande qual è stato? E dei cambi che fa, che cambi proprio a Kvaratskhelia, tante persone che lui mette fuori e mette i giovani, giustamente i giovani devono fare carriere, ma giustamente anche le persone con un po' di esperienza devono giocare, questo è il motivo. Se potesse dirgli qualcosa prima del suo addio, cosa gli direbbe? Andassero al più presto possibile da Napoli. Cannavaro, Tudor o Mazzarri? Mazzarri, perché già sa qualcosa del Napoli. Cannavaro sì, è vero, è ancora presto per lui fare allenatore del Napoli. Con un tifoso francese a Napoli, con tanto di cappello del Napoli, what is your opinion about Garcia that
it's been sacked by Napoli? I think it's a good thing because Garcia was very problematic as well in France, in Lyon and Marseille. And in France, we didn't understand really why Napoli was taking Garcia. So I think it's a good thing that they can change and maybe take Igor Tudor or something, or someone else. And what is, in your opinion, the biggest mistake of Garcia in Napoli? I think with the issue that there was with the dressing room and some issue with some players and with the different and in the tactical, yeah, you can't really recognize last year's team, so I think it will be better for Napoli. Last question, farewell in French for Garcia? Say again? Farewell in French. Farewell? Goodbye. From you. Yeah, au revoir Garcia. Il sport non ne capisco molto, però dall'allenatore precedente a questo di adesso secondo me se ne deve andare sicuramente, perché non lo vedo che ha tattiche di gioco, i giocatori è come se li mettesse a casacci in campo. Il suo errore più grande qual è stato? Il suo errore più grande secondo me non ti so spiegare bene, ma fare discussione secondo me con Osimhen e tutto, perché è come se avesse rotto lo spogliatoio così. Cannavaro, Tudor o Mazzarri al suo posto? Io vedo più Mazzarri, il gioco di Mazzarri, il gioco di Mazzarri lo vedo più deciso. Bravissimo. Innanzitutto buongiorno a te. Può essere una bravissima persona, però altre persone stanno cercando contrarietà, ce l'hanno con questa persona qua, non so perché. Quando ci stava Maradona era Napoli, ora non c'è più Maradona, Napoli non è più. Solo questo ti voglio dire. E rieccoci rientrati, Maradona, nuovo allenatore del Napoli, ho nuovi ospiti qui al mio fianco, Dino Viola, ciao Dino. Ciao Alessandro. Ti ho colto impreparato. Sì, è tutto a posto. Non mi sono seduto qua per caso e mi ritrovo così la telecamera di fronte, per cui stavate parlando di? Parlavamo di Napoli in generale, generalmente ci occupiamo di quello. Intanto ringraziamo anche al cambio, c'è stato anche un cambio alla maratona regia. Quindi ho fatto io il cambio, non mi sono accorto. Sono trovato a passare di qua e mi sono seduto. Beh, che dai, Ale, mi parte così, Sai com'è, la maratona è lunga, fatemi un attimo un po' di divagare. Ma infatti gestisci le energie. Ringraziamo anche Vittorio Bernardo in regia che ha dato il cambio a Emanuele Bernardo. Ma si trova a passare pure lui o era programmato? Non lo so, glielo chiederemo, credo possa essere stato un cambio. Mi dice che si trovava a passare, credo che sia stato un cambio programmato. Strada di passaggio qua. Allora, abbiamo sentito due di passaggio. Intanto Riccardo continua a essere qui con noi. Riccardo, io ti ripropongo di venirti a sera, niente da fare. Comunque, volevo dire, abbiamo avuto quello un po' che l'idea di Ciro Novellino e la situazione del Napoli, l'idea di Riccardo Cataparno, la mia idea, ovviamente vogliamo sapere anche qual è la tua, in modo che anche chi ci sta seguendo, vi ringrazio, siete tantissimi ovviamente che ci stanno scrivendo su YouTube, infatti c'è Anna Pirozzi e Zisi Subiro. Ciao Dino Viola. Ciao Anna. Allora, situazione del Napoli, poi vi ricordo che andremo ovviamente anche dal nostro inviato a Roma Ilario Covino per capire quali sono gli ultimi sviluppi. Faccio un breve recap anche per te, anche per tornare a quelli che sono i titoli del nostro ricco palinsesto, quali sono gli ultimi aggiornamenti. Pedulla ci dice solo Tudor, non Tudor o Mazzarri da ieri alle 18, il Napoli ha scelto, ora servono accordi, quindi solo Tudor. Vertice in corso, un vertice tra parentesi, si è concluso tra il presidente del Napoli e Igor Tudor, quindi un colloquio personale, non è ancora presente quello che è il procuratore del tecnico croato, quindi diciamo ancora non si è passato effettivamente a stilare contratti o cose simili, un colloquio conoscitivo, e sembra che, scremando un po' quelli che sono
stati i nomi accostati al Napoli, li saprai, quelli di Mazzarri, Reia, sono stati detti tantissimi, sembra almeno adesso sia rimasto solo Tudor. C'è stato un ultimo tentativo, a quanto ci ha detto lo stesso Pedullà, per Antonio Conte come allenatore, un altro secco no che dovrebbe essersi preso De Laurentiis. A questo punto o Tudor oppure insomma, o Tudor o insomma ripiegare su un piano C addirittura, quindi un qualche cosa che al momento sembra un po' improbabile da un certo punto di vista. La tempistica la conosciamo tutti, insomma parte quindi da questa ennesima insomma, prestazione deludente con l'Empoli, e ora c'è questa lunga sosta, queste lunghe settimane con gli allenamenti che riprenderanno mercoledì, quindi o Tudor probabilmente, quindi non c'è molto sul mercato, non c'è tanto da girarci intorno. Credo che in linea di massima, data la maratona, voi abbiate già espresso insomma così quali sono i concetti principali intorno a questa situazione. Credo anche che vi siate anche abbastanza espressi su quello che è stato purtroppo l'operato di Garcia da quando è arrivato ad oggi. Insomma, mi sembra abbastanza chiaro che come nel caso dello scudetto siano state, come dire, elargite le lodi per questa società che aveva indovinato una campagna acquisti molto criticata un anno fa, portando poi allo scudetto, credo che sia anche un attimo arrivato il momento di rivedere un po' certe politiche all'interno del Napoli, certe strategie che anche quelle hanno portato ad oggi a far sì che il Napoli si trovasse in una situazione di classifica senza fare drammi, però una situazione di classifica preoccupante, soprattutto in chiave della lotta Champions. Però quello che fa più male probabilmente, al di là della posizione di classifica, è la sensazione di aver smarrito e di aver dissipato quanto di buono era stato messo in piedi la scorsa stagione, ovvero una squadra che sciorinava un certo tipo di calcio, e anche questo insomma va un po' a scontrarsi con quella che è la scelta di andare su un allenatore come Tudor, per una questione di modulo, perché Tudor ha sempre giocato anche la passata stagione con la difesa a 3, ma questo però mi sento anche un attimo di spendere un minuto su questa situazione, nel senso che giocare con una difesa a 3 con un modulo diverso comporta sì dei rischi, comporta anche un sacrificio per qualche calciatore azzurro che magari non rientra, diciamo così, in questo schema o può essere sacrificato, però non è detto che con un modulo diverso, con 3 difensori, con un centrocampo con una disposizione diversa, non è detto che il Napoli non possa ritrovarsi e ritrovare quella compattezza e quelle giuste distanze tra i reparti che invece con Garcia insomma non si è visto, e quindi ripartire in maniera diversa. Questo sempre dando per scontato che il problema principale sia un problema tattico o tecnico o legato al modulo, ma poi torneremo anche su questo. Voglio sentire anche qual è la tua opinione su quelle che sono state le dichiarazioni di Osimhen che abbiamo letto prima. Ci torneremo, ma so che abbiamo una telefonata, vero Vittorio? Passami la pagina. Abbiamo Gennaro. Ciao Gennaro, benvenuto. Ciao Alessandro, ben ritrovato. È un'ora che vi sto ascoltando e sto cercando di chiamarvi. Mi fa piacere. Sono rimasto scottato da venerdì, che dopo aver chiamato 2 o 3 volte non mi passavano la telefonata. Poi ho parlato con Emanuele e mi ha detto che non era colpa loro, ma comunque non sono riuscito venerdì a dire la mia. Spero che oggi potrò dire ormai a cose fatte, perché in effetti io venerdì volevo parlare, ma non mi aspettavo io mi aspettavo i 3 punti sicuri domenica,
perché sulla carta non c'è la partita. Poi ancora una volta il nostro ormai partente tecnico ha fatto la sua parte. Come si fa a schierare una formazione iniziale senza parascheda, senza rischi e cambiando modulo di gioco, di impostazione? Quindi le sue colpe ce le ha tutte, ha fatto di tutto al di là delle componenti che sono 4 le componenti che ci hanno fatto vincere l'anno scorso. Alessandro, uno il presidente che ha indovinato una campagna acquisti che noi avevamo in partenza bocciato, secondo l'allenatore che è riuscito a far entrare in testa a questi calciatori e soprattutto a farli correre, terzo società, allenatore, calciatori e pubblico che l'anno scorso come anche quest'anno. In effetti io salverei da questo disastro proprio il pubblico, che ieri non ce l'ha fatto più e ha cominciato a fischiare e qualcuno a dire anche qualche cosa di troppo a questi calciatori che appena 4 mesi fa li abbiamo applauditi e li portiamo di cuore. Però veniamo alle ultime cose di questo momento qua. L'allenatore, secondo me, io scatterei i ritorni dei Mazzarri, perché noi dobbiamo ricordare che Mazzarri ha lasciato il Napoli al secondo posto dicendo che questo Napoli non era più capace di portarlo oltre a quelle, e se n'è andato all'Inter e poi sappiamo che fine ha fatto all'Inter, cambiando poi altre società e che fine ha fatto. Ora io sono d'accordo con il Presidente che chi lascia Napoli per altre squadre, non perché per dissidi, io non li richiamerei, escluderei lo stesso Cannavaro, perché un tifoso napoletano storico come me, quasi ottantenne, Alessandro, io non dimentico il Paolo Cannavaro, io lo ricordo benevolmente, il più noto Fabio Cannavaro, io ricordo e dovremmo ricordare molti napoletani. Il fallimento del calcio Napoli del 2003 è dovuto anche a una partita cruciale che lui giocava nel Parma, e quella partita, quella passetta fatta dal terzino Benarrivo che provocò il calcio di rigore in quella partita e fece sì che il Verona si salvò, e il Napoli, che aveva vinto a Firenze quando avevamo preso Edmundo, andò in Serie B e Cannavaro giocava in quel Parma. Io napoletano, venuto dal vivaio del Napoli, che una volta lui ha pianto quando il Napoli è andato in Serie B sul campo, lui non doveva permettere quello che è stato fatto, perché poi si venne a sapere che Mascetti, procuratore di Benarrivo, era anche dirigente del Verona, quindi alla fine fecero quella schifezza, quel calcio di rigore provocato agli ultimi minuti per far sì che a Napoli andasse in Serie B. Quindi io queste cose da tifoso del Napoli storico io non le dimentico. Quindi Cannavaro Paolo è avuto da capa mia. Il celebre Fabio Cannavaro, per me, io ricordando queste cose non lo accetterei mai come allenatore del Napoli. Quindi attualmente io opterei per questo Tudor perché mi dicono che è un sergente di ferro, e in questo momento quello che occorre in uno spogliatoio dove ognuno, tutti da Osimena, Guadaschera, Politani, tutti si sono autorizzati, come si dice a Napoli, levera la moscia, ognuno si ha detto puntini. E purtroppo questa Garzia, che non era diciamo, l'allenatore capace di imporre le sue idee, anche perché non le aveva concluso prima lui, quindi automaticamente ci vuole una persona che ricompatta lo spogliatoio anche con una certa autorità. Quindi per me, se poi un presidente comincia a fare i conti, le pulce, cioè questo è un allenatore che comunque avere, giustamente lui può richiedere delle garanzie, dice guarda io ti rinnovo un contratto, diciamo, però le mie certezze sono quando io avrò raggiunto quelli che sono gli obiettivi minimi del Napoli, perché nonostante queste catastrofi, noi siamo lì al 4° posto, perché alle spalle nostre
le Romane, la Fiorentina, la stessa Atalanta, beccano. Quindi automaticamente noi, lo stesso Milan che lo abbiamo a un punto, perché dobbiamo, cioè noi fortunatamente nella sfortuna che stiamo facendo uno dei peggiori inizi di campionato, abbiamo la fortuna che ancora siamo lì al quarto posto e abbiamo la possibilità con un altro punto che facciamo in queste 2 partite di qualificarci per la Champions e andare avanti. Quindi io tutta questa catastrofe, la vera catastrofe l'ha creata il Presidente. Siccome i presidenti non si possono autolicenziare, automaticamente lo dobbiamo tenere là. Saluto Giuseppe, poi vi saluto tutti quanti, saluto Giuseppe da San Giorgio. Mi sono fatto sentire, Giuseppe, sono d'accordo con te e vorrei salutarti affettuosamente, Alessandro. Scusami se mi sono un po' prolungato, mi sono rifatto per venerdì che non sono riuscito ad entrare in trasmissione. Hai fatto benissimo, Gennaro. E speriamo che qualcosa di buono per queste settimane di riposo ci sviluppiamo un po' la nazionale, che si sta sviluppando la nazionale. Dai, magari. Sperando che anche loro raggiungano l'obiettivo della qualificazione. E alle prossime avventure. Alle prossime avventure. Saluto chi tu sai. Va benissimo, ricambio affettuosamente. Ciao Gennaro. Ciao, grazie mille a Gennaro. Allora, chi sei tu? Mio padre giocava con mio padre quando erano giovani. Intanto chiudiamo un attimo le telefonate, quindi se evitate di chiamare perché dobbiamo andare in linea con i nostri prossimi ospiti, poi li riapriremo ovviamente in futuro. Intanto non so se hai letto, se già a conoscenza di quelle che sono state le parole di Osimhen. Leggiamole. Faccio un breve riassunto, in realtà non volevo dilungarmi a leggerle tutte, ma visto che me lo chiedi. Osimhen, offerta dalla Hilal, clamorosa, mi avrebbe cambiato la vita, ma alla fine gli ho detto no, mai pensato di lasciare Napoli, non ho una squadra preferita in Premier League, ma puntini. Vuoi andare a vedere puntini, te li vado a vedere? No, ti può bastare sembra questo. Che il titolo sia abbastanza esaustivo, poi figurati, da Calcio Napoli 24 i titoli sono fatti coi fiocchi, per cui ci atteniamo a quanto detto, per cui È ironica, immagino. È ironico, è la verità. Di sicuro sui miei titoli non dovrei. No, c'è poco da dire. Sui titoli c'è poco da dire. Su quelli degli altri, non lo so, ti assumi le tue figurati. responsabilità. No, assolutamente, ma figurati. Sicuramente, vabbè, non c'è molto da aggiungere. Certo è che mi lascia anche un attimo così. No, perplesso, però sorpreso la capacità di Osimhen in questo periodo di tempismo, di lasciare interviste, sì, poi vedremo autorizzate, non autorizzate, post autorizzate, non lo so come post autorizzate come finirà la cosa per cercare di far rientrare tutto, però io vedo un po' un cane sciolto qui, vedo uno un po' che leggermente può darsi che è una nostra sensazione, però abbiamo visto anche un video di ieri in cui si è rammaricato dell'occasione persa. Sì. Questo non vuol dire che il ragazzo non ci tenga, pur lasciando interviste un po' in giro, non vuol dire che insomma stia guardando un altro campionato, ma comunque ci mancherebbe, stava in tribuna a vedere il Napoli e stava dall'altra parte. Almeno quello, insomma, di sicuro una vita ricca quella di Osimhen anche al di fuori del calcio, il che va a stonare un po' su quello che è il periodo del Napoli, in cui insomma tutti un po' nell'ambiente avremmo voluto in primis un Osimhen in campo, in secondo un po' diciamo un po' più concentrato sulle vicende sportive, ma ovviamente si fa per dire, tutto sicuramente sarà stato organizzato e autorizzato dalla società. Però insomma ha detto chiaramente, ora si fa pure un po' il gioco delle parti, cioè questo rinnovo non arriva, tarda ad arrivare, non si sa se arriverà, una volta ne parla De Laurentiis, una volta ne parla Osimhen, noi che siamo in mezzo sia tra giornalisti che tifosi ce ne possiamo fare un'idea, ma non sapremo, forse se non fra qualche anno la verità che uscirà da qualche intervista, quando insomma la ferita sarà
rimarginata, però insomma anche lui dice io voglio restare a Napoli, io ho rifiutato le offerte dall'Arabia, ora poi bisogna vedere l'offerta magari per l'ingaggio sicuramente avrà accontentato il bomber nigeriano, bisogna vedere quella per il cartellino si avrebbe accontentato ovviamente De Laurentiis. De Laurentiis ha detto avevamo comunque trovato una stretta di mano, un accordo per il no, poi Osimhen se l'è rimangiata, poi insomma varie puntate in cui si torna sul rinnovo che però caro sembra non arrivare. A questo punto uno si chiede, arriverà mai? Vabbè, comunque sia, a volte, proprio parlando di tempistica, no? Prima abbiamo parlato di tempistica, certe cose un po' cozzano, un po' stonano, perché insomma si vuole tenere anche una certa linea di conduzione, anche delle trattative, dei rinnovi, per cui davanti ai microfoni si cerca di tenere un certo tipo di profilo, però nel frattempo diciamo che l'annuncio del rinnovo non è ancora arrivato, nonostante le rassicurazioni in un senso e nell'altro, e questo vorrà pur dire qualcosa, nel senso che ci saranno probabilmente dei punti in cui le parti non convergono, nel senso che non riescono a trovare dei punti in comune. E sappiamo come il Napoli, diciamo, in fase di contrattazione cerca un certo qual senso di stringere un po' la cinghia su determinate cose che riguardano i diritti di immagine, che riguardano anche il monte ingaggi, quindi sopra una certa soglia è probabile che il Napoli non si spinga. Però nel frattempo il tempo passa e insomma, ora siamo a novembre e tra 6 mesi, praticamente da giugno, Osimhen è un calciatore in scadenza di contratto, cioè ha un solo anno ancora di contratto poi da giugno in poi. Insomma, anche da questo punto di vista, anche queste cose forse il Napoli deve un attimo rivedere certe strategie, perché sicuramente questa situazione attorno a Osimhen non ha fatto bene né al calciatore, né alla squadra, né alla società, e sappiamo sulla questione rinnovi quello che è accaduto precedentemente anche per altri calciatori. Abbiamo visto con Zilinski, abbiamo visto anche con Dino, devo entrare a gamba tesa, chiedo scusa, spero in un arancione, non in un rosso diretto. Abbiamo un aggiornamento alle ore 16:20, il nostro primo piano. Io vi ricordo che ovviamente potete leggere tutti gli aggiornamenti su quella che è la notizia che campeggia in questo momento il nostro primo piano, che è un live. Noi ovviamente ne parleremo, starò io qui a commentare insieme a Dino tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Ovviamente voi potete anche seguirlo direttamente voi tramite il nostro primo piano. Aggiornamento delle 16:20, quindi una decina di minuti fa. Terminato l'incontro tra De Laurentiis e Igor Tudor, l'avevamo detto, al momento nessun accordo tra le parti. A Roma non era presente l'agente dell'allenatore, che entrerà nella trattativa nel momento in cui ci saranno i presupposti di un accordo tra le parti. Quindi diciamo che non era un ritardo quello del procuratore, ma è un procuratore la cui presenza dipenderà soltanto se da questo incontro tenutosi tra De Laurentiis e Igor ci sarebbero i presupposti per poter intavolare effettivamente una trattativa che poi dovrebbe portare a un contratto per la consegna ufficiale del Napoli nelle mani di Igor Tudor. Un commento del nostro Dino Viola. Ma non mi sembra un segnale molto positivo. Lo possiamo la prima dire. sensazione è questa. Teniamo ben presente che come detto da più parti, i contratti del Napoli sono abbastanza corposi e sono molto precisi, con dei cavilli, con delle clausole, per cui non è sempre facile trovare un accordo su questi punti. Questa notizia ci dice anche le difficoltà del momento, perché c'è un presidente che è alla ricerca di un allenatore per sostituire Garcia. Un mese fa
probabilmente la riconferma di Garcia è avvenuta proprio perché non si è arrivati a trovare l'allenatore giusto per poter sostituire il tecnico francese. Ora, ripeto, il Napoli forse dovrebbe un attimo rivedere le sue posizioni. Adesso il Napoli nella figura del presidente. Okay. E quale figura? Ma non per te, Meluso, Meluso, si sa il peso che ha Meluso all'interno della società. Mi sembra che sappiamo che il presidente ovviamente quello che si occupa dell'allenatore. Da quest'estate in poi il presidente però non vedi, caro Tino, una sorta di come dire, non vorrei dire prepotenza, ma è uno scenario che probabilmente il Napoli ha vissuto soltanto dopo l'ammutinamento. Parlo ovviamente dell'ultimo anno di Ancelotti, quando poi arrivò il tenente Gattuso e si fallì all'ultima giornata, se ti ricordi, l'approdo in Champions. Ora probabilmente la paura di De Laurentiis è proprio questa, cioè fare un cambio di allenatore. Lì era stato sostanzialmente costretto dall'ammutinamento, lì proprio le condizioni per andare avanti con Ancelotti non ci sono, sono più state, quindi si è proceduto a un cambio di allenatore, ha preso un allenatore volendo caratterialmente molto diverso, cioè nel senso bisogna mettere in riga un attimo una squadra che si sta perdendo proprio a livello di professionalità, mettiamola così. L'ammutinamento fece scalpore, diciamo, certo. Qualcosa raramente si è visto. Diciamo che Napoli andò un po' anche a livello internazionale sotto la luce dei riflettori per qualcosa di paradossale più che negativo, diciamo, sotto questo punto di vista. Siamo a un punto simile. Lì Ancelotti già aveva strappato il passo per gli ottavi, poi Gattuso perse proprio agli ottavi contro il Barcellona, il Napoli uscì agli ottavi di finale, male in campionato, poi una ripresa incredibile, tant'è che lo stesso De Laurentiis si pensava di potesse riconfermare Gattuso, poi partita perché vincemmo la Coppa Italia. Poi arrivò il Verona in casa, quel pareggio per 1-1 e il Napoli clamorosamente fuori, e subito dopo il tweet di De Laurentiis che si separava da Gattuso. Allora, per arrivare a quello scenario, ora cosa dovrebbe fare De Laurentiis? Io Tudor lo vedo un po', almeno a livello caratteriale, come Gattuso, cioè nel senso di uno, cioè ok, cambiamo allenatore, però qua si cambia anche un attimo, e qui entriamo anche nel discorso, volevo chiederti se ci sono e quali sono o in che quantità sono responsabili anche i calciatori in tutta questa situazione, o se vedi effettivamente, come qualcuno che ci sta anche scrivendo, una colpa esclusiva da parte di Rudy Garcia. E quale, se magari De Laurentiis potesse anche un attimo evitare di andare lì da Tudor e dire o si fa come dico io oppure la cosa salta, fare un attimo un passo indietro e dire ok, pur di averti ti vengo incontro, perché lo richiede la situazione è un attimo di emergenza, una maggiore elasticità in fase di trattativa, pure perché c'è questa esigenza, e elasticità che non hai avuto un mese fa, dove magari potevi andare da Tudor e fare questo discorso che stai facendo adesso, magari lo hai fatto pure e hai detto no a Tudor perché dice adesso io vado a Castelvolturno, sono stato lontano dalla squadra, vado lì, prendo la mazza, li frusto tutti tutti e vedrai che si riprenderanno, perché io poi la situazione la posso risolvere. Forse è qui l'errore di De Laurentiis, cioè il credere veramente di poter toccare qualsiasi cosa e trasformarlo in oro? L'errore non solo può essere stato sicuramente questo, però è stato fatto sulla scorta, a mio avviso, di altri errori, ovvero pensare già quando lo scudetto era ad un passo la mancata elasticità di cui parlavamo, di poter, come dire, far scattare un rinnovo contrattuale di Spalletti o un prolungamento, l'opzione che c'era per il contratto di Spalletti senza
senza consultare lo stesso Spalletti che ti stava portando allo scudetto. Quindi questa forma, diciamo, poco rispettosa a mio avviso nei confronti del tecnico toscano, di mandare una PEC, cioè a volte c'è bisogno anche di un sincero rapporto umano, e quello anche di magari convocare lo stesso Spalletti e di decidere insieme serenamente di andare verso un nuovo anno insieme. E se ti dico che magari si potrebbe evitare, qualora il Napoli non stia facendo bene o fallisca una partita, di scendere negli spogliatoi e metterti a muso duro con l'allenatore, cosa che ti posso dire che è successo ad Empoli-Napoli nel primo anno di Spalletti, è che Spalletti se le... sì, se l'è un po' legata, ci sarà pure, cioè nel senso, ci saranno stati tanti episodi. Ricordo solo quest'anno Napoli-Milan, adesso con l'Empoli, chi dice che è sceso pure con l'Union Berlino, insomma sicuramente ci sono tante piccole invasioni, diciamo così, invasioni di campo belle pesanti, però credo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella di rapportarsi con una PEC al nuovo allenatore, cioè a Spalletti, che ti stava portando lo scudetto, che veramente è stato un miracolo. E quello è probabilmente... E soprattutto annunciare in TV che Spalletti sarebbe stato l'allenatore del Napoli anche quest'anno senza parlarne o almeno ringraziarlo per il forse da questo e da tanti altri comportamenti, anche il fatto di far iniziare una nuova stagione, una nuova campagna acquisti e poi nominare il DS, mi sembra un po', come dire, un percorso al contrario, un percorso al rovescio. Le squadre si costruiscono con l'aiuto dell'allenatore, ma soprattutto di un direttore sportivo. Sono d'accordo con te. Intanto messaggio di servizio: riapriamo le linee, mi autorizzano dalla regia a riaprire le linee telefoniche qualora voleste ovviamente parlare con noi via telefono. E ti aggiungo, per completare il ragionamento, Benitez se ne va, il presidente Laurentiis vuole trattenerlo, Benitez non ne vuole sapere niente, firma con Real Madrid. Sarri se ne vuole andare, De Laurentiis lo vuole trattenere, Sarri non ne vuole sapere niente e va al Chelsea. Spalletti fa 2 anni, / 3 anni, 3 anni al Napoli anche per i precedenti, teniamo in considerazione questo, fa 2 anni al Napoli, dopodiché si siede, lui lo vuole trattenere, lui dice no, io me ne vado, e si fa l'anno sabbatico e addirittura trova il jolly della nazionale, perché poi Mancini se ne va e lui prende la nazionale. C'è qualche problema, Paolo, intendi il mister o un nuovo ospite telefonico? Ok, arrivo subito. Paolo, tieni, perché si chiama Paolo Negro, lui che dovevamo chiamare, al momento, insomma è rintracciabile, poi vedremo se lo riusciamo a chiamare più avanti. Dicevo, insomma, teniamo anche conto di questo: se 2 o 3 elementi cominciano a fare una prova, com'è possibile che De Laurentiis voglia sempre dopo 2 / 3 anni trattenere un allenatore, e questo allenatore non si fa trattenere in nessuna maniera, anche dopo grandi risultati, addirittura uno scudetto raggiunto? Facciamo così, lo poniamo al nostro, vediamo cosa ci dice il nostro Paolo. Pronto Paolo? Ciao, salve, siamo da San Giorgio. Senti, io, indipendentemente dalle colpe di Garcia sulla gestione del gruppo, sostituzioni e cambi, io non sono molto, io ho visto con voi, ho visto le votazioni, i voti dati ai giocatori del Napoli in occasione della partita Napoli-Union Berlino. Allora, io sono col tuo collega, sono d'accordo su tutti i voti tranne che su un giocatore, su Kvaratskhelia, perché votare un giocatore che dargli 6,5 quando ha sbagliato il passaggio che poteva dare 3 punti a Napoli contro l'Union Berlino, per me quello è un giocatore che non deve essere dato 6,5, deve essere dato 5 o comunque 6, cioè una partita senza Sana e senza Lode. Guarda, io ho le pagelle qui davanti, ha avuto 6. Il gol che si è mangiato, perdonami,
In quel caso mi dovete spiegare com'è possibile dare un voto buono a un giocatore che ha sbagliato 2 partite consecutive, una che ti ha fatto perdere 3 punti non facendo il passaggio vincente a Simeone davanti alla porta, e ieri sbagliando il gol davanti al portiere solo lui. Come si fa a dare a un giocatore in occasione della partita di Champions 6,5 e in occasione della partita di ieri un voto buono, quando ti ha sbagliato 2 partite, uno con un massaggio non vincente al compagno e un altro con un gol sbagliato davanti al portiere? Allora Paolo, allora, i voti sono soggettivi, poi lasciano il tempo che trovano, tra parentesi Dino ha appena aperto le pagelle, gli avremmo dato 6, ora non so, magari le pagelle Napoli Union, il nostro Claudio Russo 6 comunque un voto positivo. Ha dato 6. Lui dice no, 5. No, ha dato 6,5 il collega mercoledì passato, non ha dato 6, ha dato 6. Ma aspetta, stiamo parlando di 2 Vabbè. cose diverse. Tu stai parlando di un collega qui in televisione. No, era con te un'oretta fa al posto del collega con il quale sei in questo momento. Riccardo, ok, Riccardo ha dato 6,5. Ok, perfetto. Ci siamo. Non le pagelle Claudio di Claudio. ha dato 6 nel pezzo che è uscito sul nostro giornale, io non ricordo sinceramente. Paolo, ma ci sta assolutamente. E poi scusami, solo l'ultima cosa, in risposta alla telefonata di un altro signore, Ignazio, no, che ha detto i portieri contro il Napoli sono bravissimi. Non è colpa dei portieri che sono bravi su a questo fare sono d'accordo con il te. Napoli, sono i giocatori del Napoli che non sono buoni a segnare. Su questo sono d'accordo con te, anche se ieri Beriscia ha fatto un po' più della sufficienza, però no, sono d'accordo con te. Per me un Rodrigo là te lo segnava il gol, invece la Kvaratskhelia è la seconda volta che sbaglia il gol. Sono d'accordo che magari il 90% lo segna anche Kvaratskhelia, io ti direi di più, là l'avrei passata a Di Lorenzo che la metteva in porta tranquillamente, non l'avrei calciato nemmeno in porta, però va bene, ci sta, è una cosa che ci sta. La domanda che ti faccio, Paolo, visto che sei qui con noi, e credi sia questo veramente il problema del Napoli, cioè un Kvaratskhelia che ha sbagliato 2 partite, ci sta, ieri tra parentesi ne parlavo con Riccardo prima e voglio sapere anche tu cosa ne pensi. Io ho l'impressione che Kvaratskhelia entri in campo come a dire: non vi preoccupate, me la vedo io, non passo a nessuno, vado in porta, segno e la risolvo io, e non credo sia nemmeno il modo di poter aiutare la squadra. Capisco. No, si è intestardito a voler fare tutto da solo. Esattamente, e su quello siamo assolutamente d'accordo, al di là del 5, 6 o 6,5, poi ognuno la vede come vuole. Però Paolo, il vero problema del Napoli non credo sia al momento il passaggio, non un passaggio di Kvaratskhelia. Paradossalmente, quello che ha salvato il Napoli, e non sono d'accordo con chi diceva io addirittura ieri tifavo Empoli così ci levavamo assolutamente Garzia. Antisportivi, antisbagliato e antitifoso. E antitifo in tutte le maniere, ok? Quello che ti dico, che però paradossalmente è vero, che se ieri Kvaratskhelia segnava quel gol e il Napoli andava 1-0 e il Napoli avrebbe vinto, noi tenevamo ancora Garzia sulla panchina del Napoli. No, io l'avrei cacciato comunque. Cioè, ma anche io e probabilmente anche Dino, però paradossalmente il Napoli si sarebbe salvato e Kvaratskhelia non avrebbe fatto il bene del Napoli. Per paradosso, tu hai capito in che situazione stiamo? Sì, si sarebbe messa altra polvere sotto sotto al tappeto, di quello di cui parlavamo prima. Quindi sì, sono d'accordo con te, Kvaratskhelia probabilmente in questo momento non sta interpretando la sua leadership che dovrebbe prendere. È poco tranquillo. Esattamente, è poco tranquillo, cerca il gol in tutte le maniere, non prova, cioè non c'è più la soluzione, la passo oppure no, lui calcia sempre in porta, ci sta poco da fare. E sembra un po' il Kvaratskhelia della fine della stagione scorsa, se ti ricordi. Posso metterla su un altro piano? Allora, la scelta di Garzia di farlo partire dalla panchina, io l'ho letta, cambio modulo, si gioca come dico io, Kvara è uno di quelli che mi ha mandato a quel paese durante le sostituzioni, probabilmente dopo non c'è stato un vero e proprio rappacificamento, diciamo così, si è intestardito a fare i dribbling, tu parti dalla panchina, non mi servi. Ok, si fa come dico io. Se entra e poi fai come dici tu, ma però... di contro c'è stato un giocatore che a mio avviso è voluto entrare in campo con la testa di dire ora
te la risolvo io la partita e ti faccio vedere che hai fatto una cretinata a mettermi in panchina. Cioè, voglio dire, probabilmente Garcia e Kvara non si sono mai presi. E quindi, assolutamente no. E quindi a mio avviso c'è stato in Napoli-Empoli il punto secondo me più basso del loro rapporto, dove entrambi hanno voluto dimostrare qualcosa a qualcuno. E chi l'ha presa a quel servizio? Vabbè, siamo d'accordo. Non volevo arrivare a questa conclusione, però è la conclusione è giusta. È la sì. conclusione giusta. E aggiungo, poi Paolo ti salutiamo, e aggiungo che l'allenatore è l'allenatore, e ora non voglio difendere Garcia, ci mancherebbe, non voglio fare il difensore delle cause perse. Garcia è assolutamente improponibile, ma se l'allenatore ti dice di fare qualcosa, tu ti chiami Kvaratskhelia, ti chiami, forse no, anche Maradona, tu fai quello che dice l'allenatore. Esatto. Per me non esiste che Kvaratskhelia, è vero, ha vinto uno scudetto, ma lo ricordo sempre, fino all'anno prima era uno sconosciuto che giocava in Georgia. Hai vinto lo scudetto, sei probabilmente, potenzialmente, lo posso dire, un futuro pallone d'oro, perché potenzialmente lo puoi diventare, però se dopo un anno che hai vinto uno scudetto a Napoli ti permetti di non entrare in sintonia dell'allenatore, no. Ma quello ti dico una cosa, tutti quanti già i giocatori non erano d'accordo su Garcia. Sono d'accordo con te, ma fai il professionista, sono d'accordo con te, non è stato mai accettato come allenatore, ma tu fai il professionista, quello è l'allenatore e tu fai quello che dice l'allenatore, perché se dopo 3 partite Osimhen, Kvaratskhelia e Politano prendono e ti mandano a quel paese perché vengono sostituiti dopo 3 partite, no 30, 3, significa che tu a quell'allenatore non gli hai dato nemmeno la possibilità. No, il posto della squadra non ce l'hai proprio. Non gli hai dato nemmeno la possibilità di entrare in sintonia con te. Da quando se n'è andato Spalletti, tu hai detto che chiunque, hai pensato psicologicamente, tu e tutta la squadra, che chiunque fosse arrivato sarebbe stato uno messo in croce dall'inizio alla fine. Poi lasciamo stare che Garcia, se non lo mettevi in croce tu, saliva sulla croce e si metteva in croce da solo, perché è improponibile, e su questo siamo d'accordo. Ma poi torneremo, caro Paolo, a parlare. Ti saluto innanzitutto, Paolo, grazie di essere stato con noi, sei stato gentilissimo. E qui voglio te, per tornare al discorso di prima, io vedo oggettivamente, ed è anche giusto che sia così, delle colpe da parte della squadra, della parte di determinati calciatori. Ci sono, è ovvio. Abbiamo detto tanto della società, abbiamo detto tanto di Garcia abbiamo fatto il Vecchio e il Nuovo Testamento, cioè abbiamo detto di tutto e di più, non c'è bisogno di aggiungere altro. Però insomma nella testa dei calciatori, nell'atteggiamento che si è visto in campo, insomma qualcosina non rifletteva quello che abbiamo visto lo scorso anno. Non ti parlo ovviamente di tattica, ma ti parlo proprio di atteggiamento in campo. E nei giorni passati abbiamo visto e rivisto quelle immagini di Sassuolo-Napoli con quel corner sbagliato e con Berardi che partiva in contropiede e quest'onda azzurra che andava lì a recuperare la palla. Questo perché negli occhi avevamo il gol subito con l'Union Berlino. Sto dicendo questo perché quella è stata una delle tantissime spie dell'atteggiamento degli azzurri in campo. Molti di questi come se non avvertissero il pericolo che in quel momento si stava verificando, e quindi non c'era la corsa ad aiutare il compagno di reparto, non c'era il raddoppio di marcatura, non c'era il rientro in difesa. Anche il gol di Kovalenko, anche lì, non voglio buttare la croce addosso a lui, però quello è un altro atteggiamento che hanno tutti. Cajuste rallenta in quel momento, di fianco ce l'ha Kovalenko a pochi metri, rallenta il passo, non annusa il pericolo che la palla possa andare da Kovalenko e essere calciata in porta, tant'è vero che se ne accorge troppo tardi. Secondo me però questo non è un problema di atteggiamento, è un problema di lettura del gioco, perché
Caius era uno che 2 minuti prima è andato a pressare praticamente tutti senza senso per il campo. Anche questo, sicuramente. Insomma, Sicuramente. però ho visto effettivamente, ieri ne parlavo anche con, poi ti devo, prima della tua risposta, andare un attimo a fare un aggiornamento. Ieri ho visto un contropiede preso dall'Inter, dal Frosinone, sono corsi dietro come dei dannati, cercando di far saltare le caviglie di chi portava la palla, rischio, ammonizione, espulsione. Questi di qui non passano, non si avvicineranno nemmeno all'area di rigore. Ieri ho visto qualche contropiede preso dal Napoli, non solo ieri, dove persone trotterellavano in mezzo al campo sperando che qualcuno fermasse gli avversari. Detto questo, aggiornamento, allora c'è, secondo i colleghi di TMV, la richiesta di Tudor per accettare la panchina del Napoli al presidente De Laurentiis, chiesti 3 milioni per 18 mesi. 18 mesi sarebbe una stagione e mezzo, quindi sarebbe fino al giugno 2025 senza opzione. Senza quindi opzione per unilaterale da parte del Napoli, eccetera eccetera. Andiamo a leggere i particolari. Igor Tudor ha chiesto 3 milioni al Napoli per 18 mesi, che vorrebbe rimanere sulla panchina azzurra. Il condizionale è d'obbligo, così come la volontà, perché attualmente è in corso il summit tra l'allenatore croato e la dirigenza napoletana per cercare di arrivare a un accordo. Il Napoli propone 6 mesi con opzione unilaterale, quindi De Laurentiis dice ti do 6 mesi, poi decido io se continuare con te oppure la famosa no. elasticità, la famosa elasticità, il venire incontro per trovare un accordo a favore del club per un'altra stagione. Quindi De Laurentiis, riassumendo, Carodino dice: ti offro 6 mesi, quindi fino alla fine della stagione, poi io decido se confermarti per un altro anno. Andiamo ancora a leggere. Questo rinnovo sarebbe automatico in caso di raggiungimento di determinati obiettivi, come il 4º posto e la conseguente Champions League. Potrebbe anche andare il 5º in caso di ranking favorevole, quindi andarsi a fare gli spareggi, ma è un esercizio in anticipo sulle tempistiche. Cioè, praticamente, cosa vuole De Laurentiis? Riassumendo: caro Tudor, ti do per 6 mesi la panchina del Napoli. Se tu la porti in Champions, il Napoli, io decido, anzi ti faccio scattare automaticamente il rinnovo per un altro anno. Cosa dice Tudor? Caro De Laurentiis, io invece voglio 1 anno e mezzo, cioè non solo questi 6 mesi più l'altro anno, senza alcun tipo di clausola, e mi devi dare 3 milioni. 3 milioni, che è più o meno quello che percepisce attualmente all'anno, però Garcia poco più, o forse quello che prendeva Spalletti quando era allenatore del Napoli all'anno. Tudor invece li vorrebbe spalmati in 18 mesi. Chiaro. Quindi 1 mese e mezzo di panchina del Napoli senza alcun tipo di opzione da parte tua o da parte mia, e mi dai 3 milioni. De Laurentiis dice: io no, ti voglio dare per 6 mesi la panchina del Napoli, poi se ci porti in Champions o tramite il 4º posto o anche il 5º, se il ranking favorevole ci concede di entrare dalla porta di servizio, allora io ti concedo un altro anno sulla panchina del Napoli. Ora, caro Dino, tenendo conto di queste due posizioni, secondo te ci sono i margini per trovare un accordo e dare la panchina a Tudor, oppure, come si dice un po' in linguaggio elettorale, la forchetta è talmente ampia che probabilmente sarà tutto un buco nell'acqua? Io farei la riflessione più sui 2 caratteri che si trovano a trattare. Però ti posso dire una cosa, il cagnolino che ti assecondava in tutto e per tutto, che ti permetteva di assistere alla conferenza e di intervenire alla conferenza, venivi negli spogliatoi e non gli dicevi niente. Attenzione, però guarda che Garcia in alcune conferenze non poteva, e non era probabilmente nel suo stile, stoppare in quel momento De Laurentiis, ma quando ha avuto parola ha detto delle cose che stonavano con quello che diceva De Laurentiis, che non è molto positivo per chi ci però vede. a modo suo l'ha fatto capire. Ho capito, però parliamo, ora stiamo parlando tra me e te, un allenatore che ti viene e si mette dietro la panchina
così per tutto il tempo che alleni a Castelvolturno. Sì, ho capito. Un allenatore che all'intervallo in cui la partita non sta andando bene, tu dovresti prendere come allenatore, cioè seduti tutti, parlo un attimo io, cerchiamo di aggiustare le cose così, e ti entra un presidente che invece quasi ti desautora e dice ora parlo io. Ora, per carità, secondo me con qualche allenatore che ha avuto il Napoli dopo mezza volta che arrivavano alle mani. Ok, ora così non è stato con che io ti giuro, quando parlo di Garcia quasi mi sembra di sparare sulla Croce Rossa, e mi dispiace anche per il suo modo di fare. E invece, se ci pensi, con tutti gli allenatori che ha avuto il Napoli fino adesso, e qui il Napoli si può dire che ha avuto una crescita, sono tutti allenatori che con De Laurentiis non andavano d'accordo per niente. Hanno tirato la carretta il possibile, ma intanto la squadra è una squadra credibile e presentabile in mezzo al campo. De Spalletti ha fatto l'esploit portando lo scudetto dopo 33 anni, e poi arrivederci, grazie. Forse è questo il modo di avere a che fare con De Laurentiis, cioè facciamoci 3 anni, vediamo dove arriviamo e poi arrivederci e grazie, però almeno ti fai 3 anni di alto livello. Con Ancelotti sarà un caso che con Ancelotti molto più mite e con Garcia molto più mite, dopo un anno con Ancelotti è arrivato l'ammutinamento e ora con Garcia non è arrivato l'ammutinamento ma lo vorrebbero ammazzare tutti. Mi faccio questa domanda. Forse è meglio con De Laurentiis, paradossalmente, uno che gli tenga testa caratterialmente, perché lo limiti un po'. Certo, io ti invitavo a fare delle riflessioni sull'aspetto caratteriale, più sulla distanza tra la richiesta e l'offerta di De Laurentiis, perché se non sbaglio, fine qualche settimana fa o il mese scorso, Tudor era in procinto di passare alla panchina in Turchia, credo del Fenerbahce. Del Besiktas, infatti aggiungiamo anche questa cosa molto strana, i suoi 2 storici collaboratori hanno accettato di andare a lavorare al Besiktas, cioè lui si è separato dai suoi 2 collaboratori pur di non andare al Besiktas. A questo punto mi fa pensare, per aspettare la proposta del Napoli, o perché non ha voluto cedere di 1 millimetro alle sue richieste economiche, il che ci sta. 3 milioni per 18 mesi non si può. Sto appunto facendo vedere anche un altro lato da tenere presente. Io, di dire la verità, Alessandro, io non ho belle sensazioni non su Tudor ma su questa trattativa. Cioè io ho la sensazione vedremo, questo non... Perché com'è possibile una società che ha bisogno di un allenatore, ha bisogno, e rimanda di 1 mese, e vai a Castelvolturno, e ora sei in fase di trattativa e la gente per adesso non subentra, e ci sono distanze ovviamente con Tudor. Per questo dico, io non ho delle buonissime sensazioni, cioè che possa andare tutto liscio, anche perché se si inizia da subito a non andare d'accordo in fase di trattativa, non vedo come poi successivamente si possano gettare le basi per un buon rapporto lavorativo. Allora Dino, c'è un altro aggiornamento, intanto io chiedo, ovviamente so che c'è Mimmo al telefono che ci sta aspettando. Mimmo, arrivo subito da te. Aurelio De Laurentiis è in questo momento alla tavola rotonda, la riforma dello sport dopo il decreto legislativo numero 120/2023, le nuove prospettive, presenti in questo momento insieme a lui anche Abodi, Malagò, Quintieri, tutta e ci sono addirittura le foto della presenza del presidente De Laurentiis al convegno con il ministro Abodi, quindi si può dire che sia terminata un attimo, speriamo, la prima fase, mettiamola così. Magari un po' più pessimisticamente potremmo anche pensare che possa essere saltata definitivamente. Vedremo insomma quali sono gli aggiornamenti, ma intanto il presidente De Laurentiis, da buon polipo imprenditoriale, si muove su più tavoli e adesso è al tavolo con gli esponenti più importanti dello sport per trattare di altre questioni. Poi sicuramente si dedicherà ovviamente alla situazione del suo Napoli. Ciao Mimmo, ci sei?
Buonasera a voi. Ciao, buon lavoro, scusami, Alessandro. scusami se ti ho fatto No, ma aspettare. figurati, mi stavo ascoltando con attenzione. Vorrei pensare, io ho fatto in questi mesi riflessioni che mi portano a dire che se avessi avuto Garcia un contratto diverso, molto probabilmente non andava nel secondo ritiro, quello di Castel di Sangro, e si limitava la sua presenza solo al primo ritiro, quello di Dimaro, perché lì già si era capito con chi si aveva a che fare. Perché dico questo? Perché nel momento in cui tu cambi completamente, perché io vi riporto a un articolo fatto da Pina Taormina sul Mattino e per la prima volta in prima pagina alla domenica di Bologna-Napoli, lui fa un articolo su Rongoni e riempie una pagina intera all'interno su questo personaggio che praticamente Garcia è andato via più per Rongoni che per se stesso. Io vorrei farvi presente che una cosa è fare una preparazione sul singolo atleta e quindi come quasi da personal trainer, è una cosa come negli ultimi 5 anni al Napoli, è una cosa considerare il fisico di Mario Rui che fa lo stesso allenamento di Anghissà e quindi creare una marea di problemi personali. Non ultimo è quello di Juan Jesus che addirittura dopo Braga si è fatto male in palestra. Allora, se arriviamo a questa tipologia e con queste cose, con queste persone che fanno questo tipo di lavoro, molto probabilmente c'è da fare un giornalismo d'inchiesta completamente diverso, perché non saremmo arrivati a questo, perché si capiva benissimo che i giocatori erano scontrosi a questa situazione, non la sopportavano, soprattutto i senatori, e sapevano benissimo che certe cose avvenivano. Ieri è stata la risultanza di una scelta voluta perché non appena dopo la partita con la Lazio hanno pensato subito dopo la partita della Lazio, io da qui a Garcia me ne devo andare, come non lo so, però decidono loro, perché quando io all'inizio ti ho detto del contratto, quando lui ha capito che i soldi li poteva pigliare e doveva essere licenziato e non licenziarsi, ha cominciato a licenziarsi sul campo con formazioni scellerate, perché nessuno può pensare che questo Garcia fa delle scelte scellerate di formazione col Milan, con la Lazio, con la Fiorentina, addirittura col Genoa, addirittura sempre formazioni diverse e tutte scellerate. E quando dalla prima volta uno come Osimhen per la prima volta da quando sta a Napoli lo manda a quel paese per la sostituzione e poi lo manda a quel paese Kvaratskhelia e poi lo manda a quel paese Zelinski, e quando arriva al culmine ieri che malgrado ci fosse il riposo mette Kvaratskhelia e Zelinski in macchina, allora i giornalisti si devono fermare a questo tipo di osservazioni. Dice, ma come fai? E daglieli i soldi, mandalo via, perché lui non ci vuole stare più là, però non si può licenziare perché perdo qualcosa come 2 milioni e mezzo. E questo è stato il fatto che è rimasto ancora. Però non averlo capito, che nel frattempo il capitale societario, il capitale che è fatto da giocatori, faccio un esempio su tutti ma vale per gli altri pure, Elmas stava per venderlo a giugno per 30 milioni. E invece adesso vai a fare la quotazione di Elmas e non arriva a 10-12, quindi è un capitale che tu lo stai praticamente assottigliando dopo la conquista dello scudetto, e quindi ci sono le condizioni affinché tu potevi pigliare decisione prima. Non fa niente, non parliamo quindi analizzare una partita o tante partite dopo che la squadra ha capito che a questo punto con la sosta poteva essere cacciato questo signore, e ha detto no, e può darsi che col pareggio decide, perché noi mettiamoci da un momento dall'altro dei calciatori. I calciatori hanno fatto questo ragionamento, noi vogliamo che il nostro pubblico la finisca di soffrire,
perché come dire, è uno stillicidio, è un morire piano piano, e allora i giocatori hanno deciso di farla finita per il bene, perché vogliono bene i giocatori a questa società, a questi tifosi, a noi, ci vogliono bene davvero, e non si poteva continuare con questa riga. Tra l'altro stavano per scoppiare e stanno ancora per scoppiare 2 calciatori per la preparazione fatta. Uno si chiama Lobotka, che corre anche per Anghissà e corre anche per Cagiusto, perché non c'è stata sostituzione né di Demme né di Dembélé, sono due Dembélé è andato via, Demme è un corpo estraneo alla squadra. A questo punto tu non hai più centrocampisti e non c'è stata l'opportunità di cambiare l'altro centrocampista che stava lì, Veiga, che stava in casa tua, l'avevamo lì preso, ma non hai dato alternativa a Veiga, non c'è stato più niente. Quindi avere uno che ha fatto una preparazione come Anghissà, completamente, come dire, è venuto dal ristorante direttamente, quindi non ha fatto proprio niente, e camminare in mezzo al campo per 7-8 partite, e allora tu ti metti con le spalle al muro, e in più ti chiudi con 6-7 partite che non hai più la presenza di Osimhen, che ti garantiva come minimo un 6-7 gol ancora, almeno 5-6 punti in più. A questo punto veramente si erano create tutte le condizioni per chiudere, se questi giocatori non volevano, ci volevano bene, facevano una grande, non ci volevano bene, facevano una grande partita. Ieri si mettevano con i 3 punti a 24 e chi lo toglieva più, perché sostenenti nazionale non ce ne stanno più e Garcia sarebbe rimasto. Quindi queste analisi che ti ho fatto adesso e questi ragionamenti partono da una sola persona. Che tipo di preparazione si faceva prima con Spalletti e che tipo di preparazione? L'allenatore nei tempi moderni, l'allenatore conta poco e niente, perché un Rongoni che ti fa correre in mezzo al campo e ti spacca un Guacesus negli spogliatoi di dopo Bagas nella stessa giornata, negli spogliatoi, nella palestra, evidentemente ci sono delle responsabilità che purtroppo il giornalismo napoletano non ha seguito e si è comportato come il pubblico. Io non so niente e dico il mio pensiero. Ti ringrazio Alessandro dello spazio che mi hai dato. Ciao Mimmo, grazie mille. In realtà si è creato anche un po' un caso giornalistico su Rongoni, insomma, poi c'era chi lo difendeva, però insomma la notizia e il sospetto, ecco, è uscito giornalisticamente anche correttamente, lo possiamo dire, è un dato di fatto, tanti infortuni muscolari che stavano affliggendo il Napoli nel periodo del ritiro. Però noto che chi ci sta seguendo, e ovviamente ringrazio tutti coloro che ci stanno anche scrivendo, che si tende un po' a parlare, prima Paolo parlava di Kvaratskhelia, adesso Mimmo parla di Rongoni, insomma è un po' variegato all'idea che tutti hanno della responsabilità di questo periodo del Napoli. Sì, è un po' difficile, insomma, perché poi è vero, uno diplomaticamente, ma probabilmente è così, se ne potrebbe uscire dicendo è un po' una commistione di tutto quello. Io almeno personalmente tengo a dire perfetto che venga crocifisso Garcia, ma che Garcia non ci si aspetti da Garcia che si rivolga verso l'altro e dica mi prendo io tutte le colpe degli esseri umani, padre perdonali. Insomma, ne abbiamo parlato in anche queste perché ore. è controproduttivo che si pensi che adesso si è estirpato, si riparte col male, piede sbagliato. Evviva, tutti abbiamo capito chi era il male, tutto bello, e andremo a cavalcare a per cui io lo spero scudetto. anche che la scelta, vedremo se sarà Tudor, sia stata fatta come risultato di un confronto tra dirigenti e presidente, e non una, come dire, una nuova scelta di un uomo solo al comando. Quindi si deve ripartire anche dai propri limiti, dai propri errori. Questo vale anche per la squadra, questo vale anche per la dirigenza. Quindi da questo punto di vista pensare che Garcia sia stato il male assoluto, la rovina di questa squadra, di questa annata,
mi sembra sbagliato proprio per ripartire poi col piede giusto. Mi meraviglio invece come, prima abbiamo ascoltato un pensiero rispettabilissimo di un nostro ascoltatore che ha chiamato e ha criticato Kvaratskhelia, cioè per come ha giocato, per le prestazioni che ha fatto, ma voglio dire, questo è un calciatore che io lo vedo umano come tanti altri, cioè soprattutto giovanissimo, giovanissimo, allora arrivare ad accanirsi su un giocatore che tanto ci fa. In realtà si è accanito su chi ha messo il voto. Si è accanito su chi ha messo il voto. Più che altro c'aveva con Riccardo, diciamo chiaramente. Ma dico lui, ma non è Riccardo. l'unico, anche in altri contesti ho sentito criticare proprio Kvara. Non vuol dire che non va criticato, assolutamente. Però come ponevi tu giustamente la domanda, è lui il problema del Napoli? No, non è lui. Io voglio riportare l'attenzione su una dichiarazione che fece Spalletti lo scorso anno e disse in una conferenza stampa: qualcuno doveva pur dire a questi ragazzi, all'ombra di tutte le partenze, Koulibaly, Mertens, Fabian, Ospina, Insigne, cioè una squadra, cioè 6 titolari mandati via di un certo spessore. Spalletti disse: qualcuno doveva pur dire a questi ragazzi, quelli che sono rimasti e quelli che sono arrivati, che erano forti. E io ho lavorato su quello, lui ha lavorato su quello. Però lì erano sostanzialmente, è come lavorare sull'argilla grezza. Quanto è grezza questa argilla dopo che si è vinto uno scudetto in una città come Napoli? Che è ovvio che adesso andava fatto un lavoro diverso, completamente diverso, e su quello ci siamo, e in quello avrei voluto vedere anche Spalletti. Io storco il naso davanti al fatto quando si dice vabbè, però pure se fosse rimasto Spalletti sarebbe stato difficile anche per lui. Dove sta la certezza? No, beh, la controprova non ce l'avremo mai. La mia era semplicemente. Io non dico che avremmo vinto un altro scudetto a mani basse, non dico assolutamente. o pessimismo, io però sarei stato curioso da vedere, perché poi se abbiamo fatto i complimenti, caro Dino Viola, ad ADL, a De Laurentiis, che ha portato dopo 33 anni lo scudetto a Napoli, caro ADL, si è dimostrato un grandissimo presidente per arrivare ad essere campioni d'Italia, ma non ti sta dimostrando un grandissimo presidente nel dimostrare di essere confermarti campione d'Italia. Sì. Sono due cose completamente diverse, caro Dino, e gli stessi calciatori dovrebbero capirlo, perché poi essere campione d'Italia, portare quel tricolore sul petto, ti dovrebbe dare qualcosa in più per difenderlo, più che per ottenerlo. Quante cose lottiamo più per difenderle che per ottenerle? Allora, posso interromperti? Devi. Perché ho letto un aggiornamento secondo Nicolò Schira. Igor Tudor è più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Dice: incontro positivo oggi a Roma, il suo legale insieme a quelli del Napoli sono al lavoro per stilare il contratto. Bene, segnaliamolo alla nostra redazione in modo da poter aggiornare anche il live con le varie fonti. Quindi arrivano segnali in controtendenza rispetto a quello che era trapelato circa mezz'ora fa della fine dell'incontro, quindi ripeto, prendiamo atto di quello che dice il nostro collega Nicolò Schira, che dice ovviamente riprendo le tue parole perché non ce l'ho davanti, che si sembra che sia trovato un incontro positivo, per cominciare a stilare un contratto. Significa, non è che lo stili senza aver trovato l'accordo dovrebbe essere stato trovato, usiamo il condizionale d'obbligo, e che chi di dovere si sta occupando di stilare i contratti, che quindi dovrebbero legare poi di conseguenza Igor Tudor alla panchina del Napoli e chiudere un po' questa telenovela, e magari con
caro Dino, con quella sensazione che magari domani possiamo evitare di fare questa maratona, che magari si potrebbe chiudere in serata. Intanto ci arrivano aggiornamenti dalla regia. Alle ore 18 chiuderemo questa maratona, quindi fra 3/4 d'ora saremo ancora insieme. Ovviamente vi rileggeremo in tempo reale quelli che saranno gli aggiornamenti sulla situazione per quanto riguarda l'esonero di Garcia, che ancora non è ufficiale, e di conseguenza l'elezione del nuovo tecnico azzurro. Quindi alle 18 chiuderemo questa lunga maratona televisiva. Un po' mi dispiace, Ale, mi stava piacendo stare qui a... C'è il recap, dopo lo potrai fare tranquillamente, ti cedo il posto. Gli spettatori sono abituati ormai al tuo volto, al tuo modo di fare, alla tua classe, al mio savoir-faire. Alle 18:30 quindi ci sarà anche recap per concludere in bellezza la giornata, e ci auguriamo ovviamente che possiamo darvi per quell'orario anche delle notizie un po' più concrete, ecco, per quello che riguarda il futuro del Napoli. Certo, io continuo a leggere, caro Dino, e pensavo, com'è possibile? 4 mesi fa eravamo a festeggiare il terzo scudetto dopo 33 anni, con una squadra che ha dominato il campionato, che è vero che l'ha vinto con 16, ma mi pare che sia stato pure oltre 20 punti di vantaggio dalla seconda in una fase del campionato, senza rivali. Siamo qui dopo aver perso contro l'Empoli a parlare con De Laurentiis, però che prega Igor Tudor. Sì, però per me ad oggi, 13 novembre, resta ancora più forte la meraviglia di aver vinto il terzo scudetto. Cioè, per me è più incredibile, capì, quello che è accaduto lo scorso anno che quello che sta accadendo adesso. Capisci cosa voglio dire? Sarà un palliativo, io non mi aspettavo, era più prevedibile che il Napoli, dal mio punto di vista, si trovasse in situazioni poco piacevoli adesso nell'allenatore, che a vincere un campionato come l'abbiamo vinto l'anno scorso, con 20 punti, 15 punti, quanti erano? Dice il nostro, per me è ancora più... Visto la goduria che continua a durare, aspettiamo altri 33 anni, così sarà ancora più soddisfacente. Ma l'attesa, lo sai, stessa è il piacere. L'attesa aumenta il desiderio. Sì. No, mi auguro di no. No, però ritornando seri al discorso che facevi tu, proviamoci. Tu la poni su questo aspetto qua. Io dico, ma noi in estate stavamo facendo il cast dei 40 allenatori. Già è là è la rovina. Non sono parole mie, sono parole di chi ha portato avanti il cast, di chi ha vagliato tante situazioni. C'era un periodo in cui era più vicino un allenatore, poi un altro, si parlava di Luis Enrique, si parlava dell'altro allenatore Galtier, che non mi veniva... tutti hanno detto no a Napoli? Come si fa? Mi sembra abbastanza chiaro. Hai preso una squadra che potenzialmente è da scudetto, perché lo ha dimostrato qualche mese prima, dominandolo, tra parentesi. E io non credo nemmeno alla storia che si dica che bisogna avere coraggio per subentrare dopo che uno ha vinto lo scudetto. Non credo questo. Credo che un allenatore voglia, scudetto o meno in eredità, voglia avere davanti a sé un progetto chiaro, con una struttura societaria ben definita e un raggio d'azione non limitato. Illimitato no, però non limitato da delle figure un po' troppo ingombranti. Quindi di Noviola, 2 punti, virgolette, sì. Non voglio accettare di avere a che fare con De Laurentiis. Non ho detto questo lo stai dicendo tu. Tu l'hai detto che io faccio bene i titoli. No, perché il titolo è questo. E perché questo discorso può valere anche per altre società. Con altri presidenti. No, che è andato ad offrire. Io le ho fatto un discorso generale degli allenatori. Gli allenatori di un certo livello vogliono avere una progettualità. Benitez parlava di business plan. No, Benitez più che altro voleva un attimo che qualcuno si facesse da parte, che lui facesse
Dimmi i soldi che abbiamo da spendere, li spendo io con chi dico io. Ecco. Ti faccio l'esempio di Mascherano che era fatto, Ora, che era raccontato, ma al di là dell'aspetto... lo posso dire, Mascherano era del Napoli, 2 milioni e mezzo a stagione per venire a Napoli, accordo con i giocatori, contratti pronti, arriva De Laurentiis, cambia idea, dice no, io 2 milioni e mezzo a un giocatore di quasi 30 anni non li voglio dare, e salta Mascherano, quindi voglio dire... E poi siamo stati a Newcastle, lui mi ha fatto vedere Benitez una lavagnetta dove dire questi saranno le uscite, questi saranno le entrate, questi sono i soldi che mi ha dato il presidente. È normale che è un ruolo di manager che qui a Napoli non ti puoi nemmeno sognare di fare. Per questo dico, al di là che mi puoi stare simpatico, antipatico tu presidente, che magari dobbiamo lottare per venirci incontro su un punto, un cavillo del contratto, ma al di là di questo, se di fronte a me ho una situazione dove non è tanto chiaro e abbastanza misterioso per cui il mio predecessore è andato via, ok, voglio passarci sopra, però vengo e sono stato scelto da te presidente e non c'è un DS, il DS è stato nominato dopo. E poi mi faccio vari colloqui e mi rendo conto che magari nella campagna acquisti non ho poi così tanta voce in capitolo, perché Alessandro, io provo a fare un altro collegamento. Quello che più ha dato all'occhio ovviamente sono state le esclusioni di Zielinski e di Kvara, ma c'è stata anche l'esclusione di Nathan, è stato preferito Ostigar. Per me quello è un altro segnale dato, dire ok, questo l'hai comprato tu, per me è più forte quello che già avevamo, Ostigar, e faccio giocare lui, perché per me Napoli-Empoli è stata la partita della verità di Garzia, cioè qua io voglio... addirittura da interpretarlo come una richiesta di esonero. Decido io, che secondo me già si... Allora salta la conferenza stampa Napoli-Empoli, altro segnale che qualcosa è successo, Alessandro. Ma se io qualcosa è successo, faccio fuori Kvara, faccio fuori Zielinski, lì secondo me, perché io gioco a Raspadori, io gioco a Zielinski, lui ha preferito Raspadori, va benissimo, metto fuori Nathan, vi faccio capire che l'unico che mi hai comprato che doveva essere titolare sta fuori, metto Ostigar. È successo già in altre occasioni con altri allenatori, questi tipi di segnali sono chiari. Per cui, a mio avviso, altri allenatori prima di Garzia non hanno accettato certe situazioni, certi compromessi. Non è la paura di dire, ah mamma mia, questa è una squadra che lotta, che ha vinto lo scudetto, io ora sono costretto a... Secondo me non è questo il discorso, perché non regge. Perché altrimenti nessuno dovrebbe accettare la Juve, nessuno dovrebbe accettare l'Inter, nessuno dovrebbe accettare il Milan, perché l'anno prima hanno vinto lo scudetto. Non c'entra assolutamente nulla. Per me è una questione di entrare in un contesto dove un allenatore deve avere la capacità camaleontica, diciamo così, di adattarsi a varie situazioni che nel Napoli rappresentano un unicum, cioè una struttura societaria che conosciamo, c'è una conduzione di un presidente molto presente, nel bene o nel male, cosa che non vedi nell'Inter, cosa che non vedi nella Juve, cosa che non vedi nel Milan, per cui rendiamoci conto, cosiddetta azienda a conduzione familiare, rendiamoci conto che è anche questo, cioè mi sembra stupido non guardare in faccia alla realtà e dire anche la Roma ha una struttura societaria diversa, per questo parlo di unicum, quindi arrivare a trattare con De Laurentiis e accettare certe condizioni non è semplice per nessuno. È anche vero che a parte la famiglia Agnelli, quindi la storica presidenza della Juventus, con tutto il caso che adesso ovviamente saprete, e le plusvalenze eccetera, stiamo parlando comunque di presidenze straniere.
tra americane, cinesi, con eccetera. una visione ovviamente. È normale che da lontano ti devi in qualche modo affidare o delegare a chi hai... Ci sono delle dichiarazioni De Laurentiis. Attenzione, attenzione, attenzione. Andiamo a leggere insieme. De Laurentiis, diritti... ancora si dice... no, andiamo a leggerla. In evidenza. Pensare di poter fare... allora... De Laurentiis, sì, c'è un po'... Si parla di diritti... Diritti TV per 5 anni a DAZN, una follia, fatta d'arte per lo Tito, sistema i conti della Lazio, quindi un attacco al presidente della Lazio praticamente. Pensa di poter la fare... famosa elasticità di cui facevamo appello. Quella, non lo so, quella sorta di apertura mentale nei confronti di chi non la pensa come lui, è il presidente. Un mediatore poi magari ha di ragione, ma poi magari ha ragione pure, io non dico di no. Però, questa irruenza nelle dichiarazioni. Sì, di entrare, pensare di poter fare ad arte per lo Tito, che io chiamo lo Trito, perché devo offenderlo anche, un'aggiudicazione dei diritti TV per 5 anni che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio. È una follia perché oggi tutto cambia di mese in mese, dalla guerra ai problemi economici. Noi ci siamo autodepredati. Il nostro calcio per anni e oggi ne paghiamo, noi ci siamo autodepredati il nostro calcio per anni e oggi ne paghiamo le conseguenze, grazie a chi ovviamente ha messo questa notizia. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della tavola rotonda alle nuove prospettive sulla riforma dello sport, organizzato dallo studio legale Andoant NCTM a Roma, a proposito quindi della legge contro la pirateria, ha aggiunto: quando poi abbiamo i nemici in casa, l'Agcom, quindi l'Agcom per tutti, che ritardano l'approvazione di una legge, è difficile non avere dei retropensieri, quindi anche l'Agcom, retropensieri, quindi come la leggiamo, l'Agcom appoggia la pirateria. Vai, mettiamola. Allora, vedi che sui titoli tu... certo, potrei fare un titolista nato. Di Schira lo abbiamo letto, quindi parole di De Laurentiis che ne ha un po' per tutti, magari anche un po' innervosito dalla situazione Napoli, lo possiamo dire, non lo so, però comunque ha parlato insomma dei diritti TV, è tornato all'assegnazione, ricordiamo, dei diritti TV fino al 2029, così come sono a Sky e DAZN, che per lui sono assolutamente una follia, e addirittura ha detto che presumibilmente aiuteranno lo Tito a mettere i conti a posto, quindi una legge ad persona da parte di Lotito. Più che altro mi chiederei come può Lotito condizionare in tal senso la scelta della Lega a chi ha affidato i diritti TV più di un De Laurentiis. Si creano però dei filoni, degli schieramenti che si sono, come dire, stratificati negli anni. Per filone, il Napoli e probabilmente la Fiorentina contro tutti la Lega Serie A. I filoni sono due cose contrapposte, ma avere 17 voti contro con il Napoli che addirittura si è astenuto mi fa pensare che probabilmente fosse una battaglia persa. Dimmi Vittorio, so che mi... sì, ok, quindi andiamo a vedere subito, mi dicono dalla regia che c'è un video a proposito di De Laurentiis a sorpresa, non so di cosa si tratti, ma ce l'ha mandato il nostro grandissimo Marco Lombardi, andiamolo subito a vedere. Da questa parte. Buonasera Presidente. Sono messi qua, di qua ragazzi, di qua. No, Presidente, un giorno importante per... Madonna Santissima. Presidente, ci può dire qualcosa su Napoli? È una bellissima squadra, forte, in una grande città. No, grazie no. No. Grazie. Che succede con Garzia, Presidente? Che deve succedere, ragazzi? Forza. Allora, quello che abbiamo visto è sostanzialmente De Laurentiis doppiato da Lombardo, se ho capito bene. Innanzitutto grazie a Marco che ci ha mandato ovviamente queste Credo immagini. sia un video di Ilario Covino, Mi ha detto il Marco. nostro inviato, perché Marco
Marco in redazione. Ilario è a Roma, quindi, sì, Marco in quindi, redazione. quindi ringrazio Marco, di ringraziare Ilario Covino che gli ha mandato il video direttamente da Roma. Sì. Non so, ne approfitto, caro Vittorio, per dirti se abbiamo anche la possibilità di fare un collegamento con Ilario oppure dobbiamo andare così fino alla fine. So che abbiamo una telefonata, chiedo ovviamente a chi. Ok, perfetto. Ilario al momento non è raggiungibile perché è all'interno quindi del convegno, quindi insomma non è al momento possibile fare un collegamento con lui, vedremo se lo potremo fare più tardi. Io chiedo anche un attimo di pazienza a chi è al telefono, andiamo subito da lui. Volevo chiederti un commento, se è commentabile, insomma, una scena del genere, anche ironica da parte di che qualcosa sul Napoli, una bella squadra, una grande città. Alla fine era quello che volevamo sentirci dire. Cioè, credo che l'addetto stampa del Napoli è riuscito a soddisfare le domande, la nostra curiosità. Non è riuscito però a far muovere le labbra al presidente, però noi... Per andare a tempo, per andare a tempo, però ho sentito anche un'aria un po' di nervosismo, qualche parola un po' parolaccia forse. Questi giornalisti che si permettono di fare domande. Sì, del 2023 c'hanno ancora questo brutto telefonino, fastidiosi. Vittorio, intanto dimmi tu direttamente quando possiamo andare da Ilario, che è tornato raggiungibile, quindi fra poco avremo la possibilità di interfacciarci proprio su chi ci ha mandato questo video e chiedere qualcosa di più, ecco. In tal senso, intanto avete visto De Laurentiis, che poi strano avere uno che si assume un po', sai, quando vede un microfono. Secondo me voleva parlare. Secondo me voleva dire, voleva un po' sfogare, voleva un po' sfogare, però intanto forse sì. vedevo che Lombardo lo spingeva in macchina, entra dentro e non facciamo altri guai, probabilmente. Però insomma abbiamo visto un po' quello che è il clima non mi sembra serenissimo, voglio dire, tra l'ironico e l'irascibile, ecco. Poi mostrare così tanto fastidio per la presenza di giornalisti mi sembra anche un po'... Ma poi giornalisti che vogliono sapere chi sarà il prossimo allenatore. Ma poi dalle scale alla macchina, ma cosa potrà mai succedere, cosa potrà mai dire il presidente? Voglio dire, cioè veramente il tempo di una battuta. Purtroppo viviamo nel 2023 situazioni ancora un po' troppo paradossali sul piano della comunicazione, anche perché dovrebbero essere argomento del giornalista e giornalista delle cose assolutamente connesse per il bene dei fruitori, dei terzi, invece di questa battaglia tra chi deve informare e su chi bisognerebbe essere informati, che purtroppo ci portiamo un po' davanti, un po' da troppo tempo. Non lo so, Vittorio, posso andare al telefono o aspettiamo Ilario? Allora vado al telefono un attimo. Pronto? Pronto, ciao, sei in linea? Francesco, ciao Francesco. Buonasera. Io volevo dire, un po' sono d'accordo su tutto quello che avete detto fino adesso, sulla questione, che atavica, della gestione del Napoli, che di tipo padronale. Solo la Lazio forse, dell'amico Lotito per De Laurentiis, ha una gestione simile. Molto simile, sì. Tre grandi club, perché anche Commisto poi alla fine ha una gestione più manageriale. Assolutamente differente, viene da un'altra cultura. Basta che vedere l'investimento che ha fatto a Firenze con il Viola Party, assolutamente. Dopo 20 anni, cioè forse il grande, io credo che di fondo, forse noi tifosi del Napoli non ci rendiamo manco conto, ma ogni volta che c'è un problema, poi un po' al di là dello scudetto, la prendiamo con De Laurentiis, abbiamo questa sensazione, al di là dei suoi meriti, con grandi imprenditori, eccetera, lo dobbiamo dire per uno mette le mani avanti, perché sennò poi dobbiamo sempre stare lì a giustificarci. Un po' secondo me sotto, anche se non lo si dice mai, c'è la sensazione che De Laurentiis comunque faccia solo del Napoli un suo asset, però non ha mai investito oltre quella cifra per prenderlo dal fallimento in infrastrutture.
nelle giovanili, per fare delle giovanili, nello stadio. Quindi io credo che, secondo me, questo rapporto di amore e odio col Presidente, a prescindere poi dalle sue scelte, gli errori, sarà eterno, cioè finché lui starà lì ci sarà sempre questo rapporto tra la tifoseria del Napoli e De Laurentiis. Quindi detto questo, io volevo dire che, a parte che ancora una volta ormai i social media si rivelano superiori ai media tradizionali come Sky, che non incarra mai una, né sugli allenatori del Napoli, né su altre notizie, no? Perché basta poi un tweet di Schiro Romano che ribalta tutto la quello situazione, che dice Sky, quello che dice calcio, quello di Chiariello, adesso non ricordo il nome. Vabbè, evitiamo di... sì, vabbè, scusi. No, figurati, era giusto per... No, ha ragione. Per dire che insomma, ormai i media tradizionali veramente soffrono tantissimo, perché io avevo chiamato appunto per commentare il mancato, poi, perché si parlava di un non accordo con Tudor, invece poi pare che questo accordo ci sia. E infatti volevo dire che sarebbe stata una follia non bloccare Tudor, perché io non so, poi naturalmente siamo un paese libero, ognuno ha la sua opinione, ma come si faccia a dire che Cannavaro, con tutto il rispetto, cuore, un fratello, il campione del mondo, ma che è andato col Benevento in Serie B, affidargli la panchina dei campioni d'Italia, io non ci riesco. Cioè, quando sento queste cose dico, non lo so, o so io che vivo su Marte, o probabilmente non ne capisco proprio niente, non è che ne capisco assai, però proprio niente neanche. Quindi oppure Mazzarri, che Mazzarri, per quanto ha pesato tanto a Napoli, se ci pensate, una storia un po' simile a quella di Garzia, cioè ha toccato l'apice e poi è stato sempre anacronistico, assolutamente. Quindi voglio dire, De Laurentiis ha già fatto un errore in estate, poi l'ha ripetuto probabilmente non volendo cedere sulle richieste di Conte, no? Perché Conte chiedeva progettualità, probabilmente chiedeva anche degli acquisti a gennaio, perché io credo sia stato quello il problema, senza girare, non il fatto che Conte non volesse entrare in corsa, questo è come la vedo io, cioè lui ha chiesto determinate cose, il Presidente non se l'è sentita. Vabbè, se ne è uscita con la dichiarazione di facciata, non voglio prendere. Posso? Io velocemente tu lo dico a tutti e due perché abbiamo Ilario Covino pronto da Roma. Ok, chiedo al nostro caro telespettatore Francesco, se a questo punto della stagione, visto che comunque Tudor tra quelli che hai nominato era quello che dava più prospettiva, no? Come progettualità, al di là di questo, in questo momento avresti optato, al di là dei nomi che si sono fatti, avresti optato per un traghettatore fino a giugno e poi a giugno avevi, come dire, questi 6 mesi per scegliere il prossimo allenatore, o saresti andato comunque su Tudor? Io comunque su Tudor per un semplice motivo, perché mi piace come fa a giocare alle sue scuole, quelle scuole che ha fatto, che ha allenato, poi non so se tutte ci auguriamo che farà lo stesso a Napoli. Per un semplice motivo, perché col traghettatore c'è il rischio che innanzitutto Garzia, più che fosse un problema di risultati, non ha mai convinto come personalità e come gestione del gruppo e come gioco. Però in realtà per me la stagione non è compromesso, un traghettatore lo si prende a mio avviso quando sei fuori da tutto, comunque rischi veramente di terraschiare il fondo e quindi ti giochi, ecco lì potevi giocarti il Cannavaro, perché ci dato non tanto da perdere. Ma io credo che il Napoli a 10 punti dall'Inter, con tutti questi scontri diretti che arrivano, se c'è un allenatore che riaccende la miccia, perché poi i giocatori di qualità ci sono, io credo che noi non dico che vinciamo lo scudetto, ma nel filotto io dico che non è, cioè siamo a novembre, ricordiamoci che l'anno scorso quando il Napoli perse a Milano con l'Inter, non so, c'erano 6 punti di differenza, adesso non ricordo più, era a gennaio e si tornava dalla sosta dopo il mondiale e il Napoli perse con l'Inter, tutti dicevano campionato riaperto, poi dopo 2 giornate avevamo il doppio del distacco rispetto a dopo la sosta. Francesco, ti devo salutare, ti ringrazio molto. Ciao Francesco. Ciao. Allora, andiamo subito, se mi dai conferma, caro Vittorio, mi dai conferma? Ok, allora andiamo subito da Ilario Covino a Roma. Ciao Ilario. Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao, allora, innanzitutto grazie veramente, hai passato una giornata a Roma sempre sul pezzo. Complimenti ovviamente per il grande lavoro che stai portando a casa. Abbiamo visto delle immagini di De Laurentiis poco fa che ci hai mandato proprio tu, ne parlavamo io e Dino che è qui a fianco a me, abbiamo visto un po' di nervosismo da parte del patrono azzurro. A cosa è dovuto? Diccelo tu. Allora, più che da parte del patron che semplicemente non ha risposto Diciamo di Nicola che Lombardo. Esatto. Sì, che è rimasto un po' stizzito dalle domande dei colleghi, domanda più che legittima sul futuro di Russia e su chi sarà il allenatore del Napoli. Sostanzialmente De Laurentiis semplicemente non ha risposto, ha fatto un sorriso sornione come è solito fare il presidente del Napoli, però ha tirato dritto verso la macchina. Vediamo se tornerà in sede alla Filmauro, cerchiamo di andare in sede e vedere, di carpire qualche altra cosa, magari se c'è dell'altro movimento, perché sappiamo che le voci di giornata riguardano tutto Igor Tudor. Ricordiamo che Aurelio De Laurentiis ha da poco concluso una tavola rotonda con Malagò, il ministro Abodi dello sport e il numero 1 dello sport italiano Malagò, il presidente del CONI, una tavola rotonda che riguardava il calcio a 360 gradi, quindi potete già immaginare le domande fatte ad Aurelio De Laurentiis. Si è parlato di DAZN, si è parlato di sponsor, di decreto crescita, questi diciamo gli argomenti trattati in questa sede, però la notizia, l'argomento più che la notizia di giornata naturalmente è il futuro di Rudy Garcia. Al momento non sembrano esserci novità, se non molta tensione, perché naturalmente al contrario di quello che dice Nicola Lombardo non ce ne vorrà, non c'è, lui ha parlato di non c'è nessuna notizia, non c'è da dire, come se non fosse accaduto nulla. Lo stesso presidente De Laurentiis, dopo arriverà un contributo proprio da qui, ha parlato di Napoli-Empoli, anche se per un piccolissimo tratto, ha detto, perché stava facendo riferimento a Lecce, il Napoli vince con il 3-0, poi ci sono differenze di fatturato, questo è il discorso di De Laurentiis. Poi ha parlato dell'Empoli, ha detto poi capita che si possa mettere una formazione sconclusionata come quella contro l'Empoli e si possa perdere anche contro l'Empoli, quindi almeno una piccolissima notizia, una dichiarazione ce l'ha data anche sulla partita di ieri in questa tavola rotonda. Ilario, prima di lasciarti a una domanda di Dino, a questo punto aggiornamenti sulla questione Tudor, tutto quello che hai avuto modo di apprendere tu. Faccio una sorta di cronistoria di quello che è stato l'arrivo di Tudor e il summit con il presidente De Laurentiis. Noi siamo arrivati di buona mattina all'esterno della Filmauro, della sede della Filmauro in piazza Venezia. È passato Tudor da lì, almeno noi non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto noi come non l'ha visto nessun collega, né qualcuno facente parte dell'entourage del tecnico. Abbiamo visto però passare Nicola Lombardo, abbiamo visto dirigenti del Calcio Napoli, alcuni ragazzi che si occupano in generale della comunicazione via social del club. Le notizie che abbiamo raccolto anche da che ci arrivano e che ci sono arrivate proprio in questa sede, di un accordo praticamente fatto tra il tecnico e il presidente del Napoli. Diverse persone ci hanno detto che l'incontro era avvenuto stamattina, l'accordo su tutto, c'è l'accordo totale, però in questo momento fonti dirette non ne abbiamo, non abbiamo visto Tudor, non abbiamo visto membri dell'entourage, quindi la giornata è stata questa. Sostanzialmente siamo stati all'esterno della sede della Filmauro in attesa del presidente De Laurentiis, che poi si è spostato qui a Quattro Fontane e noi l'abbiamo in corso subito. Siamo arrivati all'inizio di questa conferenza, di questa tavola rotonda, abbiamo aspettato la fine della tavola rotonda, il presidente che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, e abbiamo riscontrato
un po' di nervosismo nello staff del Napoli. In Aurelio De Laurentiis, a dire la verità, l'abbiamo visto abbastanza sereno, sornione come suo solito, questo secondo me è il termine adatto. Ilario, non capisco questa tua diffidenza nei confronti di Nicola Lombardo, insomma. No, per l'amor di Dio, non è diffidenza, è fredda cronaca. Io, insomma, credo fermamente che non c'è alcuna notizia in giro, come ci ha detto Nicola, però detto questo, insomma, è stata una giornata molto, molto movimentata, quindi è anche comprensibile che da un certo punto di vista ci sia anche un po' di nervosismo anche da parte dell'ufficio stampa del Napoli, da parte di De Laurentiis, anche perché mi sembra che oggi veramente sia stata una giornata ricca di impegni per il presidente, quindi da questo punto di vista il discorso è questo. Quello che volevo chiederti è a questo punto, perché qui continuano ad arrivare segnali positivi anche da altre fonti, insomma, che c'è ottimismo per questo primo incontro, tenendo presente anche le trattative che il Napoli porta avanti, se insomma per oggi si è concluso qui e quindi magari bisogna aspettare qualche giorno, bisogna aspettare domani per qualche annuncio? Una tua sensazione su questo? Naturalmente parliamo di sensazioni, come hai ben detto tu, e a proposito di sensazioni vi dico la mia. Durante il convegno, durante questa tavola rotonda, è arrivata una telefonata ad Aurelio De Laurentiis. Naturalmente io ero lì a filmare, visto, e quando ha notato la mia presenza e che io lo stessi filmando, stavo facendo semplicemente il mio lavoro, lui era molto concentrato su questa telefonata e ha coperto la bocca per non far vedere il labiale. Dopo di questo si è girato verso Lombardo, si sono detti qualcosa naturalmente sempre sottovoce e poi dopo poco si è conclusa la conferenza e sono usciti. Potrebbe essere questo un segnale, nel senso che potrebbe essere arrivata una notizia, perché non credo che si siano completamente interrotte le trattative. De Laurentiis, che aveva già organizzato il convegno, come c'era stato poi il convegno alla Luis Galeotto un mese proprio qui a Roma, secondo me non poteva non fare, non avrebbe fatto altro che alimentare le voci su un esonero ormai imminente di Garcia e sul nuovo allenatore. Quindi la sensazione è che ancora qualcosa oggi potrebbe succedere. Poi se oggi non ci dovessero essere i tempi tecnici, perché sono ormai le 6:15, l'ha rinviato a domani. Nel frattempo noi a breve ci sposteremo, quindi andiamo a fare un giro in sede, vediamo com'è la situazione lì e vi saprò dire poi di più un po' più avanti. Intanto grazie Ilario, grazie nuovamente e complimenti per il lavoro svolto e che continuerai a svolgere. Ovviamente informeremo tutti i lettori delle novità che ci manderai di qui in avanti. Grazie ancora. Grazie a voi, buon ciao lavoro. Ilario, grazie. Ciao Ilario. Allora, insomma, qualche novità c'è, un po' tra le righe, magari un po' da estrapolare, però insomma, come dicevi tu, una giornata, come diceva pure Ilario, una giornata molto movimentata. Bisogna andare anche un po' a sensazione, sì. C'è un po' di nervosismo nell'area ed è anche magari comprensibile. Però c'è anche da dire che sì, è vero, c'è la sosta, ma non è che si può spendere la sosta per trovare un nuovo allenatore. È vero, sì, anche, comunque bisogna essere celeri, insomma. È vero anche che tanti
molti del Napoli andranno in viaggio per le nazionali, quindi il Tudor o chi per lui, che sarà il nuovo allenatore, avrà una squadra molto decimata da allenare, e poi ci saranno impegni terribili tra Inter, Juventus, Atalanta e Real Madrid. Vabbè, veramente mi sembra un allenatore abbastanza preparato a questo. Un allenatore? Sì. Vabbè, non è un lapsus, no. È una battuta, insomma, sì, come dicevo, magari sai, dare almeno la possibilità, certo, a chi viene di ambientarsi lavorare un po', con un po' più di tempo, un po' più di margine, un po' più di margine. Noi poi, pronti via, Atalanta-Napoli, prego. Siamo Sì. una piazza che comunque è comprensiva, e capiremo che seppure non dovessero andare bene questi futuri quattro impegni, daremo ovviamente a Tudor la possibilità e la serenità, insomma, di poter dimostrare quanto vale poi negli impegni successivi. Metti caso che fa ma sai, per le prime partite, a mio avviso, c'è sempre quell'impatto del cambio allenatore. Il carico di responsabilità andrà tutto sulle spalle dei calciatori. Perché è vero anche il discorso che, ok, insomma, Garcia non ha saputo prendervi, non ha saputo calarsi nel nostro ambiente, va benissimo. Ora l'allenatore è stato cambiato, ognuno si assume le proprie responsabilità, adesso voi calciatori, tocca a voi, insomma, fare la vostra parte. Sicuramente il calendario dice che adesso il Napoli affronterà delle partite importanti, quindi ci sarà, ecco, tieniti ben fermo, cioè praticamente Tudor Rocchi Peresso viene e c'è Atalanta-Napoli, Real Madrid-Napoli, Napoli-Inter e Juve-Napoli, cioè praticamente il punto più alto, la vetta della stagione va superata con un nuovo allenatore, insomma, mica roba da poco, insomma. Quindi Real Madrid-Napoli per cercare di centrare definitivamente gli ottavi di Champions, però si affrontano poi successivamente Inter e Juventus, quindi la vetta della classifica. Certamente impegni non proprio agevoli, fermo restando che andare a giocare in casa dell'Atalanta è problematico veramente per tutti. Tanto aggiornamento ti farà molto piacere, chiudiamo alle 18:30, quindi... Com'è? Abbiamo cambiato di nuovo? Abbiamo cambiato, mi arriva voce direttamente dall'alto, dal più alto dell'alto. Saremo ancora qui per altri 40 minuti per la felicità di chi c'è qui con noi. Mazzarri non allena dal 15-18 e gioca con lo stesso modulo di Tudor, per capirci, in realtà... 2015-2018? No, il riferimento è il 1915, quindi il riferimento prende alla Grande Guerra. Luisa Nassano, sicuramente per domani sapremo notizie, ci dice De Tarto, la tartaruga. Se cambia una Fiat per una Dacia non cambia molto, quindi la Fiat sarebbe Garcia, la Dacia sarebbe Tudor. Ok. Ma ragazzi, però ci vuole anche un po' di sano realismo. Sul mercato chi c'è adesso? Ok, Conte ci ha detto 12 volte no, vogliamo arrivare a 13, arriviamo a 13. Non vuole venire, punto. Mettiamoci l'animo in pace. Ora, attualmente è libero. Tudor è il profilo che adesso è in trattativa col Napoli, e quindi, francamente, predisponiamoci anche noi con un animo diverso da come abbiamo accolto Garcia, in maniera ancora più propositiva nei confronti del nuovo allenatore. Cioè, non iniziamo già da adesso a mettere il piede davanti all'arrivo di Tudor. Ripeto, anche io, sono un fautore un simpatizzante, mettiamola così, del 4-3, perché, come diceva un vecchio allenatore, è il modulo col quale si copre in maniera migliore il campo e si dà anche spazio a un po' più di fantasia, di spettacolo, per cui a passare a un 3-4-2-1 non significa che lo spettacolo va a farsi benedire. Ci sta come ragionamento. Ci sono due aggiornamenti importanti, o almeno due aggiornamenti, poi lasciamo agli altri decidere se siano importanti o meno, sempre da Tutto Mercato Web.
che dice ovviamente in merito alla trattativa tra Aurelio De Laurentiis e Igor Tudor, che dovrebbe diventare, almeno per quello che è la volontà del padrone azzurro, il prossimo allenatore del Napoli, una fumata che non è ancora bianca, ma un accordo che sembra avvicinarsi di molto rispetto alle ultime ore. Probabile che alla fine la scampi il Napoli, con un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo per un'altra stagione a determinate condizioni, oppure unilateralmente per il club. Tudor sembra convinto di essere il dopo Garcia, accettando le clausole di De Laurentiis. Mi sembra veramente strano. Poi comunque continuiamo. Lo stipendio dovrebbe essere commisurato alla richiesta di 2 milioni annui, quindi non più 3 milioni su 18, 2 milioni annui. Se è su 6 mesi come fa a essere 2 milioni annui non lo so, casomai in caso di rinnovo forse. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori contratti fra Napoli e Tudor con l'agente Anthony Seric. Non c'è fretta di arrivare a una decisione, considerato che c'è la pausa nazionale in corso. Io non mi sembra. Mi sembra un po' paradossale questo, però voglio dire, questo è quanto ci riportano i colleghi di Tutto Mercato Web, che dopo andremo ovviamente a commentare con Dino, anzi riapriamo le linee se qualcuno ci vuole chiamare, chiamate. Il presidente della Lega, a quanto ci riporta ovviamente il nostro Ilario Covino, come ci ha anche accennato durante il collegamento, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato la tavola rotonda alla riforma dello sport dopo il decreto legislativo, ne abbiamo parlato, nelle nuove prospettive. All'uscita intercettata le telecamere di Calciopoli 24, De Laurentiis, accompagnato dal responsabile comunicazione SC Napoli Nicola Lombardo, è stato interpretato il futuro dell'allenatore Rudy Garcia sempre più in bilico. Uno poi può essere come ieri appannato e perdere in modo improprio e improbabile con l'Empoli. Questo è l'unico accenno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto la sconfitta di ieri. Allora io ti chiedo, la formazione titolare ieri contro l'Empoli, quindi con un Elmas e con un Simeone, certo, rispetto a un Kvaratskhelia e a uno Zielinski, è benché strana come scelte, voglio dire, ma puoi mettere la migliore formazione, visto che c'è la sosta, non è che devi far tirare il fiato a qualcuno. Infatti. Ok, o almeno a te che te ne frega delle nazionali, certo non fai il gioco delle nazionali per farle arrivare in forma in nazionale, ma la formazione titolare la possiamo definire impropria e improbabile, tanto da segnare inequivocabilmente che contro l'Empoli si sarebbe perso. No, sicuramente ripeto, io quei cambi, voglio dire, quelle scelte iniziali le ho lette come una chiara volontà dell'allenatore. È ovvio, però è ovvio che l'allenatore vuole dimostrare di vincere, di saper vincere, di poter dare un'anima a questa squadra. Oggi decido io, c'è un punto di rottura, va benissimo, non sento più la fiducia intorno a me, ok, va benissimo, metto la squadra come dico io, come volevo farla giocare io, 4, 2, 3, 1. Poi gli interpreti, ogni calciatore per un discorso singolo che magari Garcia ha fatto, però la cosa importante era il modulo. Lui voleva dimostrare che il modulo che voleva portare lui era quello vincente, che avrebbe portato i punti al Napoli, che avrebbe portato quell'effetto sorpresa di diversità, di discontinuità rispetto all'anno scorso. Perfetto. È ovvio che lui ha fatto queste scelte nell'ottica di vincere, e sia De Laurentiis sia Garcia, Alessandro, hanno peccato dello stesso errore, di presunzione. Garcia ha peccato di presunzione e lo ha dimostrato in questo canto del cigno finale, diciamo così, che è morto per mano dell'Empoli, squadra che lotta per non retrocedere. E siamo d'accordo. Ma ripeto, ti ripongo la domanda, è una formazione che addirittura va a perdere contro l'Empoli? No, ovviamente no. Cioè, allora, ovviamente io qua trovo sbagliato De Laurentiis. Cioè, dare per motivazione un esonero
aver perso contro l'Empoli per colpa di una formazione sbagliata. Caro Dino, non sta né in cielo, no, né in terra. Mo che tu voglia in qualche modo continuare a crocifiggere un allenatore che tu hai deciso di esonerare e che hai esautorato in tutti i modi e che, ripeto, di cui hai invaso il campo offendendo il suo lato professionale più di una volta, potrebbe anche bastare. Se devi rilasciare qualche dichiarazione ai giornalisti che si chiedono chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, e tu mi parli di Garcia appannato tanto da perdere in modo improprio e improbabile con l'Empoli per una questione di formazione, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Ma abbiamo una telefonata. Leonardo, pronto? Pronto? Buonasera. Ciao Leonardo, scusami l'attesa, avevamo... No, mi sto ascoltando oggi da mezzogiorno, è un piacere. Ah, addirittura. Beh, che piacere. Che piacere e che coraggio soprattutto, che resistenza. Sono tifosissimo del Napoli. Va bene, allora ci fa piacere che tu sia qui con noi in questo momento. Vai, ti lascio la parola. Allora, il problema è a monte da quest'estate. Il presidente non doveva prendere proprio Garcia, perché un allenatore che viene esonerato dall'Arabia Saudita, ma come fai a prenderlo? Sì, Leonardo, ci sta, è un ragionamento che facevamo anche noi, visto che ci hai seguito, sicuramente lo hai ascoltato. Il problema è chi prendere. Tu chi avresti preso al posto di Garcia? Io, Thiago Motta, subito. Sì, che ha detto di no e che è voluto rimanere al Bologna. Cioè, lo ha detto proprio lui e lo ha detto lo stesso De Laurentiis. Anche io avrei preso Thiago Motta 1000 volte, te lo posso assicurare, allenatore che per me farà una grandissima carriera. Però De Laurentiis ha ricevuto un no da Thiago Motta e ha detto no, voglio fare un altro anno a Bologna e amen. Il problema del presidente quest'anno è stato lo solo. Siccome abbiamo vinto lo scudetto, lui ha detto è tutto merito mio. E anche senza Spalletti, senza Giuntoli, prendo un allenatore, poi 4-3, lo metto sulla manchina e vinciamo lo stesso. Invece no, non si va così. Leonardo, su questo sono d'accordissimo con te. Questo adesso paghi tutti gli sbagli, adesso li paghi tutti. Sì, e li paghi anche con gli interessi, con gli interessi purtroppo, perché poi intanto quasi un terzo ovviamente del campionato è andato via, intanto l'Inter è a 10 punti di vantaggio sopra di noi. E la lotta... Adesso Garcia per esonerarlo ti costa 10 milioni. Perché ti costa 10 milioni, Leonardo? E quando gli manca di contratto? Quando è il contratto ancora a lui? Ma lui aveva 2 anni di contratto, probabilmente un anno con l'opzione per il secondo, quindi insomma gli pagherà questa stagione e questo è. Sarà intorno ai 3 milioni e qualcosa, credo. Comunque sul nuovo allenatore io preferirei Cannavaro, a me Tudor non mi piace. Ok, Tudor non ti piace, preferiresti un napoletano che in modo possa insomma rappresentare da traghettatore. Sì. Tu dici Cannavaro da qui alla fine della stagione o proprio Cannavaro come allenatore? No, traghettatore. Okay. Poi l'anno prossimo voglio prendere sempre Thiago Motta. Speriamo che a questo punto, per la felicità di Leonardo, Thiago Motta possa cambiare idea la prossima stagione. Grazie Leonardo, grazie mille per essere stato con noi. Arrivederci. Allora, invece c'è Gazzetta, ti segnalo il portale di Gazzetta che... Io leggo solo Calcio Napoli 24, di no. Sicuramente. Invece parla di un nodo sul contratto. Eccolo. Tra il Napoli e Tudor, un articolo a firma di Salvatore Malfitano. Grande Mimmo. No. Salvatore, il figlio del noto Mimmo Malfitano. Ok. Al centro delle discussioni ci sarebbero 2 aspetti su tutti. Il primo è relativo alla durata del contratto. De Laurentiis propone un accordo fino a fine stagione con la classica opzione unilaterale di rinnovo. Tudor invece vuole garanzia fino al 2025 e che su questo ci siamo. Il secondo nodo è di natura tattica.
Considerando che il tecnico schiera le sue squadre generalmente con la divisa a 3 e degli esterni a tutta fascia, un aspetto che difficilmente andrebbe incontro alle caratteristiche dei calciatori presenti in rosa. Questo è quello che dice la Gazzetta. Tuttavia, in quest'ultimo punto è molto probabile che Tudor si impegni a trovare una soluzione ibrida, che quindi non comporti lo smantellamento del 4-3-3 intorno al quale il Napoli ha costruito la sua identità recente. Nelle prossime ore è attesa una nota della società, quantomeno renda ufficiale l'interruzione del rapporto con Garcia. Questo è quello che invece ci dice la Gazzetta. Ci sono questi due nodi. Questo nodo tra chi è? Perché se il nodo è tra De Laurentiis e Tudor mi farebbe dare la mano e arrivederci. No, ma è che poi durata di contratto, soldi e cose, tu mi devi stare a dire come devo mettere la squadra in mezzo al campo, se col 3, col 4, devo trovare una situazione ibrida, siamo appunto e da capo ci troviamo Garzia. Detto questo, Vittorio, siccome sento che è aperta la cuffia, ok, andiamo subito da Armando, vai, lo commentiamo anche con lui. Ciao Armando. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Complimenti per la trasmissione, io sono una new entry. Non vi seguo da molto, è da poco che vi seguo, benvenuto. Però sto seguendo con molto interesse. Vorrei il vostro parere su questa mia considerazione. Allora, io spezzo una lancia a favore di ADL e le spiego perché. Perché in effetti diamoci del tuo, siamo tutti amici qua. 66 anni e seguo il Napoli da 60 anni. Mi ricordo che all'epoca noi parlavamo di centroclassifica, di retrocessione. Oggi con ADL parliamo di Champions League, parliamo di Liverpool, di Real Madrid. Anche voi giornalisti fate le conferenze da Champions, prima eravamo comunque anonimi nel campionato italiano. Vorrei capire perché c'è questa tendenza a sparare addosso ad ADL. Oltretutto noi abbiamo vinto lo scudetto con i conti a posto. Abbiamo visto calciatori come Higuain, come Hamsik, come Lavezzi e adesso noi Cavani e altri calciatori. Si dice che ADL sia il pappone, ma il pappone è a capo di una società e qualsiasi individuo sulla terra che ha una società tende comunque a guadagnare. Vorrei capire qual è il motivo per il quale ce l'hanno con ADL. Vogliamo tornare ai tempi di Corbelli, di Naldi e tutto quello che è successo dopo per Marino, che è fallito miseramente. Armando, ti posso interrompere un attimo? Io avrei piacere di sentire il vostro parere, perché è diventato veramente uno sport. Dagli all'untore addosso a De Laurentiis. Io vi ringrazio e vi seguo per televisione. Grazie Armando, perfetto. Allora Armando, diciamo che la piazza di Napoli in generale è sempre un po' particolare, è fatta di tanti punti di vista, di tante correnti, per cui è vero, a volte delle critiche sono state un po' pesanti nei confronti del presidente. Ricordiamo soprattutto l'anno in cui sono stati ceduti Fabiani, Insigne, Mertens. Quell'estate lì è stata particolarmente calda, in cui la società è stata particolarmente contestata e che poi ha portato allo scudetto. Quindi da questo punto di vista c'è una critica poco equilibrata, forse è questo quello che manca. Però è anche vero che dall'altro lato c'è una gestione della società che insomma potrebbe avere un modo di fare, un modo di rapportarsi alla piazza. Le uscite del presidente le conosciamo tutti. Potrebbe avere un modo di rapportarsi alla piazza francamente diverso, in maniera dal punto di vista della comunicazione migliore. Quindi è per questo che a volte il presidente non risulta molto simpatico a parte della piazza, dei tifosi, ma a parte anche di giornalisti, di professionisti che lavorano in questo settore. Ci vuole come sempre un po' di equilibrio. È giusto riconoscere i meriti. Se ti poni così come ti sei posto adesso, non parlo di Nicola Lombardo, parlo proprio del presidente. Certo. Cioè voglio dire, ci sono persone che stanno lavorando lì, come Ilario, il nostro inviato che sta lì da stamattina a seguire per avere
per avere, non vuoi dare risposte, puoi girarti, fare Sì. un sorriso e dire al momento non posso dirvi molto, le cose saprete qualcosa a tempo debito, ma che addirittura insomma subire anche il nervosismo da parte insomma di chi sta facendo semplicemente il proprio lavoro e che soprattutto rende coloro che sono protagonisti di questo lavoro famosi a tutti e Certo, fruibili a tutti, sinceramente mi dà fastidio. Se posso rispondere anch'io alla questione che ha posto il nostro amico prima, io ho sempre difeso De Laurentiis, io sono stato tra i vari fili diretti e trasmissioni a cui ho partecipato, arrivava sempre il messaggino che io ero o juventino o filo presidenziale. In realtà ho sempre difeso De Laurentiis, mai per il carattere, non mi è mai piaciuto il suo modo di porsi in pubblico in varie situazioni e in varie questioni, però l'ho sempre visto un grande imprenditore a cui purtroppo devo riconoscere una certa spietatezza, cioè più un imprenditore spietato più un imprenditore di successo, purtroppo è così. Di conseguenza dicevo sarà spietato sì, però almeno ha il successo. Il Napoli non si può dire che hai fatto riferimento a Corbelli, Naldi eccetera, ben venga un De Laurentiis a quel punto, e che soprattutto il Napoli che ha ritrovato palcoscenici, ha ritrovato identità, ha ritrovato una squadra che può dire la sua in Italia e in Europa, una squadra che ha rivinto lo scudetto dopo 33 anni, dopodiché qua facciamo cronaca. De Laurentiis le ha azzeccate tutte fino a maggio, da maggio in poi non ne ha azzeccata una, probabilmente ha fatto tutti gli errori che non ha fatto in 15 anni di gestione. Perché? Perché probabilmente quello scudetto ha fatto capire a De Laurentiis di essere sotto una buona stella il più grande imprenditore del mondo, il re Mita che dicevo prima. Pensare che potesse scegliere chiunque, lui non ha scelto Garcia perché Garcia era l'allenatore giusto per il Napoli, ma perché lui scegliendo Garcia avrebbe reso Garcia l'allenatore opportuno per il Napoli. Cioè lui quasi è andato un attimo si può dire, in mania di grandezza, di megalomania, e questo ha portato paradossalmente, nella maniera più brutale possibile, che nella stagione dello scudetto ricucito sul petto dopo 33 anni siamo qui a vedere se torna Tudor o no e stiamo a novembre. Quindi qualche errore, io che l'ho sempre difeso, devo anche riconoscerlo a De Laurentiis, e qualche errore anche pesante, perché fa bene il figlio vicepresidente, la figlia non so che ruolo ha, il cognato perfetto, tutto. Se sono in gamba a me non mi interessa che se ti siano parenti o no, detto proprio tranquillamente. Un direttore sportivo che ho sentito parlare e dare risposte solo esclusivamente evasive, come se stesse lì di passaggio, cioè non sono arrivato, non lo so cosa sta succedendo qui e dove sono, sinceramente ha portato a quello che io non dico disastro, perché paradossalmente siamo quarti in campionato e a un passo dagli ottavi di Champions League, cioè sostanzialmente stiamo cadendo in piedi, ma stiamoci attenti, stiamo un attimo attenti, perché ora ne arrivano 4, una peggio dell'altra, che ci possono veramente ammazzare e spezzare le gambe almeno in campionato, perché non penso che la sfida con Real Madrid possa decidere l'accesso in Champions, perché poi ci sarà il Braga. Però con tutto io mi reputo ancora fortunato da tifoso del Napoli, perché poteva essere veramente una Caporetto, ma veramente una Caporetto, e veramente potevo a questo punto scegliere, come diceva il nostro, sto litigando con la cuffia, il nostro ascoltatore di prima, andare sul traghettatore, tanto non avevamo più ambizioni. Io fortunatamente non è così, però è paradossale che ora si stia qui a pregare un Tudor, che per carità farà bene, farà la differenza, a me piace come tra le scelte che ci sono sulla piazza, ma comunque non avrei mai immaginato quella sera di Udine, sotto lo scoppio di petardi a luna di notte, noi chiamati agli straordinari per
la straordinarietà dell'evento, non avrei mai immaginato che a novembre stessimo qui a fare una maratona per capire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, perché Rudy Garcia, che non avrei mai immaginato potesse vestire la maglia del Napoli, è stato esonerato, cacciato, diciamolo pure, a calci nel sedere dal Napoli, e stiamo vedendo se c'è una fumata bianca per Tudor. Cioè, mi sembra tutto veramente, scusatemi, ma è bello del calcio, il bello del calcio. Però abbiamo vinto lo scudetto dopo 33 anni, non dovevamo vincerne un secondo, non stava scritto da nessuna parte, nessuna squadra del centro-sud della storia del calcio italiano ha mai vinto 2 scudetti consecutivi. Non volevo fosse il Napoli, ma sinceramente non volevo nemmeno che finisse così, detto proprio fra me e Dino. Non so, hai qualcosa da commentare, da aggiungere? Sì, anche questo nodo teorico che c'è sul modulo. E allora non ha capito niente, e allora non ci siamo capiti qual è la questione, capito? Sì, voglio dire. Se vai da un allenatore e dici che modulo vuoi usare, dico, allora forse non hai capito cosa fa un allenatore. Un allenatore sceglie. Cioè, glielo potevi chiedere pure al telefono, non è che me lo dovevi far venire a Roma per chiedergli che modulo facesse. A parte che poi bisogna vedere come è andata la situazione. Voglio dire, se questo è un nodo, c'è qualcosa che non va. Cioè, voglio dire, ti trovi in una situazione dove te urge una guida tecnica che dia una sterzata, ok? Perché con l'andamento che tenevi corri veramente il rischio di non rientrare nella zona Champions, per cui bisogna anche un po', come dire, badare al sodo. Ora ti porto nei tuoi obiettivi col 4-5-1, col 3-4-3, col 3-5-2. Ormai l'anima di quel Napoli dell'anno scorso è andata persa. Non possiamo continuare a fare i nostalgici, e quindi restiamo con un 4-3-3. Però ti posso dire, ti aggiungo una domanda. Può essere una cosa buona, ma può continuare a essere una cosa deleteria nella scelta anche dell'allenatore, perché è proprio su questa scia che si è andato a finire su Garcia. Sono d'accordo, però Garcia a tutto gli si può imputare a questo pover'uomo, però non il fatto che non abbia provato a mettere il 4-3-3 in campo, e non credo che si sia risolto tanto. Ecco, quindi appunto, poi sono d'accordissimo con te, quindi perché ostinarsi? Non so. Poi tra parentesi, e quello dico al presidente, chi sa un minimo di calcio sa che il 4-3-3 sono numeri. Il 4-3-3 può essere interpretato in migliaia di modi diversi. Se vai a toccare, se vai a cercare il pressing alto, se lo vai a cercare basso, se vuoi giocare lungo, se vuoi giocare corto. Poi è un modulo che in difesa si trasforma in una maniera, in attacco se ne trasforma in un altro. Cioè 4-3-3 effettivamente sono dei numeri. Se il nodo è quello, e questo nodo è un nodo che non si scioglierà mai. No. Questo è quello che mi preme dire. Saratazzi paradossalmente è stato proprio l'aver vinto rinunciando ai big e riducendo il monte ingaggi a esaltare la smisurata presunzione di ADL. Ora deve ancora capire come rimediare. Ci sta perché fare una campagna acquisti e cacciare Insigne, cacciare Mertens, cacciare Koulibaly, ovviamente cacciare lo uso, cedere. Koulibaly, prendere Kvaratskhelia, uno sconosciuto, prendere Kim, un semisconosciuto, prendere prendere Raspadori, prendere Simeone, che era un buon attaccante di squadre di medio livello di Serie A, e ti trovi vincitore dello scudetto. Giustifichiamolo un po', probabilmente in crisi di megalomania ci sarebbe andato chiunque, probabilmente. Certo, perché... Cioè ti è andata tutto bene. Benissimo, è andato tutto molto alla grande, per cui magari non è che avessi bisogno di una botta di autostima.
però quello T'ha finito di ammazzare, voglio dire. finito probabilmente di non farti vedere in realtà quelli che potevano essere i tuoi potenziali errori o i tuoi limiti. Cambi l'allenatore, campione d'Italia. Secondo me i problemi erano facilmente individuabili ma di difficile soluzione. Quello io lo devo ammettere, perché anche quando De Laurentiis, quando c'è stata la separazione tra Spalletti e De Laurentiis, io ho detto vabbè, o troveremo un allenatore. Poi sono fermato un attimo e ho detto, No. dove cacchio sta sto allenatore? Dove lo vai a prendere? Perché io dovrei accettare la panchina del Napoli? Cioè, se io sono un allenatore, la domanda che facevo pure a Riccardo la pongo anche a te. Io sono Thiago Motta, ho fatto un'ottima stagione col Bologna, ho i riflettori di tante squadre. Perché accettare il ruolo in un Napoli dove se vinco è perché ho fatto quello che faceva Spalletti, cioè non ho toccato quello che faceva Spalletti, se perdo, sei stata capace di perdere nonostante quella. C'è un video. Come hai fatto a sentire? No, mi è arrivato un messaggio. C'è un video di De Laurentiis, vediamolo subito. Questo è sempre stato così, ma il problema è che queste agevolazioni che riducevano l'impatto fiscale sui bilanci servivano anche per liberare delle risorse che potevano essere investite per il rafforzamento di tutto il sistema, no? Allora, quando a un certo punto noi non riusciamo a essere competitivi a livello europeo con dei paesi che hanno queste opportunità e noi non le abbiamo più, quindi non potremo più ingaggiare determinati calciatori che magari avevano uno stipendio maggiore ma la cui organizzazione diventava identica se non inferiore a quella di alcuni italiani. Questo intanto ci pone con una certa marginalità a livello dei competitor europei che andiamo a trovare. Per di più le sa che abbiamo una legge di qui incredibile in Italia, devono fare le leggi e poi si dimenticano. Cioè nel lontano 2001, quando andava di moda Bossi e quando andava di moda Fini, i Fini fecero una legge per limitare l'impiego degli extracomunitari. Ora, se lei va in Belgio, e siamo in Europa, se lei va in Inghilterra, e siamo quasi in Europa, se lei va in Portogallo, e siamo in Europa, lì c'è la totale libertà di impiegare gli extracomunitari, anche perché hanno tutto quello che vi pare. E noi invece non possiamo. Allora, veda, quando lei si rende conto che nella Formula 1 corrono dei campioni che sono di fuori dal karting, poi sono passati dalla Formula 3 alla Formula 2, sono arrivati finalmente in Formula 1, ma non è che la macchina che corre in Formula 2 può competere con la macchina del Formula 1. Allora, per rendere competitive quelle società minori che vengono nella massima serie, si dovrà dare l'opportunità che con una macchina minore potessero attingere al mercato sudamericano, al mercato di altri paesi dove il costo dell'acquisizione di quel determinato campione era molto più basso, no? E la cui organizzazione sarebbe stata comunque contenuta. E invece noi, io guardo per esempio con Stick Italiani che c'ha in Lecce, quando ci siamo incontrati a Lecce ho detto scusa, ma te quanto costa la società? All'anno 40 milioni, io spendo 250 e c'è una bella differenza sulla competitività. Poi io ho parlato 4-0, ma ci mancherebbe altro. Poi uno può essere anche come ieri appannato e giocare contro Napoli in maniera impropria e improbabile, però voglio dire, questo è il calcio, è anche la bellezza del calcio. Però voglio dire, se noi avessimo, prima parlava di franchigie,
se noi volessimo determinare perché il basket in Italia e in Europa è fallimentare, me lo spiegate? E perché l'NBA invece in America viaggia su botte da 5, 7, 8 miliardi di dollari come valorizzazione delle singole squadre? Com'è questo dato? No, perché poi si dice, ma sai, non andrebbero più allo stadio, ma lì i palazzetti da 60.000 posti sono strapieni. E io quando andavo a vedere i Lakers mi fino a Jack Nicholson a Los Angeles, non si trovava mai un posto e costavano delle cifre inimmaginabili. E quindi voglio dire, secondo me, noi siamo anche un po' troppo fregnoni, siamo piagnoni e fregnoni. Allora, io parlo sempre di industrializzazione, perché lo sport ha una funzione sociale assolutamente ed educativa, però c'è anche lo sport non professionistico che svolge questa funzione. Ma quando diventa professionistico è un'industria con tutte le sue regole, che piacciono o non piacciono. Grazie. Allora, queste le parole di Aurelio De Laurentiis ad un convegno che riguardavano solo esclusivamente della questione diritti TV, insomma cose non strettamente riguardanti la stretta attualità del Napoli e quindi il cambio allenatore. Ovviamente potete trovare tutto sul nostro sito e andarvelo ad ascoltare con tranquillità, quindi non perdiamo tempo visto che non riguarda il tema della nostra maratona che volge al termine. La vogliamo chiudere in bellezza con la nostra Serena. Ciao Serena! Ciao Alessandro e ciao Dino. Ciao, buonasera a tutti. Alessandro, allora in partenza io devo dirlo, io non ho mai apprezzato Garcia e penso che, non so, forse probabilmente tu lo ricorderai, lo dissi fin dall'inizio che mi si diceva aspetta, diamogli tempo e tutto. Oggi ti dico che forse sono molto preoccupata, senza forse, perché abbiamo mandato via l'allenatore in un momento in cui noi abbiamo un trittico di partite bello pesante e quindi dovrà arrivare un allenatore che potrà allenare i ragazzi di ritorno dalla nazionale giusto per 3 giorni, in una situazione in cui i ragazzi sono emotivamente molto non in perfetta forma, forse anche fisicamente non in perfetta forma, perché io quello che criticavo molto era anche il lavoro di Tongoni, che non mi piaceva, i ragazzi erano troppo piantati sulle gambe, si dice sì vabbè correvano ma a tratti, quindi vuol dire che la birra non c'era, loro facevano molto lavoro a secco ma non mai lavoro di leggerezza, non lavoravano mai, non facevano mai allungamento di muscoli, quindi questo significa tanto in partita perché non ce la fai. Però le colpe di Garcia sono evidenti, è chiaro. Nella partita contro l'Empoli mi permetto di farti questo piccolo appunto perché tu prima dicevi ma che gli vuoi dire sulla formazione che ha messo contro l'Empoli? Sì, ok Alessandro, stiamo parlando di grandi giocatori, però quando tu metti un modulo ad albero contro una squadra contro la quale devi cercare l'ampiezza e non la profondità, e tu hai sbagliato in partenza la formazione. Infatti non a caso quando è entrato Kvara si vedeva un altro Napoli, non solo perché Kvara è Kvara, ma perché potevamo lavorare di più sull'ampiezza, secondo me. No, quindi diciamo da questo punto di vista ci sta, ma secondo me l'esonero è arrivato, lo dicevo anche con Emanuele, con Vittorio, è arrivato a causa della partita contro l'Union, perché quel pareggio ha significato per noi perdere punteggio e soldi, punteggio per il mondiale per club, e quello è secondo me il nostro vero obiettivo. Non so se riusciremo a raggiungerlo, però lì con quei soldi fai proprio il salto di qualità, perché pare che le cifre che gireranno altro che Champions League. Tu mi puoi correggere? No, assolutamente no, ci sta poco da correggere. Io semplicemente dicevo che quest'Empoli era battibile anche se giocavamo io e Dino, forse siamo presuntuosi. Sì. No, allora, però hai fatto assolutamente una disamina tattica. Ma infatti Alessandro, è chiaro che c'è
una parte di responsabilità ce l'hanno anche i ragazzi. Assolutamente. Però io qua non riesco a capire se era Garcia che ha fatto quella formazione perché voleva essere esonerato o se i ragazzi hanno fatto in modo di farlo esonerare. Beh. Cioè io questo dubbio ce l'ho, farò pure complottista, No, assolutamente. avrò dei retropensieri, però io questo dubbio No, assolutamente, è un dubbio lecito, purtroppo è un dubbio bruttissimo, perché tra due alternative uno peggio dell'altra, quello lo so. è... E poi te l'ho detto, cioè l'unica cosa che mi spaventa è per il momento che arriverà. Poi già sento critiche sui nomi, facciamo tutto quello che verrà, adesso noi lo sapevamo. Non era stato esonerato prima perché non c'erano allenatori in grado di sostituirlo degnamente, no? Erano peggio di lui sostituti. Adesso arriverà uno peggio. Abbiamo voluto la sostituzione, adesso ne arriverà uno peggio. Mo' zitti tutti quanti, ci dobbiamo stare. Abbiamo voluto Perché la bicicletta e pedaleremo. Abbiamo voluto la bicicletta e ci tocca pedalare. Anche perché ci stiamo comportando proprio in modo autolesionista noi, Vabbè, quello lo sai, siamo bravissimi in quello. Obiettivi aperti, è vero, siamo a 10 punti dall'Inter, però abbiamo ancora i 2 scontri diretti. E voglio dire, secondo te qualche passo falso dopo l'Inter non lo fa? Sì, cerchiamo di non farlo noi prima di arrivare all'Inter. Bravo, vabbè, questo è ovvio, però diciamo che comunque con Garcia stavamo andando non bene, il gioco non piaceva, in primis a me non piaceva quel gioco, però voglio dire, eravamo a galla. lui aveva comunque tutti gli obiettivi. Adesso quello che viene in un momento difficile, con delle partite difficili, e sarà un allenatore non idoneo al nostro gioco, se sarà Tudor, però ce lo dobbiamo tenere e ce lo dobbiamo pure far andare bene. Tutte queste critiche preventive, insomma, secondo me non ci stanno. Dobbiamo sostenere la squadra, ricordandoci sempre che però le colpe non sono tutte di Garcia, anche i ragazzi hanno avuto il loro peso, perché poi voglio dire, se tu sbagli se tu sbagli a metterti in barriera quando fanno una punizione, voglio dire, non te lo devi dire il mister Rachmani, Di Lorenzo lì, cioè non è, lo sai da te. Serena, ti ringrazio, dobbiamo chiudere, abbiamo chiuso in bellezza, ovviamente sottoscrivo tutto quello io che hai ti saluto, scritto. saluto tutti quanti, forza Napoli sempre, un po' di positività. Dai, è vero, è vero. Ha ragione Serena. Positiva, e comunque nei momenti difficili tifo sempre Napoli di più. Buonasera. Ancora è quello che è il nostro destino. Ciao Serena, un abbraccio, ciao, a presto. Ciao. Allora, quindi tenuta fisica, tenuta atletica, formazione, Garcia a destra, Garcia a sinistra, insomma, non si è capito qual è il motivo, ognuno c'ha il suo, il futuro anche del calendario non è più roseo, ma come dice Serena è il momento di essere più uniti e più ottimisti che mai. Lo sarai, caro Dino? Chiudiamo con una tua chiosa? Sì, con un sì. Punto. Sì, sarò più come le letterine che si fanno a Natale. Prometto di essere più ottimista. Bene, chiusura in bellezza. Allora, grazie, ovviamente incomincio con Dino Viola alla mia destra. Ringrazio i fratelli Bernardo, Vittorio Emanuele in regia, ringrazio Ciro Novellino, Riccardo Catapano, lo stesso Dino Viola e il sottoscritto, mi autoringrazio. E ovviamente Ilario Covino e tutta la redazione che ha aggiornato il live in tempo in diretta, praticamente live. Voi potete andarlo a consultare, vi ricordo sta in primo piano. Ringrazio tutti voi che ci avete scritto su YouTube, tutti coloro che ci hanno seguito in TV e tutti coloro che ci hanno chiamato, non ho dimenticato nessuno. Io vi lascio ovviamente a quelli che sono i programmi di CN24 TV, vi do appuntamento a domani con i nostri programmi. Ciao!